amici bellini, amici bellini. Via. Prima l'immagine cartone, poi l'immagine cartonata, eccoci qua. Allora, vedete, ci proverò con questo time, numero 13, perché il numero 13 partirà da zero, questo è sicuro. Io poi mi devo ricordare di fermarlo a 45, se no poi abbiamo problemi per il secondo tempo. Insomma, è un macello. Vi vengo a dare un bacio al volo. Vediamo un pochino, parto un attimo da dietro e sempre con rispetto, saluto Frank Lip, saluto Andy, saluto Francesco Perrone, Caffè Napoli, che sono sempre Gaetano Pagano, Germano Comella, Roberto M, Bella Knight, Giuseppe Argento, Nicolo Vento, Giorgio Mele, Alessio Torrano, Anna Maria Pistone, Angela Torre, Gregorio Polo, dopodiché c'è Ferrari, c'è Falco, c'è Luigi, c'è Pietro, c'è CR7, c'è Luigi Cozzolino e poi ancora eccetera, Fabio Angelino, Antonio Nanni, Roberto Ciambelli, il Napoli al bar, eccetera. Non ce la farò mai a salutarvi tutti. Buonasera Simone Catalano, ragazzi, ci siamo quasi. L'ansia è totale e assoluta, il cellulare si gira e si mette a terra e non deve vibrare assolutamente. Buonasera BK Lorenzo, tra l'altro sei il nuovissimo arrivato, non so perché ha funzionato, vedi qua l'ultimo iscritto. BK ha funzionato, le notifiche, abbiamo rotto YouTube, le notifiche funzionano o non funzionano, purtroppo non c'è niente da fare, anzi vedi, guarda, vedi Francesco Caputo che non la vuole finire proprio. Grazie mille Francesco Caputo per il tuo supporto sempre, oramai sei un fedelissimo. E mi devo ricordare pure di lanciare una notifichetta Telegram ogni tanto. Siamo live, senza dire niente, già lo sanno, YouTube già sapete, vai. Perché non c'è bisogno, ma chi è iscritto al canale Telegram non si perde una live, non si perde un intervento, e ringrazio ancora l'ottimo Caputo Francesco. Allora, mettiamo subito il bannerino. No spoiler please, ma non tanto per me, perché io i commenti non li posso guardare, ma per gli altri che decidono di mettersi in, come si dice, in sincrono con me, perché l'ansia è assoluta e totale. Buonasera a tutti, vediamo un pochino, c'è una che sta facendo yoga, sta pulendo le cose, vabbè, non ha importanza. Lasciamo like preventivi, quando ve lo chiedo dobbiamo essere già arrivati a 150, perché oggi si fa o si fa la storia o non si fa. Questa è la cosa alla Vasco, qui si fa la storia, o si fa la storia o non si fa, perché il Napoli è di fronte ad un ulteriore bivio. È un bivio, un abbrivio, è un brevio, è un timer e banner. Timer, vi devo ricordare il timer, vi devo ricordare il banner, perché se no mi ricordo. Sergio, accomodati, il posto c'è, accomodatevi, come c'è pure un amico, poi vedremo dopo forse. La Roma se la gioca bella tosta e mette Pellegrini a centrocampo con Pedro in attacco, quindi dobbiamo stare molto attenti. Il Napoli conferma le indiscrezioni. Vediamo un pochino se riusciamo a far partire questo timer in tempo. Luca Gio, non lo so, io lo vedete, non c'è. Ho mandato Saverio Solido a trovarlo, dopo ne sapremo di più, perché ho mandato il mio collaboratore a cercarlo. Speriamo insomma che l'abbia trovato, speriamo che è tutto a posto, perché sono un po' preoccupato, sono un pochino preoccupato. Allora, con calma, non è successo niente, non succederà niente, oggi è decisiva ma anche no, perché pure se vincessimo poi dopo c'è la Juve, è tutto la Juve, è tutto con la Juve che dipende. Si abbracciano Insigne e Pellegrini, quindi il Napoli ha confermato Maksimovic, ha confermato Demme, ha confermato Politano e ha confermato Mertens, e abbiamo poi delle risorse in panchina da utilizzare nel secondo tempo eventualmente. Ok, vediamo se siamo 4-2-3-1 oppure no. Nel frattempo vi voglio bene, lo sapete, la community è community, quando la community è community c'è volersi bene, c'è aiutarsi l'un l'altro, c'è
anzi, voi proprio nei commenti, i moderatori lo fanno sempre, anche voi se vedete qualcuno nuovo, dite iscriviti perché qua ci divertiamo, siamo tutti amici, anche i tifosi avversari, a un certo punto si crea amicizia, si crea correttezza, si sta creando questa correttezza e io adoro tantissimo, sono troppo proud, sono molto orgoglioso della mia community, veramente sono contentissimo e stiamo creando una cosa che può cambiare il mondo. Cristante inquadrato, io sono pronto con la manina sullo start, vediamo se me lo fa fare questa volta, subito si blocca tutto, ecco qua. No, non si è bloccato niente. No, è perché come al solito, no? Lo sapete come funziona? Fatemi sentire il fischio. Aspetta. Ecco qua. Ok, perfetto. Boh, non lo so se funzionerà, non mi ricordo come mi chiamo, ma tutte le robe tecniche sono state fatte. Adesso partita. Lancio immediato o spina? Benissimo. Benissimo. Un mezzo sottofondino che dovevo mettere, però anche no. Flageli mentalmente da sotto. Vediamo un pochino se questo si può fare. Basta. Mario Rui, ovviamente in difesa siamo quelli che siamo, tra infortuni, squalifiche di Di Lorenzo e infortunio di Rachmani. E speriamo che Maksimovic non ci faccia rimpiangere Manolas. Yusai si fa vedere Fabian, vediamo se rivedremo questa situazione di costruzione quasi a tre che abbiamo visto l'altra volta, così sembra all'inizio, adesso vediamo. Ecco palla a Zielinski che avanza velocissimo, si sovrappone, calcio d'angolo, una buona accelerazione di Zielinski subito con sovrapposizione interna di Mario Rui. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Cross battuto corto, attenzione il tentativo di suggerimento, ma libera la Roma che ora proverà ad impostare questo Spina con Spinazzola, la palla è ancora buona, resta nella disponibilità di... Ma bravo Fabian che soffia la palla a El Shaarawy, bravo Fabian, io, se devo dire bravo Fabian tutta la sera lo dico, non è un problema proprio. Politano, il suggerimento per Mertens che fa il solito movimento, attenzione, ha cercato subito al centro Zielinski, ragazzi questa è una di quelle cose di cui parliamo sempre, alle 9 domani c'è sempre l'approfondimento tattico, ricordatevelo. Maksimovic contro Dzeko lo come ha fatto, Maksimovic era in vantaggio e poi concede il calcio d'angolo. Cominciamo che regalo Maksimovic o Sasic, cominciamo con i regali perché eri in vantaggio, maledetto disgraziato, dai. Tore Falanga, e io pure questo non lo vedo perché il suono non lo sento. Un bacio a Tore Falanga, Pirlo out. In realtà poi ne parliamo dopo perché su Twitter era in tendenza. Pellegrini dalla bandierina, attenzione, facciamo attenzione, buono penso Yusai a liberare. Ora è Pedro che si gira, serve un buon filtrante ma è lunga. Bene così. Sì, praticamente era andato in tendenza Pirlo vergognati, non Pirlo out, ma questo durante la partita, non dopo il gol del Benevento. Poi ne parleremo, faremo un approfondimento dopo. Voglio 123 like, vi vedo, siete 123 like immediatamente. E se non siete iscritti al canale fatemelo dire, quanto siete pazzi, quanto siete folli completamente. Diawara. Tra gli ex abbiamo Diawara, abbiamo anche Mario Rui, abbiamo Manolas in panchina, Politano e cuore Roma, ricordiamocelo. C'è un po' di pressing sul portiere, il rilancio, interviene Yusai ma fa buona guardia. Ora è Diawara che rilancia in avanti, bravo Demme, Politano perde palla, cambia tutto la Roma, attenzione Mario Rui cerca di accorciare,
ma palla verso Pedro, fermato molto bene da Koulibaly, bravo K2, ora Zielinski, solito, ma come danza sul pallone Zielinski. Che giochi bene o male è uno spettacolo da guardare quest'anno, ragazzi, è uno spettacolo proprio da guardare, qualcosa è scattato, attenzione al passaggio di Politano per Insigne, la controlla, il tiro! Deviato, pallone che finisce in calcio d'angolo, ottimo il lancio di Politano per l'ingresso di Insigne in aria, un controllo pazzesco. Ah, c'è stato il tocco di mano, involontario, non lo voglio, non voglio niente, involontario, non ne parliamo proprio. Insigne, non era calcio d'angolo. Insigne, ok. Le cose involontarie non scherziamo proprio. Nel frattempo i rumori. Mamma mia, non è una motocicletta, è proprio è Hiroshima e Nagasaki proprio. Veramente uno scandalo. Mario Rui in possesso di palla, verticalizzazione verso Insigne, buono il movimento del capitano che si ferma, torna da Mario Rui che torna da Koulibaly. Insigne ora per Demme. In orizzontale per Fabian Ruiz che avanza, alza la testa e serve in questo momento Yusai, buono il filtrante per Politano, si ferma, Politano torna da Yusai, azione avvolgente del Napoli, no? Azione avvolgente, e ci troviamo col timer, finora ci troviamo col timer, avevamo dei problemi enormi a fine primo tempo, lo so, però finora col timer ci troviamo, attenzione lancio per Politano, la posizione è buona, viene contrato al momento del cross, inquadrano Karsdorp ma non era Karsdorp, rivediamo, vabbè ci fanno rivedere questo gomitino che ovviamente non può sparire, non scherziamo, sta così, non scherziamo proprio, niente, non guarda nemmeno il pallone, niente, lo so, lo so che stai così ma è attaccata al corpo, smetterla, Politano dalla bandierina, il cross, pallone sul secondo palo, ribattuto facile, Yusai insegue il pallone. Fabian resta in possesso di palla, c'è Koulibaly che prova il cross largo e lungo, Karsdorp con molta freddezza la appoggia a Paolo Lopez. Buono l'anticipo, c'è un 1-2, un 1-2 importante, ora è Mario Rui, resta in possesso di palla, no? È uscita? È stato un buon anticipo di Mario Rui, c'è stato uno scambio alto, non facile da controllare. Questa è una partita che può succedere di tutto, io spero solo di non vedere regali, poi dopo se una squadra è più forte dell'altra va bene, se capita un colpo di fortuna va bene, ma non voglio vedere regali, basta regali. Demme si gira, serve Maksimovic, e quando parlo di regali parlo con te amico mio, soprattutto con te, ma andiamo avanti. Koulibaly e Maksimovic, ancora la costruzione a 3 ragazzi, l'abbiamo individuata, la conosciamo, si muove Politano, Yusai dietro per Fabian, la costruzione a 3 è chiara ed evidente, Fabian la verticalizzazione per il movimento di Mertens, quasi anticipava Politano il suo avversario, ma la palla viene riconquistata da Demme, Politano può puntare l'avversario, Politano va in fondo, il cross, buon movimento di Mertens che la recupera, la mette indietro, c'è Diawara che fa buona guardia, buon il movimento di Mertens e quello di Politano, il Napoli ritorna in possesso di palla, no, perché? Si blocca tutto? No, cioè, semplicemente adesso è tutto sfasato perché siamo un po' in ritardo, ma non c'è niente da fare, al riguardo. Servirebbe il computer della NASA per tutte quelle cose che sto facendo contemporaneamente, non si può fare. Il bacio sulla bocca non si può fare, il bacio non si può fare. Yusai torna indietro da Maksimovic che serve ora a Fabian. Pallone al centro verso Demme.
recupera Ibañez che ora ha il problema di girarsi e di far ripartire la squadra, lancio lungo, fa buona guardia a Yusai che però la dà di testa a Dzeko che la mette in fallo laterale. Vediamo se riusciamo. Pausa 21. Ci siamo di nuovo, l'ho aggiustato. Il problema sarà a fine primo tempo, ma non ci interessa, andiamo avanti. So anche un altro problema che succederà a fine primo tempo. Dopo un'ora di gioco voi leggerete 1 ora e 40 invece di 45 minuti. Vabbè, non fa niente. Io ci ho provato. Devo trovare un nuovo sistema, lo troverò. Con il vostro aiuto lo troverò. Maximovic per Koulibaly. Questi primi 10 minuti, ragazzi, tanto Napoli. Siamo noi in possesso di palla, siamo noi a organizzare la manovra, stiamo noi ad impostare azioni d'attacco. Palla ora a Demme, che in questo momento sta in zona Fabian Ruiz, serve Politano che si abbassa più di Yusai, l'abbiamo capita questa, abbiamo capito che così si sta muovendo il Napoli, che piaccia o no, Gattuso non ha idee, ce le ha, poi possono funzionare o meno, ma ce le ha le idee. Non dite Gattuso non ha idee, non dite la squadra non ha un gioco, dite che non vi piace, va benissimo, ma non dite che non ha idee perché è falso, è un falso storico. Pallone per Yusai che ha un po' di spazio davanti a sé, si accentra Yusai, il passaggio col sinistro è un biciù per Zielinski che l'appoggia di testa a Insigne ora dietro, anticipato Fabian Ruiz. Il passaggio di Mertens fa buona guardia, attenzione non ha chiamato il fallo, attenzione Politano, viene fermato da Ibañez, il Napoli ha recuperato in fretta il pallone, ci poteva essere il fallo di Mertens, ora ancora Mertens per Fabian Ruiz, sbaglia l'appoggio ma il Napoli recupera palla molto bene alto, bene. Demme, pallone per Fabian Ruiz, scambio con Mertens che cerca di servire Politano, un po' in affanno la Roma, fatemelo dire, un po' in affanno la Roma in questo momento, il Napoli è padrone ma non significa niente essere padroni di niente, non significa niente, abbiamo però preso il pallino del gioco in mano e si devono difendere. Mario Rui è sempre lui, passa ad Insigne, il capitano, serve una mano da Lozano e Politano, pallone ancora in controllo Koulibaly che serve Mario Rui che torna da Koulibaly, si cambia lato e si va da Yusai, il lancio di Yusai verso Mertens anticipato dall'uscita del portiere e ora riparte con Diawara la Roma. Diawara Pellegrini a centrocampo con Pedro e Shaarawy dietro Dzeko, Spinazzola, Karsdorp. Buono l'intervento di Yusai a fermare Spinazzola, palla recuperata, ora è Fabian che serve Zielinski, il passaggio per Insigne che la controlla, entra in aria Insigne, un tentativo di dribbling, resta in possesso di palla, ora è Mario Rui resta in aria, provaci, ci ha provato, tiro ribattuto di Mario Rui, fallo laterale. Non me le segno queste cose perché è poca roba, se il portiere non interviene è poca roba, mi sono segnato solo quel controllo di Insigne, però come state? Tutto a posto? Il lockdown come sta andando, ragazzi, a voi? Attenzione Mario Rui, il cross, non c'è nessuno da quella parte, purtroppo non avevamo riempito bene l'aria, scivola Yusai, ora la Roma può intervenire, ma è bravo Fabian, non la controlla bene, ma è bravo ad intervenire e a fermare questo contropiede, fatemi dire un bravo Fabian. Non me lo segno, ma voi ve lo ricordate che ho detto un bravo Fabian al 13° minuto e 21 secondi, ci troviamo. Pallone buttato da Diawara in avanti, fermato da Maximovic, ora è Koulibaly, scambia con Fabian e ritorna da Yusai. Ora è Maximovic in possesso di palla che serve Demme.
e quindi a Mario Rui che torna indietro da Demme. Ora è Fabian Ruiz leggermente pressato da Diawara. La Roma non pressa alta, la Roma ci aspetta tutta dietro la linea della palla, non ci sono molti spazi, ma il Napoli con qualche scambio può avanzare quando Mario Rui è costretto a tornare indietro da Koulibaly. A Mario Rui serve l'idea, serve qualche cosa che Yusai aveva avuto l'altra volta addirittura. Attenzione che il passaggio in profondità di Zielinski per Insigne fa buona guardia alla Roma, ma il Napoli recupera palla alta. Bene, pallone ancora in posizione. Mario Rui la butta sui piedi di un avversario e guadagna questa rimessa laterale. Io se dico Napoli in pieno controllo, in totale controllo, non dico una falsità, solo che ho paura quando il Napoli è in pieno controllo, ma è solo un quarto d'ora di gioco. Cerca un'idea Koulibaly, sventaglia verso Yusai, c'è un colpo di testa e l'intervento, colpo di testa all'indietro per l'intervento, la presa bassa di Paolo Lopez. Ancora Cristante che prova a servire lungo verso Karsdorp. Buono lo scambio con Pedro, viene contrato e viene raddoppiato da 3 avversari, l'arbitro chiama un fallo. Ancora ora è Paolo Lopez che serve i Bagnez verso Spinazzola. La Roma è costretta a tornare indietro, fa buona guardia il Napoli in questo momento. Vediamo il 4-4-2 che si delinea in fase difensiva. La fase difensiva. La fase difensiva. Cioè, sta nascendo anche la fase difensiva, ragazzi. Siamo pronti a un'altra hit parade, perché parade ma non è in realtà. Roma in possesso di palla, scende con i Bagnez, ora il Napoli si chiude più stretto e cerca di chiudere tutte le linee di passaggio. Ora è Cristante che trova un'imbucata, buono l'intervento di Demme che rallenta Pellegrini. Vediamo ancora Karsdorp costretto a tornare indietro. Cambia tutto Cristante, la verticalizzazione verso Dzeko, non c'è fallo, attenzione Dzeko, prova il tiro, parato facile da Ospina, tiro centrale, però Dzeko da solo di forza è riuscito a resistere, non era fuori gioco, credo. C'era probabilmente, non lo so, c'era Maksimovic che si è ritrovato a te, vabbè, questa va rivista piano piano, il tiro di Dzeko piano piano, ce lo siamo segnati. Facile per Ospina. Perché poi le statistiche Napoli 0 tiri, Roma 1 tiro, ma sanno avere questi tiri come sono fatti. Sto 3 secondi avanti. 22 23, ok, ci troviamo di nuovo. Non si può fare così a partite. Si tornerà a una situazione di reazioni registrate e poi postate quando non saranno in posticipo così tardi, perché quando è tardi, ragazzi, poi diventa un macello con la reaction, postare la reaction, andare subito live, e quindi quando sono questi posticipi così tardi la dobbiamo fare live e io mi diverto di farla live, però c'è anche la verità che io la capisco di meno la partita, fatemelo dire, se vedo delle cose sbagliate mi dovete aiutare voi. Mario Rui, buono il movimento di Mario Rui, pallone ora a Zielinski che cerca di servire Insigne, la palla, lui Insigne in fuorigioco, quindi si disinteressa ed è bravo Mertens. Bravissimo Mertens a toccare il pallone quel tanto che basta per farselo mettere in fallo di calcio d'angolo. Manolas inquadrato. È stato bravo Insigne a disinteressarsi e bravissimo Mertens a pescare questo calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo per il Napoli, il cross di Insigne. Libera la Roma, ora è Demme in possesso di palla, la mette a terra bene e serve
credo Mario Rui. Si torna indietro da Ospina di mattina. Lui e i suoi mal di schiena. State pariando con i mod, perché io lo so che voi, quando io non vi posso rispondere, quando non leggo, voi pariate tra di voi, ci sono i moderatori, vi divertite nella community. Questa è la cosa bella, che io vi posso anche lasciare in rec e andarmene a dormire e voi vi divertite lo stesso, è la cosa più bella. Demme serve Insigne accompagnato da Mario Rui. Insigne va da solo in mezzo a tre avversari, serve Mertens, il colpo di tacco per Maronami, doppio colpo di tacco, era un colpo di tacco per Fabian che aveva servito Politano. Ora Fabian insegue l'avversario ma è più veloce di lui. Bagnez va fino in fondo, Ibañez ha superato anche Yusai. Dove vuole arrivare questo Ibañez? Lo ferma Maksimovic. Ne aveva superato, cioè Ibañez proprio tutto il cost to cost e nessuno che riusciva a fermarlo dopo un bellissimo scambio al volo. Mertens, Fabian, Politano, ancora di tacco verso Fabian, azione anche spettacolare, molto tecnica. E qui Ibañez va fino in fondo finché non perde i sensi e sbatte addosso a Maksimovic. Non c'è niente, non scherziamo. Ah, Maksimovic gli sale sulla mano, assolutamente involontario, ovviamente cadendo gli si ritrova camminando. Maksimovic calpesta la mano, fa male, i tacchetti sulla mano sul terreno è una cosa che fa male sicuramente. Assolutamente involontario, ovviamente. E ce lo fanno rivedere al rallentatore, fa ancora più male quando lo vedi al rallentatore. È asciutto sangue, ma pare pure, ho visto proprio Pulp Fiction, sembrava un film di Tarantino. Ma riparte il Napoli, ora con Mario Rui in possesso di palla su quella fascia sinistra, si ferma e torna da K2. Pallone ora in possesso per Fabian che scambia con Demme, ancora in avanti per Mario Rui. Alza la testa Mario Rui ma si ferma come al solito, ovviamente non è colpa sua, ci vuole movimento senza palla, ma pure tu, amico mio, fai sempre questo, ricevi e dai indietro. Ci sta, non mi voglio lamentare. Lancio di Koulibaly in avanti per lo scatto di Mertens, attenzione, controllo di petto di Mertens, si ferma, viene fermato, torna indietro ma c'era fuori gioco. Mertens sta prendendo le misure, il fuorigioco c'era? Fuorigioco c'era, però Mertens sta prendendo le misure con i suoi movimenti senza palla, fondamentale, chi non lo vede, chi gli dà 5 in pagella non capisce un cazzo di pallone, ma andiamo avanti e vediamo Cristante che sbaglia il passaggio intercettato da Insigne, che serve in questo momento Zielinski, il tiro di sinistro! Largo, questa è un'azione che resta, qua se l'è mangiato un po' Zielinski, strozza troppo il tiro, lo chiude troppo. Su questo errore di Cristante Insigne è molto altruista, serve Zielinski che era ben piazzato, qui poteva guardare Mertens, non lo so, il tiro era ghiotto, l'occasione era ghiotta, sono ghiotto, le arance sono ghiotto. Ora è Spinazzola in possesso di palla, serve El Shaarawy, punta i due avversari, El Shaarawy riesce ad arrivare al tiro, un colpo di testa, pallone ora in questo momento per Mancini che torna indietro da Karsdorp, ancora Mancini, non è fuori gioco, il cross al centro, facile per Demme che la butta in avanti, Diawara disturba Mertens e la Roma ritorna in possesso di palla. Ora El Shaarawy prova a girarsi, serve Spinazzola. Ha di fronte a sé Politano, Spinazzola si ferma, cerca un'idea ma è costretto anch'egli a tornare indietro dai Ibañez che serve ora Cristante nel centro di cerchio campo. Ormai lo dico apposta, non è che non lo so dire, non lo dico apposta. E prova ad impostare la Roma, ancora con Ibañez, c'è la verticalizzazione per il movimento di Dzeko, serve in profondità Spinazzola, attenzione al cross basso, buono Fabian, devo scrivere bravo Fabian.
devo dire bravo fa, attenzione, c'è verticalizzazione immediata, attenzione, non c'è tempo di fermare, Mertens si era scudato pallone annanzi, si era scudato pallone a rete, il cross, mannaggia Mertens, proprio questione di millimetri per quel controllo. Manco tempo per scrivere bravo Fabian, che si riversa adesso in attacco la Roma con Dzeko, ancora Spinazzola, affrontato da Yusai, Spinazzola cerca un'idea, Fabian raddoppia, torna indietro, già fornisci per bravo Fabian, perché bravo Fabian sta facendo una buona gara anche in fase di copertura, è questo dove sta crescendo. Attenzione ora a Pedro, cerca di superare l'avversario, ancora una buona copertura di Fabian, fatemelo dire quando è vero. Zielinski prova uno dei suoi strappi, serve un po' arretrato Insigne è costretto a girarsi, si ferma e ritorna da Demme, ancora in possesso di palla il Napoli, cambia idea, cambia di gioco, Demme verso Yusai, ora è Politano converge verso il centro, torna indietro da Maksimovic. Quando siamo al 24esimo, ora il 25esimo del primo tempo, Mario Rui ha un po' di spazio avanti a sé, trova il filtrante per no, bellissimo, qua devi ammonire perché bravissimo l'arbitro, perché sul controllo orientato di Zielinski spettacolare di tac, non so come fai a muoverti così, una roba che solo i top, se tu fossi continuo ragazzo varresti 150 milioni, guardate quel colpo di tacco che fa fuori l'avversario ed era già praticamente pronto al tiro. Siamo proprio ai limiti dell'area di rigore, se fosse successo pochi centimetri più avanti sarebbe stato rigore, una cosa incredibile. Zielinski è uno spettacolo sempre di più. Calcio di punizione, vediamo se va Insigne o Mertens, perché quella è una zona dove anche Mertens ogni tanto ha fatto male e infatti inquadrano il folletto belga, ma c'è anche Insigne e c'è anche sempre lui, Mario Rui col sinistro, per sorprendere, diciamo, magari una traiettoria a sorpresa. Mentre si ferma tutto, devo mettere in pausa il coso, stiamo 15, dai, barriera molto folta, c'è barriera anche da parte del Napoli, la controbarriera, Mario Rui parlotta con Mertens, si allontanano, sembra Mertens voler partire, si muove anche Insigne, c'è il coccodrillo dietro, vediamo un pochino, Mertens parte, il tiro, il gol di Mertens, dove l'ha messo, sull'altro palo, sul palo del portiere che non l'ha visto, sul palo del portiere che non l'ha visto, devo aggiornare il banner, ma subito, stavolta non me lo dimentico, non me lo posso dimenticare, 0-1, Maronna, se l'è bevuto, attenzione, siamo un po' in ritardo con i timer, ma io non posso fare tutto questo proprio sul palo del portiere, guarda dove l'ha messa, sul palo lungo, guarda Dries Mertens, e cercate di capire quanto è importante questo ragazzo, quando segna e quando non segna, e se non lo capite abbiate pazienza. Mamma mia che meraviglia. Non è successo niente, assolutamente nulla, proprio niente. Allora, devo aggiustare il timer perché siamo molto più in ritardo. 1-0 per il Napoli, sta tutto in ritardo, aggiustiamo tutto, non vi preoccupate, non si aggiusterà proprio niente, perché adesso io lo so come funziona, io lo so cosa sta succedendo. È una questione dei tifosi occasionali che si collegano tutti quanti su Sky. Ha segnato Napoli, fammi vedere, perché è così che funziona. Sono i tifosi occasionalissimi che non se la vedono la partita, poi segni e tornano tutti quanti allo stadio. Avevate abbandonato lo stadio? Bene, non ve la vedete. Alessio Marigliano, Mertens out, l'ho visto per caso perché ogni tanto mi giro. Attenzione, altre azioni pericolose, non sto capendo niente.
È scattato in avanti, quindi non si trova in questo momento il minutaggio, ma se mi fermo comunque non ce la facciamo. C'è stato il tiro di Koulibaly, incredibile. Il tiro di Koulibaly, non ci troviamo, però vediamo un pochino. Adesso siamo al 29esimo. Vabbè, sono quella trentina di secondi che non si trova, non fa niente. Calcio d'angolo, Politano, il cross verso il centro, la torre di Koulibaly. Ma ha fischiato fallo su Koulibaly perché? Vabbè, ma questo non è fallo. Vabbè, lasciamo perdere, non fa niente. Si suda. Spinazzola torna indietro dai Bagnets. La Roma cerca di scuotersi quando siamo al 30° e 08 in questo momento, quindi non fate caso al timer in questo momento. 30° e 0. Adesso si sta fermando una tavola. 30° e 13° secondo. Sì, è così, è come vi ho detto io. Si collegano tutti, Sky, Dazzone, impazzisce. È così. E io sudo tantissimo. 20 secondi di ritardo con il mio timer, ragazzi, in questo momento. «20 secondi di ritardo è un'eternità». Bravo Fabian Ruiz! Pallone che è buono, Politano viaggia sulla linea della fallo laterale, Politano tunnel sui Bagnets che lo deve fermare. Bravo Poli, bravo Politano. Dai. Avete lasciato i like per Mertens? Vi siete dimenticati di lasciare i like per Mertens? Non lo so, io penso che siamo... Boh. Rita, chiama qualcuno, ma bisogna chiamare il manicomio, Cioè, se non hanno lasciato i like per Mertens, bisogna chiamare il manicomio. È una questione proprio di squilibri mentali, non lo so, ma anche gente delle altre squadre. Cioè, lasciare il like per Mertens è questione proprio di amare il calcio, di sapere cosa significa il pallone. Medemme, pallone all'indietro per Ospina, un po' di fazzolettino non ce lo possiamo far mancare. Che fai, te ne privi? Maximovic serve Yusai, si distende il Napoli, il pallone al centro per Zielinski che si fa trovare bene tra le linee, Zielinski serve Politano, la posizione è buona, Politano riconverge verso il centro, Fabian, ora pallone per Insigne, molto accentrato, la palla viene ribattuta e recuperata ora da Mertens. Bene il Napoli, ancora bene il Napoli in possesso palla. Ora è Fabian, ha il problema di girarsi. Fabian è costretto a tornare indietro da Maximovic, ma restiamo in possesso di palla e restiamo padroni della partita. Quando siamo in questo momento al 32esimo e 07 secondi. Non posso aggiustare il timer, cercate di capirmi. Cercate di capire, perché posso solo fermarlo quando poi invece va a nanza. Se lo fermo andiamo ancora più così. Esattamente 20 secondi di problemi, non c'è problema. Alcuno. Non c'è nessun problema. Comunque aiuta il timer a capire dove stiamo dopo, chi la guarderà dopo. Lancio di Maximovic controllato facile da Paolo Lopez. Se tu, amico Bellino, stai guardando questa live dopo perché magari durante la partita giustamente hai i tuoi riti, no? Hai i tuoi riti e li devi rispettare e si deve guardare la partita in un certo modo, magari la stai recuperando dopo, tutta quanta per intero. Tu sei anche tu il mio eroe, quindi scrivi sotto sono il tuo eroe e non fa niente, e ti ringrazio per il timer perché va bene. Buono l'intervento di Yusai che però lascia il pallone là, palla a... Gesù, e io arrizzo. Marigliano, un bacio a te Marigliano, attenzione, buono l'intervento di Koulibaly. Mertens fa la sponda, Fabian, buono il movimento, supera l'avversario in dribbling addirittura Fabian e serve Insigne. Mi sto arrizzando con Fabian, aiuto, Insigne, il cross verso Politano, il colpo di testa, mamma mia, è un gol spettacolare.
No, non li lasciate il like per Mertens, non li lasciate, è meglio che non li lasciate. Voglio azione spettacolare, azione spettacolarissima, la torre di Politano per la corrente Mertens. Devo aggiornare il banner. Maronna Mirogan. Posizione, devono controllare la posizione, non lo so, comunque sono esaltato lo stesso anche se ce lo annullano. Devo assolutamente, mamma mia. Ma come due cose inedite, cretino! Mertens che segna di punizione di testa, cose inedite. Mertens di punizione segna spesso, cretino. Telecronista cretino. Basta con questi telecronisti che non conoscono il Napoli e che non hanno visto mezza partita. Basta! Siete uno scandalo. Siete uno scandalo scandaloso. Cose inedite. Mertens non segna mai su punizione. Ha segnato più Mertens che insegna su punizione. Anche le partite del Belgio. Il Belgio con Lukaku, con De Bruyne, con tutto con Hazard. Mertens tira calci di punizione e tu. Il banner. Rimettiamo il banner, non è successo niente, non ci troviamo ancora, c'è un notevole ritardo che aumenta con il timer, ma non ha importanza. E bravo Koulibaly a fermare Dzeko. Maksimovic si va a infognare, ma riesce a ribattere fuori. È uscita, fallo laterale, la Roma ribatte subito. Attenzione, vado in difficoltà. Vado un attimo in difficoltà, fa troppo caldo. Ok, iscrivetevi al canale. No, iscrivetevi al canale, ma quali like? A Natale il torrone sono ghiotto. Avevo detto le arance sono ghiotto, no, perché quello porta le arance, la cioccolata. A Natale il torrone sono ghiotto. Il cross, attenzione la Roma, grande intervento di Yusai. Mamma mia, che intervento di Yusai. Fatemi scrivere Yusai, grande intervento tra due avversari, è riuscito a toccarla lui. Qui c'è il fuorigioco che era di Mertens, ma ovviamente non conta perché Politano arriva da dietro e Mertens. Le cose inedite di Mertens. Sono ghiotto. Lasciamo perdere. Calcio d'angolo, Pellegrini la batte corta. Arriva il cross, ora c'è Diawara in fuorigioco, ma Ospina ribatte di pugni, ora è Pedro. Karsdorp la rimette in mezzo, c'è un bellissimo tiro di Cristante, credo, e buona parata di Ospina. Cristante, ce la segniamo? Bella la girata, mamma mia che gol che stava facendo questo, è grande parata di Ospina. Si scuote e reagisce la Roma. Al 30 e qualcosa, al 37,06 in questo momento si scuote la Roma, ancora un calcio d'angolo, controlla Insigne e rilancia Fabian, preciso verso Maronna mia. Se Fabian ingarra le prestazioni, che chi è? Yusai che se ne va solo lui, è pazzo. Yusai non sia mai, torna indietro, tutto grande, generoso, va benissimo, però se Fabian ingarra la prestazione, ragazzi, allora sì, allora uno dice, allora il Napoli merita classifiche più importanti, se Fabian ingarra la prestazione, ovviamente. Ma noi ci calmiamo un attimo. Dzeko in possesso di palla, adesso Diawara, attenzione, non ci calmiamo troppo, non ci rilassiamo troppo perché c'è ancora tutta una partita da giocare. Quando siamo al 38esimo in questo momento, 20 secondi, fate conto sempre 20 secondi avanti. 20 secondi avanti, non posso aggiustare. Mamma mia. Vi siete iscritti al canale? No, perché sapete che succede? Che hanno resettato tutti i social, no? Attenzione a Dzeko, fermato ancora da Yusai, sei stoico Yusai, è fallo, suffice il fallo di Dzeko. No, dice fallo laterale, non ce l'ha dato. Va bene, non fa niente. Bravo Yusai però.
Bravo Yusai, attentissimo. Yusai senza contratto. Che poi Yuka buono pure senza contratto. Attenzione a Napoli che riparte, prova la follia. Chi era? Politano ha cercato di sorprendere Paolo Lopez fuori dai pali con un tiro da praticamente centrocampo. Non l'ha colpita bene, ora la Roma riconquista. Calma ragazzi, non c'è bisogno di forzare, in questo momento siamo in controllo. Vediamo di non prendere l'imbarcata così. Attenzione il pallone per El Shaarawy. Maksimovic contro. Bravo, controllo e lo porti fuori. Bravo Maksimovic. Ancora Spinazzola. Il cross al centro. Interviene Fabian. Diawara. Il colpo di petto. Fa buona guardia. Ancora Mancini in possesso di palla. Prova la verticalizzazione, ma il pallone è lunghissimo per Spinazzola. Bravi. Bravi. No, vi dicevo, dato che hanno aggiornato, non so se vi siete resi conto, no? Che a un certo punto non funzionava Telegram, non funzionava Facebook, non funzionava WhatsApp in Italia questo. In America funzionava tutto a posto. Perché? Perché abbiamo rotto noi YouTube e quindi praticamente hanno dovuto resettare. Sentitevi responsabili. Sentitevi responsabili di questa cosa, perché hanno dovuto resettare tutti i social, perché noi abbiamo distrutto YouTube andando in tendenza, superando i 1000 like. Fazzoletto di Sfaccimma, fazzoletto importante di Sfaccimma, Yusai. Usciamo bene? Vediamo di uscire bene. Ora è Insigne che ha aiutato, ma c'è il fallo? No, non chiama niente l'arbitro. Adesso sì, arriva il fallo dopo un bel po' di contrasti. Arriva il fallo di Diawara su Politano. Stavolta stiamo uscendo pure bene da dietro. Cioè, nel senso, quando hai un pochino più di tempo per recuperare, la famosa settimana tipo, può funzionare anche fazzoletto nei focci, cioè, magari i giocatori sono un po' più lucidi. Credo che e penso che siamo in questo momento al 41esimo. Koulibaly scambia 2 volte, 3 volte con Mario Rui, 4 volte con Mario Rui, 5 volte con Mario Rui. La Roma non pressa e quindi giustamente il Napoli non deve avere fretta di perdere questa palla. Bene. Io mangio molte arance, diceva l'amico Potito. Io sto perdendo proprio il senno, Ospina di esterno, vacci piano, non ci atteggiamo, rimaniamo concentrati. Pallone di Zielinski, uno dei suoi strappi, serve Insigne. Insigne converge verso il centro, il pallone ora è buono, il filtrante per Fabbia che è Mario Rui che viene spinto a terra proprio col braccio. La sovrapposizione centrale non è la prima volta. Gattuso non ha idee. La sovrapposizione dei terzini verso il centro per fare densità. Gattuso non ha idee. Non ha idee. Deve stracciare il patentino, ma subito deve stracciare il patentino. Lo si cacci, si faccia presto a cacciarlo immediatamente, perché non ha idee, non ha gioco. Cacciatelo, ma cacciatelo proprio subito. Italiano, Juric, Sarri, Benitez, Mamad, Pad. Calcio di punizione, stavolta sulla palla c'è Mario Rui e Insigne. Cacciatelo. Ma c'è anche Mertens? Vediamo stavolta chi prova. Ancora Mertens. Stavolta ribattuto dalla barriera, la palla sembrava buona. Mertens c'ha il piede caldo, giustamente. Yusai prova la verticalizzazione, il pallone viene ribattuto di testa, ma è bravo Fabian, mi viene da piangere. Ancora Demme, il pallone è recuperato da Zielinski, gli è riuscita un'altra brioscina, credo. Resta in possesso di palla, arriva fino in fondo e la palla non viene chiamato il calcio d'angolo, non lo so, non ho visto niente, non ho idea. Pallone per i Bagnez, dicono.
El Shaarawy molto molto basso, serve ora Cristante, il Napoli si rischiera in fase difensiva in 4-4-2, è costretta la Roma a tornare da Paolo Lopez, ancora Ibañez, prova a portare in avanti il pallone Ibañez seguito da Zielinski, il pallone ora Spinazzola che punta Dem, serve Dzeko, Spinazzola sovrapposizione centrale interna, Dzeko però serve dall'altra parte la corrente Pellegrini che serve, ha cercato di servire, ma buono l'anticipo di Mario Rui, sbaglia Insigne, Roma che ritorna in possesso di palla con Diawara, Spinazzola, pallone per Dzeko, non è fuori gioco? Ed è calcio d'angolo su buona copertura di Politano su Dzeko, Dzeko molto mobile, sta svariando su tutto il fronte d'attacco, così dicono quelli bravi, si svaria su tutto il fronte d'attacco. Pellegrini dalla bandierina, rimaniamo concentrati, non voglio regali, non voglio regali, non voglio regali, non voglio regali, attenzione, tensione, squilli e cose varie, attenzione, se ne va Koulibaly ancora in possesso di palla, attenzione. Ci siamo, aspetta, fammi controllare, è finita? Ci siamo, devo mettere pausa, lo metto qua, perché poi a 45 poi ripartiamo a 45, fatemi capire che sta succedendo. Sì, e vabbè, ma queste sono cose ovvie, non c'è bisogno nemmeno di squillare e di dirlo. Siamo al 45esimo e 43 secondi, mancano 15 secondi alla fine della partita. Io ho dovuto fermare il timer perché vi ricordate che anche al attenzione alla Roma, Karsdorp, Insigne non riesce a fermare, Karsdorp torna indietro, fine primo tempo, ok, allora ragazzi miei, eccoci qua. Allora, calma. No, quale complimenti per la vittoria, non è successo proprio niente, amico mio Lorenzo. Lo so che tu un po' di controcufaggine, ma a questo punto io la devo chiamare. Lo mettiamo qua e se qualche cosa, se poi si esagera, io metto pure gli occhi secchi sopra e vediamo un pochino se ci sarà bisogno di un pochino di saluti, ragazzi, perché la partita l'avete vista. Io credo che in questo momento devono partire i like a terremoto, e se siete nuovi iscrivetevi al canale che portate voi bene a me e al Napoli. Se siete nuovi e siete capitati adesso così, si porta bene al Napoli. Un primo tempo dominato assolutamente, giocato bene, con scambi veloci fra sé. I vostri messaggi. Salvatore Cozzolino, Pasquale Schiavone, bellissimo primo tempo, non dobbiamo abbassare la guardia assolutamente. Già li sento a fine gara che si mettono a piangere per la partita rinviata, senza dubbio, Andy, parleremo anche di questo. Chi ha lanciato Politano sul secondo gol? Penso Fabian, amico mio, devo ricontrollare, ma penso Fabian. Il banner 0-2, ci siamo, no? Fino a mo' 0-2, tutto a posto, no? Non è che funziona tutto. Buonasera. Lozano potrebbe entrare nel secondo tempo, ovviamente Gattuso out. Attenzione all'amico Levitan Artemius Blow, il secondo gol di Ciro, calcio champagne, quindi Gattuso out. Non ce la faccio, veramente vado in grossa difficoltà, però noi qua siamo sempre stati onesti, bisogna dirlo, bisogna dire le cose come stanno, sempre onesti. Oggi rompiamo tutti i record anche oggi, non abbiamo fatto ancora niente, ve lo devo dire io che non abbiamo fatto ancora niente, che tutto può succedere, che il Crotone stava vincendo 2-0 e ha perso 3-2 col Bologna, non si può abbassare la guardia. Buonasera Giacomo che saluta i grandi moderatori, voglio sottolinearlo questo, che fanno un lavoro straordinario quando io non posso leggere. Mauro Galofalo, per citare il capitano Verim, non ci sia solo lui, bravissimo.
Allora, buonasera a grande Gio TV pure, alla grande, alla grande. E nel frattempo, pure Martin Humphreys. Grazie amico mio per il tuo supporto. Mi sento male, oggi perdiamo la voce, perdiamo i like, vediamo di non perdere le partite. Buonasera a Marco, giustamente manteniamo la calma. Buonasera Sabato, giustamente manteniamo la calma. E io credo che dobbiamo anche capire dov'è Gio Pellecchia, perché insomma io l'ho mandato a cercare e vediamo un pochino se il nostro come si chiama, se il nostro inviato ci fa sapere qualcosa. Via! Gio, dove sei? Gio! Oh Maronna Santa, Gio! Hai visto Gio? No, Gio. Dobbiamo cercare Gio. Attivatevi. Amici bellini, siamo alla ricerca di Gio Pellecchia. Io da solo non ce la faccio. Mi sono portato un amico per la ricerca. Dove sta? L'hai visto? Si inaugura, diventa pericoloso. Bravissimo, è proprio lui, è scappato, non si trova. È un gangster, lui non vuole che si ricordi l'America. E noi stiamo cercando, ma non si trova. Concetto, Gio? In queste case. Niente, lo troveremo. Tutti i pacchi indietro. Esatto. Vabbè, lo troverò, ve lo assicuro che lo troverò. Ecco qua, è successo l'impossibile, continua a succedere l'impossibile. Devo ringraziare Giorgio Mele, buon Napoli signora, buon Napoli, per la donazione e il messaggio, grazie mille Giorgio. Devo ringraziare Emanuele Simeoli, nuovo membro, became a member, so grazie per l'abbonamento Emanuele Simeoli, benvenuto tra noi. Davide Vertullo, Gattuso in, giustamente. E diciamo subito una serie di TVB incredibili, perché qua lo possiamo anche bannare dopo, però secondo me aspettiamo, perché detta così, capito, Terroni buonasera, io penso che lui abbia bisogno di affetto. Noi i razzisti poi li banniamo e li togliamo da mezzo, però prima di bannarlo chiedo un po' di TVB generali, perché credo che ci sia gente con bisogno, eppure un clown, c'ha pure il Joker, credo che c'è gente che ha bisogno di affetto, quindi ragazzi TVB, devono partire i TVB proprio a tutta forza, perché qua c'è bisogno di affetto, bravi, vedi? Esatto, qua c'è proprio un bisogno di affetto clamoroso, c'è qualcuno proprio che da piccolo non voleva, nessuno lo voleva bene, non aveva amici, aveva dei problemi probabilmente, non lo so, familiari, veramente non lo so, e quindi gli serve un po' d'affetto. E noi, la community bellina, noi siamo qui per aiutare le persone che stanno in difficoltà. Vedi Daniela, vedi Antonio, vedi Sarracino, vedi Fabio Vessatile, vedi? Eppure Luigi Della Vecchia, vedi? Possibile, siamo solo su 2-0. Gattuso out immediatamente. Come si fa a stare solo su 2-0? Bisogna asfaltare gli avversari, bisogna assolutamente asfaltare gli avversari. Ma sta in live? Sì Valeria, sì, ovviamente siamo in live, non si poteva fare altrimenti. Chi è iscritto al canale Telegram sotto riceve tutte le notifiche. I TVB hanno invaso YouTube Italia nel 2021 ancora queste cose, ma per forza. Chiamate chi l'ha visto per Gio Pellecchia TVB. Nel frattempo si rivedono dei replay, io non voglio vedere niente, voglio dare un pochino di soddisfazione a voi. Siamo 400 persone. Ditemi quanti like stiamo, mancano 10 a 350, sono pochine. 120.000 lire le bastano? 120.000 lire le bastano? Dai? TVB da Sydney, vedi? Offro qualcuno che offre una pizza? Fabian sta giocando centrocampista centrale come sempre, amico mio Valerio Vitale. Noi alle 9 del mattino del giorno dopo facciamo l'approfondimento tattico e spiego come il Napoli sta facendo la costruzione a 3 da dietro con uno dei centrocampisti che si abbassa. Gattuso non ha idee, Gattuso deve stracciare il tesserino. Questo è il tesserino di Gattuso, lo stracciamo in più parti. Andiamo avanti, amici bellini, sfravecchiamo YouTube, forza. 2 grandi TVB da Ciro, bravissima la mia stellina, vai, l'ottimo Nunzio, vedi? Fabiano non sembra lui veramente, ma mi sento male, che bello Fabiano che gioca così. TVB da Ancona, troppo bello. Gattuso out ora, ma subito?
Mancini quanti sciottini si è fatto per non convocare Politano? Mamma mia, lasciamo perdere veramente. Attenzione, c'è una cosa giallo oro. Tu che puoi far ascoltare la tua voce, perché se sei d'accordo proponi una petizione per chiedere che venga confermato tutto il gruppo Gattuso compreso. Sempre pensato, anche crisi in corso. Amore, Marco Montella, io lo sai, noi abbiamo una voce, voi rendete la mia voce amplificata e lo sappiamo che purtroppo, che per fortuna, insomma, noi siamo la controinformazione, perché quello che fanno in TV è una cosa e quello che facciamo noi da youtuber con voi che avete possibilità di dire la vostra sempre, io farò il possibile. Ovviamente però quello che dobbiamo capire è che dopo che è stato trattato come il pescivendolo senza idee, Gattuso, che vada o non vada in Champions, perché andare in Champions resta un miracolo, fatemelo dire adesso, se vincessimo, resta un miracolo. Se ci va o non ci va è lui che se ne va, e semplicemente se ne va sbattendo la porta, e abbiamo fatto una brutta figura come ambiente. Fabio Minichino, Dries Cirurto Mertens, 2 gol stupendi, assolutamente sì Fabio, assolutamente. Costruzione a 3 di Gattuso batte costruzione a 3 di Fonseca, che poi questa pure va approfondita, perché la costruzione a 3 di Gattuso poi dopo si sviluppa in un 4-2-3-1, ma no, che bello, ah che bello. CR7 vuoi TVB, ma i TVB per te, amico mio, tu sei stato sempre corretto finora che ti abbiamo visto sul canale, non hai mai detto niente fuori posto, quindi tu sei uno dei juventini corretti, e i juventini corretti qua stanno belli, sono tra noi e si divertono con noi, perché comunque ci divertiamo. I TVB vanno tranquilli a prescindere. Avete visto che partita di Bernardeschi oggi? Come si fa a criticarlo e a volere quel pippone di Politano? Mica sta giocando come il grande Berna, mamma mia. Yusai pallone d'oro dal grande Bepi Fox, 400 like, dai, in questo momento dovremmo stare pure a 450, ma non fa niente, non voglio essere tranciante, 450 solo per il primo tempo va più che bene. Però recuperiamo la situazione di prima, perché poi non vorrei che poi io metto le cose sbagliate, via. Togliamo il timer, tutto a posto. Nuovo giocatore del Napoli, abbasso gli attori. Abbiamo subito un tiro in 45 minuti. Gattuso out in questo momento. Hashtag Gattuso. Ma che TVB sono lo so Cesare, ma noi stiamo cambiando il mondo, amico mio. È difficile da capire, ma noi lo stiamo facendo, sono un paio di mesi. Se sei nuovo, ti invito veramente a iscriverti al canale e a diventare uno dei nostri, perché capirai questa nuova forma di contro-odio, e il contro-odio è per forza l'amore, è per forza l'affetto di cui hanno bisogno le persone che sono, insomma, razzisti o comunque scorretti. Va bene così. Allora, speriamo che bravo, poi si rovina tutto. Evitiamo. Ok. Ti saluto il meteo. Il meteo proprio, ragazzi, ci saluta il meteo. Una cosa spettacolare. Salutiamo il meteo, iscriviti al canale Il Meteo, così sarà il sole a splendere sulle nostre squadre. Peppiniello, avevo visto un commento bellino. Peppiniello, quei gol diventano 2, vedi che grandezza di Dio. Che grandezza di Dio. Stracciamo Chiariello in 1000 pezzi, Enrico. Enrico è uno dei primi, ma proprio la primizia. Enrico è tra i primi, per i primi. Grande, grazie Enrico, sempre per il tuo supporto da tempi immemori. Anche Mario Rui non male, Vincenzo, guarda un po' troppo indietro, però non male con le sue sovrapposizioni, sta funzionando. Che educazione hai? Sei stupendo. Io da marocchino ne so qualcosa di razzismo, quindi ti ringrazio, sei magnifico. Appena posso ti donerò qualcosa. Amico mio, ma non ti preoccupare per le donazioni, non ti preoccupare. Noi cerchiamo di cambiare il mondo un like alla volta, e la tua presenza, i tuoi like, i tuoi commenti, condividi il canale con un tuo amico, è già per me supporto. Le assenze sono solo un alibi, certo Francesco, certo. Ciao Valerio, quelli che ho sempre criticato stasera mi hanno impressionato in positivo. Yusai, Mario Rui, Aldo e anche Fabian, dobbiamo dire anche Fabian. Speriamo, Luca, che possa entrare anche lui in questa cosa. Sicuramente nel secondo tempo lo vedremo.
Questo succede a recuperare qualche giocatore la settimana a disposizione. Comunque sempre Gattuso out, ovviamente. Tipi Pietra, le cronisti che dicono hanno detto Mertens non fa gol su punizione, una cosa incredibile. E salutiamo Bellwatch 772, nuovo abbonato bellino con Lozano che probabilmente entrerà. Grazie amico mio, ci siamo sentiti prima, grazie mille per il tuo supporto, benvenutissimi a tutti. Campione assoluto, ma non c'è dubbio, ti cambia proprio la squadra, ti cambia proprio, e la cambia anche quando non segna. Questo è quello che non capisco gli altri, la cambia anche quando non segna. Questo è dai. Chiariello aveva ragione, facciamo la corsa sulla roba. Questo poi si vedrà, ovviamente chi si sente male svenga, voglio dire, dipende così, però purtroppo conterà tutto quel recupero di quella partita, perché seppure fai il miracolo oggi, così è. Losco ti prendo subito dopo, non mi posso perdere Anonymous, Valerio dai che aprile riaprono Music Venues, forza Napoli sempre, speriamo bene amico mio Anonymous, speriamo, sì, c'ho un po' di date allineate e vi porterò con me, però non voglio perdermi il messaggio di Losco, ma stanno scorrendo velocissimi. Losco amico mio, non ti vedo più, scorre velocissimo ragazzi, siete tantissimi e vi voglio bene e vi ringrazio. Se mi perdo qualche messaggio sappiatelo, io poi vi rispondo sempre dopo vi rispondo sempre. Eccolo qua, l'ho ripreso. Fabian più veloce, buone verticalizzazioni. Mario Rui continua a fare troppi retropassaggi, è vero, ma ottimo Napoli fino a questo momento, assolutamente. I polli sono diventati galli da combattimento perché bevi. Ragazzi, tornano in campo gli arbitri Super Sport, vediamo se il timer funzionerà, però con calma. Lo so, a me non ancora, Vince, quindi io adesso ripartiamo, vi farò sapere quando parte il 45esimo. Sì, è proprio così. Gattuso ci mette il cuore e l'anima e la faccia e solo per questo non va criticato. Ricordate il comportamento di Lanzarotti, forza Terroni, sempre amico mio, e fieri. Allora ragazzi, è iniziata a voi, a me c'è ancora un pochino di pubblicità, ovviamente c'è un po' di ritardo che dovete capire, ci vediamo tra poco, io mi devo un attimo organizzare e devo chiudere qua. Ho letto anche un messaggio di Peppone, non ho capito, dopo lo salutiamo, ma io il cellulare non lo posso vedere assolutamente, devo essere pronto con il timer. Sì, Card, che sta dicendo? È andata a formazione, Chist, ragazzi, importante, ritorniamo ai no spoiler, ritorniamo alla situazione di prima, come se non fosse successo niente, 0-0. Siamo pronti, dopodiché a un certo punto c'è un abbraccio importante, non lo so, c'è del fair play, mi piace, arbitro, fischietto in bocca, vai. No, è partita da... Vabbè, non fa niente, facciamo conto che sono i nuovi 45 minuti. Caggia fa, è un macill e fai la live e rispondi ai messaggi e ringrazia queste e cerca Gio Pellecchie, come si fa? La miseria, Gattuso fa Valerio solido out. Niente, calma, concentrati, non ha importanza assolutamente. Attenzione! Subito un'occasione per Pellegrini, vedi cosa succede, l'approccio buono della Roma, buono il passaportiere Ospina. Primo tempo andato. Zielinski recupera palla, va da solo fino in fondo, attenzione, Zielinski supera un avversario, si gira verso il portiere, chiede quasi un rigore, credo che non ci fosse niente. Pellegrini, voglio rivederla, Pellegrini, ok. C'è stato un affondo di Zielinski, che poi c'è stato un contrasto, a un certo punto è caduto a terra e si è girato verso l'arbitro. L'arbitro gli ha fatto cenno di rialzarsi e voglio capire se ci fosse qualcosa di strano oppure no.
Un minuto, fatevi il calcolo dove siamo. Fatevi i vostri calcoli. Ok? Demme, fazzoletto di riparte Maximovic, verticalizzazione buona per Yusai. Serve al mamma mia, Yusai è diventato Gulam. No, questo non è fallo e ammonizione, prende solo palla, madonna mia. Vabbè, ci può stare per imprudenza, probabilmente. Vediamo un pochino questa scivolata di Zielinski. Chiede anche scusa, quindi siamo proprio troppi bravi ragazzi, ma va bene, vediamo un pochino. Non si vede da questo replay se ha preso prima il pallone, però giustamente ci può stare il giallo qua su questo intervento in scivolata. Dai, niente, ciao. Vado da nessuna parte, che vi credevate? Che vi credevate? El Shaarawy, adesso la Roma mi sembra entrata più convinta in campo, ma è buono il contrasto di Demme. Ancora la Roma in possesso di palle. El Shaarawy, il cross è largo, ci arriva Dzeko, la tocca al centro, ma è facile per Ospina. Calma, non sprechiamo quanto di buono fatto vedere, perché un pochino anche col Milan, no? Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Vedi la schifezza? Vedi la schifezza di Sfaccibo, la presunzione, la paura? Guarda la Roma adesso, Pellegrini, il cross, l'intervento di Yusai che aveva fatto la cosa, sta cominciando la Sfaccibo un'altra volta. E qui il contratto. Ha visto bene Di Bello? Va bene. Qua lui si ferma, ovviamente. Vabbè, forse è Zielinski che gli va addosso. Attenzione a farlo. Viene spinto Politano. No, non mi sembra rigore. Nella dinamica, ovviamente, il contatto tra i due giocatori c'è, però Mancini è praticamente fermo. E Zielinski nella corsa va a sbattere. Un po' si potrebbe parlare di quel famoso rigore di oggi di Chiesa con l'avversario che sta a terra e quindi non può sparire. Niente. Allora, adesso vedete che la Roma sta facendo una pressione alta. Il fazzoletto di Sfacci, non si può fare più. L'abbiamo fatto bene nel primo tempo perché loro non ti pressavano alti. Adesso che ti pressano alti non lo puoi fare più. Deve entrare Osimhen e bisogna lanciare un po' di palla lunga. L'ho detto e lo ripeto. Bisogna avere il piano B, non si deve fare per forza sempre la stessa cosa, perché poi ti puniscono e poi sei fragile mentalmente e vai nel panico. Grande Insigne, lo stop dei suoi. Riesce a cercare, ha cercato Mertens in profondità, la palla viene toccata anche da un romanista e quindi non arriva a destinazione. Ok, ci siamo capiti sul fatto della ripartenza dalla bassa. Si può fare, l'abbiamo fatta benissimo, calcio champagne nel primo tempo. Se adesso non si può fare, che non si faccia. Serve uno in campo che dice una volta di meno. Questo poi è la leadership in campo. Capire i momenti della partita, leggere le letture, e quando capisci il momento in cui lo puoi fare o non lo puoi fare, lo fai. Pressing di Mertens su Paolo Lopez che è costretto a lanciare lungo. La mette giù bene Dzeko, ora è Koulibaly che rompe la linea, attenzione, buono l'intervento di Insigne che ferma Karsdorp, torna indietro Koulibaly, non diventiamo presuntuosi, Spinazzola va fino in fondo, nessuno lo ferma, il colpo di testa di Maximovic a liberare, ora è Fabian. La mette a terra bene, il passaggio per Politano, ci arriva Politano, ancora un buono scambio, attenzione al retropassaggio di Fabian, rischioso, ma il Napoli esce bene con una buona trama di passaggi, la Roma interviene, Mertens in pressing, recupera palla alla Roma. Il Napoli
Lancio lungo, preda di Ospina. Adesso addormentiamo la gara, ragazzi, addormentiamo. Ritmi alti, va bene la Roma che deve recuperare, addormentiamola un pochino, però non nella nostra area, non nella nostra area di rigore. Bene Demme per Maksimovic che avanza palla al piede, serve ancora Demme, ora la Roma non pressa più forsennata e quindi il Napoli esce bene, perde palla però Fabian, c'è stato un pestone, si contorce dal dolore un romanista, vediamo un pochino. Spinazzola si tocca la caviglia, rivediamo Fabio, ma proprio poca roba, esatto, ha sfiorato con la punta, unghie incarnite, queste unghie incarnite, queste unghie incarnite proprio, non è possibile farsi male in quel modo per un tocchettino con la punta della scarpa. 52esimo e 30 secondi. Sapete fare la matematica, non è un'opinione, no? Recupero palla del Napoli. Ora è Mertens. Fabian per Politano, spinto. Calcio di punizione per il Napoli. Saliamo. Saliamo adesso. Saliamo. Mario Rui per Koulibaly. Zielinski ora palla indietro a Demme, la verticalizzazione di Demme a cercare Insigne, il pallone è buono, Insigne la può controllare, grande il movimento di Insigne, questo tacco a girare che ormai sta diventando la sua firma, gli riesce bene ma il campo è finito. Sto sentendo le annotazioni per Gattuso. Serve il supporto per Yusai, ha detto. Attenzione, attenzione, controlla bene Koulibaly. Esce Ospina fuori dalla palla, non facciamo stupidaggini con questi fazzolettini e bravo Mario Rui a risolvere questa cosa, serve al centro per Zielinski, lancio in profondità per Insigne, si riesce a fumare l'avversario, però si ferma, potevi andare fino in fondo forse. Bravo Insigne a restare in possesso di palla. Ora è Zielinski, danza sul pallone Zielinski, serve ora Mario Rui, ancora lo scambio con Zielinski, guarda al centro, Zielinski al centro, Mertens non riesce a recuperare questo pallone, chiude bene Cristante, ora è Insigne. Calcio di punizione, non lo so, fatemi rivedere se c'è fair play tra Insigne e Pellegrini. Ah, con la mano, perché con la mano capitato un contro rimpallo sulla mano. Diavara. Ora la Roma sulla destra con Kastrop, torna indietro da Mancini, Cristante si va dall'altra parte da Ibañez che serve Spinazzola, punta Yusai, Spinazzola lo ferma Yusai molto bene, aiuta Fabian, ancora Yusai, se ne va però, buono l'intervento di Demme. No, è Demme? Sì, è chiaro che è Demme, chi poteva essere? Diego Demme, aiutaci tu. Diego Demme, aiutaci tu. Ospina, un po' di fazzolettino, maronna mia. Demme per Maksimovic e Virunupok, ci stanno pressando alti, devi comunque lanciarla a un certo punto. Maronna mia, Maksimovic, siamo usciti bene, aiuto, siamo usciti bene. Fabian, ora è Zielinski, il cambio completo di campo per Insigne, è spettacolo adesso, è spettacolo. Insigne punta l'avversario, Insigne cross al centro, arriva Mario Rui, libera la Roma. Il Napoli si prende quel rischio del fazzolettino, però è spettacolo oggi.
Insigne ancora per Demme. Mario Rui ancora Demme al centro per Fabian Ruiz. Si muove bene il Napoli, la verticalizzazione di Ruiz per Insigne, il tiro gliela dà addosso, madonna mia, gliela dà addosso. Insigne gliela dà addosso, Insigne. Forse c'era il fuorigioco però. Forse c'era il fuorigioco, Insigne gliel'ha appoggiato in mano, eh? Là serve la cattiveria, là il 3-0 è la cattiveria, tirare forte, forte, Crestu passa a jet. Qua serve la cattiveria, quella famosa cazzimma di voler chiudere le partite, di non piacersi troppo, di non cercare il gol spettacolare. El Shaarawy in possesso di palla. Ah, schifezza di Maksimovic. Schifezza di Maksimovic che controlla male, di controbalzo Pedro, palla da tribuna in curva. Dov'è il... Dov'è? Dov'è il... Ah, non trovavo il mouse. Dov'è? Dov'è? Ok. Ancora Roma in possesso di palla. Adesso stiamo concedendo un po' troppo. Gattuso out. Verticalizzazione, adesso è Koulibaly a fare buona guardia su Pellegrini, la controlla. Koulibaly da top player, ora è Demme, si gira, riesce a servire Zielinski, che è spettacolo ancora questa uscita del Napoli con Insigne. Insigne va, taglia Mertens, Insigne taglia tutto il campo, viene toccato da Diawara e si prende il giallo. Buona uscita del Napoli ancora una volta. Ragazzi, abbassarsi un pochino quando sei in vantaggio è una cosa naturale, che non è nemmeno una decisione della squadra, è anche la squadra avversaria che ti attacca di più. E quindi ovviamente è inevitabile che il Napoli risulta che si sta attaccando di nuovo, capito, che si sta abbassando troppo e sta concedendo troppo spazio alla Roma, più o meno come è successo col Milan. Però poi diventiamo molto pericolosi se usciamo bene, perché loro si devono ovviamente aprire e rischiare, no? Devono rischiare la giocata. È un po' come quando il Napoli sta in affanno, cerca di avanzare, si sbilancia e prende la siringa, no? Succede a tutte le squadre del mondo. Ora, se siamo in grado di soffrire senza subire troppi pericoli, va bene, ma se cominciamo a subire dei pericoli, vedi Ospina, bravo, lanciarla lunga, va bene così, però la perdiamo. Perché? Perché adesso con lancio lungo serve Osimhen. Adesso tra un poco arriverà il momento di Osimhen. Facciamo rifiatare Mertens. Voi dite ma c'è la sosta. Ma non significa, perché Mertens comunque se ne andrà in Belgio e quindi vediamo di non farcelo infortunare, perché le nostre speranze di qualificazione Champions passano tutte da lì. Passano tutte da lì. Koulibaly. Sbaglia Koulibaly, schifezza. Ora è Pellegrini, il tiro, palo, incredibile. A portiere battuto il tiro di Pellegrini. Io l'avevo detto ieri nella live con Stefano, il tiro di Pellegrini, il giocatore che temo di più è Pellegrini, palo pieno, portiere immobile su errore di Koulibaly grave. Simile all'errore fatto da Arthur oggi in impostazione. Adesso dobbiamo un attimo rifiatare, stiamo un attimo in affanno, questo ci ha spaventato tanto, ma attenzione a Mertens, il break di Mertens, va a Zielinski, la controlla in avanti, continua ad essere in possesso di palla, il tiro di Zielinski parato. Zielu. Squadre che si allungano.
Ancora, attenzione Spinazzola, il colpo di tacco, il Shaarawy lo ferma proprio Mertens. Mamma mia, Mertens ha fermato il Shaarawy in area nostra, rendetevi conto. Avanza Politano, squadre lunghissime, supera un avversario Politano, viene messo a terra, fallo per il Napoli, rifiatiamo. Rifiatiamo, rifiatiamo, rifiatiamo. Rifiatiamo. Ragazzi, se le cose vanno come devono andare, ve lo dico adesso che siamo 288, gli altri non lo sanno. Shhh. Se vanno come devono andare, vi vedrete 2 spottini stasera, 2 spottini. Se le cose vanno come devono andare. Se non vanno, ve ne vedete uno solo. O forse 2 lo stesso. Non lo so, dipende. Attenzione, Zielinski. Ah, non riesce a controllare. La Roma libera, ma è bravo Demme, senso della posizione, recupera e serve Insigne, Insigne si ferma, il cross verso Mertens che aveva indicato il punto dove voleva il pallone, bravo Yusai, e si prende un altro cartellino giallo. Yusai, ottimo anticipo, e costringe Shaarawy a un fallo da ammonizione. Fair play di Shaarawy, mi piace. Arriva in ritardo. E ci sta. Bevi. Bevo. Fabian verso Mario Rui che controlla, scambia con Insigne, ora Insigne è accerchiato ma resta in possesso di palla, niente, non chiama niente. Vabbè, questa era accerchiato. Insigne comincia ad avercela con l'arbitro, vedo dal linguaggio del corpo che sta cominciando ad andare in frema. Insigne, calmati, capisci il momento della partita, capisci il momento. Pallone ribattuto di testa da Maksimovic, la Roma rientra in possesso di palla, ora è Pedro che cerca di superare Demme. Pedro ricomincia da Diawara nel centro di cerchio campo, ora è Cristante in avanti per Pellegrini, scambio con Diawara, e ora palla che finisce ai Bagnez che fa arrivare il pallone a Spinazzola. Punterà Politano, Spinazzola arriva quasi fino in fondo per il cross, Politano lo controlla, arriva comunque al cross Spinazzola, il colpo di testa di Mario Rui che fa buona guardia, ora è quello di Insigne, ancora Mario Rui che fa bene a buttarla fuori, non siamo presuntuosi, ci sono dei momenti in cui devi soffrire e poi devi soffrire. Bravo, vedi, recupero di palla tra Mertens e Insigne che soffiano la palla a Cristante. Insigne va da solo, Insigne cerca di sfidare ancora Diawara, stavolta però perde la palla, circondato da 3 avversari, era impossibile fare di più. Manca un po' di lucidità in questo momento ad Insigne. Io ipotizzerei anche un Lozano Insigne, ma proprio perché Politano comunque mi sembra ancora in forma, mi sembra ancora bello sulle gambe, Insigne un pochino più. Intervento di Koulibaly ad anticipare il suo avversario, dopodiché perde palla, ha voluto un po' troppo. Kastrop tunnel su Insigne, Koulibaly ancora rompe la linea, adesso devi rientrare perché sennò le preventive, ma il Napoli fa un buon mini pressing e fa rallentare la Roma quando siamo al 65esimo e 27 secondi in questo momento. Segui Roma Esports, eccolo qua, è arrivato il momento di Osimhen, la staffetta ragazzi, staffetta con Mertens, ci sta tutta, questa è la gestione secondo me intelligente che sta facendo Gattuso, perché all'inizio della stagione con tutti in forma si poteva spendere anche la coppia insieme, adesso però devi centellinarli, devi gestirli, sono entrambi in recupero, non sono ancora al 100%, e così hai 2 giocatori freschi nel primo e nel secondo tempo, con caratteristiche anche diverse, quindi quando va in vantaggio, e adesso magari il Napoli può giocare di più di rimessa,
magari anche alzando qualche pallone, Osimhen è più efficace di Mertens. Borca Majoral per Dzeko e Pedro per credo chi è? Non ho visto. L'ASMR. E Pedro che continua a lamentarsi con Fonseca, allora è un vizio. Allora è un vizio. Fuorigioco della Roma. Calma. Mario Rui, lancio lunghissimo a cercare Osimhen. Ci arriva Osimhen, la controlla bene con un sombrero, controllato da Mancini, ancora Osimhen, lotta fino in fondo. No, Osimhen, però non ti devi prendere la questione. Allora, ragazzi, questo ragazzo ha un grosso potenziale. Guarda Zielinski come lo deve spingere. Va bene tutto. Probabilmente tu il colpo l'hai subito. Ma ragazzo, tu devi capire che stai in Serie A. Non ti puoi prendere... Ecco, fair play. Abbracci, bravissimo. Bisogna insegnare a queste cose a questo ragazzo, raga, perché purtroppo lui va in fretta. Guarda, ha preso un brutto colpo. Non so nemmeno se è volontario o meno. A faccio cazzo! Fatemi dire a faccio cazzo su questo intervento di Mancini, a prescindere, ma vale il discorso che ti devi calmare e non puoi andare faccia a faccia con l'avversario. Perché rischi ammonizioni, rischi espulsioni, rischi di farti una nomea di attaccabrighe. Questa è la gioventù di questo ragazzo. Devi capire certe dinamiche. Devono aiutarlo i compagni, sono stati bravissimi Zielinski prima e Insigne poi a calmarlo. Bene il fair play dopo con Mancini. Questo fa tutta la differenza del mondo. Questa è la differenza. Essere acerbo. Spinazzola chiama Mancini, la verticalizzazione, interviene Mario Rui, ora è Karsdorp che arriva ad un buon cross, bravo Koulibaly ad anticipare di testa, ora è Insigne, ancora un lancio lungo verso Osimhen che prova a controllarla, ci riesce a mantenere questo pallone, Insigne, Osimhen non sa controllare, faccio lo cazzo, ha controllato un fatto incredibile, bravo Osimhen, ancora il pallone da Fabian Osimhen, un mostro proprio. Dai ragazzo, bravo, serve con calma Demme, bravissimo, questo è proprio uno schema adesso, giusto. Demme per Mario Rui che viene messo a terra, la squadra si fida di Osimhen adesso, lo lanciano anche in condizioni difficili perché sanno che può controllare il pallone, può andare all'1 contro 1 ed è pericolosissimo. Bello. Signore, bello. Lasciatela stare in pace a quella ragazza, non lo vedete che non è pane per i vostri denti. Pallone rubato da Insigne che viene disturbato praticamente da Zielinski, perde palla in questo momento il Napoli, avanza Pellegrini, c'è un fallo di Demme che vedo e non vedo, però ci può stare. Vediamo. Vabbè. Questi sono i falli di dinamica che quello cade te lo chiamano, ci sta. Ancora la Roma in possesso di palla, ora nel centro di cerchio campo con Cristante, va verso i Bagnez, ancora palla a Spinazzola, davanti a lui c'è El Shaarawy, Spinazzola converge verso il centro, il cambio di campo verso Karsdorp da una fascia e l'altra, ma deve tornare indietro. Ora il pallone profondo, attenzione, Majoral viene anticipato da Koulibaly con colpo di testa all'indietro e fa buona guardia Ospina. Dzeko che è stato sostituito con Majoral si tocca dietro
nel senso si tocca dire la coscia, insomma, sapete cosa intendo. Insigne, serve in profondità Zielinski, ancora energia Zielinski, serve al centro la corrente Fabian Ruiz che si ferma, cincischia un po' Fabian Ruiz, ora Osimhen serve Politano dall'altra parte, ancora verso Insigne, anticipato da Mancini, ma il pallone può essere controllato ora da Zielinski che viene messo a terra. Bene Napoli, con ancora strappi importanti da parte di Zielinski, forse questo è arrivato il momento anche di far riposare anche lui. Ottima partita anche di Zielinski tra le linee, ottima partita di Zielinski tra le linee. 71esimo e 40 secondi in questo momento, il timer sta funzionando per quanto possa funzionare, ci capiamo. Gattuso ha agarrato un capello con un lucciolino senza proprio... Calcio di punizione per il Napoli, sulla palla resta Insigne che la batterà verso il portiere, il pallone è buono, colpo di testa di Cristante ad anticipare tutti, ma l'arbitro chiama un fallo di confusione. Inquadrato Koulibaly, non si sa che cosa è successo, non si saprà mai. Vabbè, quello perché stava saltando il portiere, si è saltatissimo gol a Osimhen, fallo di Osimhen, vabbè. Torna il Ciuchi Lozano e Politano, Ciuchi al posto di Politano e Elmas al posto di Zielinski, ci sta la sostituzione di Zielinski. Io su Politano Insigne non lo so, ci poteva stare un'idea di far venire fuori Insigne, di far riposare Insigne e lasciare Politano in campo, ma ci può stare anche questo, e speriamo che Elmas entri bene in partita, perché comunque Zielinski è stato, ma che se sta appiccicando sta race con Politano, con Giubin, vai, servivano forze fresche, è giusto così. Ora è Karsdorp sulla destra, cerca di preparare il cross, ma serve Pellegrini molto defilato. Pellegrini si accentra, invita la costruzione Villar, ora El Shaarawy, buono il contrasto di Ciuchi, ma supera in contrasto anche Osimhen, attenzione, buono il passaggio di Pellegrini, ma fa buona guardia Maksimovic in questo momento, ancora la Roma in possesso palla. Villar supera con uno scatto Demme, attenzione, arriva fino in fondo, Villar cede palla ma è costretto a tornare indietro, bravo Demme al contrasto con Majoral. Vediamo un pochino ancora la Roma in possesso palla, lunga azione manovrata da parte della Roma, molto elaborata, ma il Napoli si chiude bene. Ora mi sono bloccato perché sto cercando di capire se stiamo ancora 4-3-3, cioè se stiamo 4-2-1 o se siamo passati 4-3-3, perché ho visto Insigne un po' più alto in marcatura, ma credo non sia cambiato niente, era semplicemente una fase di gioco. Verticalizzazione, attenzione, il servizio di Majoral è lungo, Ospina la fa sua e ora serve Demme. Ora è Yusai che viene attaccato, Yusai, attenzione, una piroetta di Yusai, arriva quasi sul fallo laterale, le serve Elmas, buon colpo di testa di Elmas, a servire il Ciuchi che lancia lungo verso Osimhen, maronna mia, è fuori gioco. Buona la verticalizzazione di Lozano per Osimhen, questa è una cosa nuova che potremo anche vederla, perché le abbiamo visti poche volte insieme ed erano devastanti entrambi. Potrebbe essere una soluzione. Ancora la Roma recupera Insigne la palla, ma la lascia lì in fallo laterale, perde il possesso, la Roma torna in possesso di palla. Momento di stanca della partita, sicuramente. Ma la tensione non molla. La tensione non molla, né la Roma, né il Napoli, né la tensione. Lancio lungo per Osimhen, buono l'anticipo di Cristante. Ora Osimhen praticamente è solo lì davanti
a giostrarsela con 3 difensori. Elmas dovrà dare una mano, ma dovrà stare anche attento a cucire il gioco tra centrocampo e attacco. Villar, il numero 14, trova un filtrante per Kastrop che allunga per Perez. Torna indietro la Roma e il Napoli si risistema. Vero che si risistema, attenzione. Spinazzola contro Yusai, riesce con un doppio contrasto, Yusai gli porta via il pallone. Ora è Spinazzola in pressing, Yusai riesce a trovare lo spazio per rinviare lungo. Pallone buono, ma c'è un buon intervento di testa da parte di Bagnez. Yusai ha fatto quello che ha potuto, poteva magari cercare di colpire l'avversario col pallone e guadagnare un fallo di fondo, non ci è riuscito. Rompe la linea Koulibaly e lo fa bene questa volta, rientra in possesso di palla, arriva fino in fondo, un po' di presunzione come al solito ed è bravo Mario Rui a tirarla in avanti, ma c'è un contrasto che favorisce la Roma. Roma che torna in possesso di palla in fase centrale, ancora un movimento di Mayoral che però tira alto. È Mayoral o è Perez? Penso Perez. C'è stato un momento di schifezza, no? di presunzione da parte di Koulibaly, bravo ma presuntuoso, e poi Mario Rui nel cercare di inviarla alla caso di Caio, questo potrebbe essere un nuovo hashtag per non dire parolacce, alla caso di Caio, però purtroppo il pallone è finito su un avversario ed è tornato nella loro disponibilità. Non so se viene intanto ammonito Spina, credo, per perdita di tempo, ma quello fa i fazzoletti, dice, non è colpa sua, è una questione di fazzolettini. E Napoli riparte sulla sinistra con Mario Rui, palla Fabian che è un po' sparito in questo secondo tempo, ma il Napoli sta impostando di meno, quindi ci sta. Elmas riesce a servire Insigne, si fa vedere Elmas, Insigne la palla al centro per Osimhen che serve Elmas, attenzione, Elmas entra in area, converge, ha un po' di spazio per il tiro, non lo prova, arriva Mario Rui, penso la palla sia stata deviata, no? Buona occasione per il Napoli, Elmas poteva fare meglio, è stato bravo Osimhen a servirlo di testa. Ospite Massimiliano Allegri nel club del post partita. Allora voi vi vedete la mia live o volete sentire Massimiliano Allegri? Queste sono le scelte che uno deve fare. Io direi vedetevi la live con me, dopodiché poi dopo con calma quando finiamo uno se le vede su YouTube le cose di Massimiliano Allegri, tanto con lui non potete interagire, con me sì. Roma ancora in possesso di palla, cerca la verticalizzazione, ora il movimento di Perez che si allarga sulla destra, cerca di puntare Mario Rui, c'è un buon intervento di Demme, Mario Rui ora lancio lungo verso Osimhen, anticipato da Cristante, ottimo colpo di testa di Cristante, in questo caso Osimhen ha perso questo duello individuale. Bevi, e voi lasciate il like. Cambio di gioco di Mancini per la corrente Spinazzola, attenzione, serve essere concentrati fino in fondo ragazzi, buono la chiusura di Lozano, poco servito finora, deve fare lavoro di copertura in questo momento, non lo stiamo servendo ovviamente, ma perché stiamo lanciando palla lunga su Osimhen, Lozano deve stare lì a fluttuare, attenzione Kastrop, il cross troppo su Ospina, diventa quasi un tiro e Ospina è costretto praticamente a una sorta di intervento non stilisticamente bellissimo, ma comunque efficace, fa un laterale, c'ha Masina sta cosa, Karsdorp, un cross che diventa un tiro. Quando siamo all'80°, Pellegrini al calcio d'angolo, il colpo di testa di Fabian che si conferma, attentissimo, seconda ottima partita di Fabian dopo quella col Milan ragazzi.
a prescindere da come finirà questa partita, mi è piaciuto tanto nel primo tempo, tanto. Quale hai detta bene, compagnoni? La pressione di Elmas e di Osimhen blocca la Roma che non riesce velocemente a ripartire. Ci può stare, è una buona lettura. Attenzione alla verticalizzazione, buona la chiusura di Maksimovic. Mario Rui continua il pallone in fallo laterale. Ancora Roma in possesso di palla, il Napoli si chiude bene. Attenzione, Osimhen intercetta il passaggio orizzontale di Villar per un attimo, ma purtroppo non riesce a controllarlo. La Roma ritorna in possesso di palla con Karsdorp e bravo Fabian! E bravo Fabian, ancora una volta, c'è brioscina di Fabian, poi troppo, vedi qua è troppo, dopo che hai fatto un buon intervento, dopo che hai fatto una brioscina, basta, liberati del pallone, non cercare un altro dribbling, amico mio, perché dai, sono punti fondamentali, dai, ti voglio dare un bel voto, ti posso dare un bel voto. Ciao. Ma voi credete veramente che io me ne vado? Anche se mi stessi vicino, non si può andare. 82esimo e 33 secondi. Entra con Bulla al posto di Pellegrini, che insomma è un cambio un po' così. Credo più per stanchezza, insomma, non è un cambio per vincere la partita, ma alle volte te le ricordi, no? Le cose che a Juventus che fa trasi Alexandro per difendersi. Attenzione al cross, vedi, pericoloso, e bravo Mario Rui a intervenire di testa e a prendersi il fallo. Partita stoica di Mario Rui, fatemelo dire, molto attento, molto concreto nel secondo tempo, senza fronzoli. Salta molto alto per anticipare Perez e prende una capocciata involontaria da parte di Perez, quindi non gridiamo a niente. Però partita importante anche da parte dei due terzini. Partita importante. Colpo di testa di Elmas, contro colpo di testa di Osimhen, Lozano lotta con un avversario e per poco non stava per intercettare il passaggio raso terra di Paolo Lopez. Riparte la Roma, pallone che esce quasi in fallo laterale, ma la Roma la mantiene vivo. Ora ancora Osimhen nel primo pressing, c'è un filtrante, c'è una buona chiusura di Maksimovic in crescendo. Questo fallo su Insigne viene chiamato come quello su Zielinski. Scivolata che era sul pallone però pericolosa, ci può stare come per Zielinski, stesso metro di giudizio dell'arbitro, quindi cartellino giallo per Villar. Fatemi dire che anche Maksimovic ha fatto un secondo tempo in crescendo. E quando finisce la partita, se finisce come dico io, vi faccio l'editoriale preciso che farà Chiarillo senza vederlo. Ve lo faccio immediatamente. Vi dico esattamente le parole che dirà. Ve lo spiego proprio subito. Maksimovic, attenzione! Maksimovic a terra infortunato, si mette la maglietta Manolas e Mertens fa il leader che è, il capitano che è, va a dire due parole a Manolas per caricarlo. Gattuso tesissimo, pienamente in partita, ancora un infortunio per il Napoli. Ah, vedi, Bakayoko ci rifà spesso. Questo fu il problema che successe anche al Milan, che Gattuso voleva fare entrare Bakayoko non era pronto con la maglietta, ci rifà spesso. Non lo fare entrare, amico mio, non lo fare entrare. Siéntame a me.
Si era scordata la maglietta in tribuna, esce Insigne, esce Maksimovic, entra Manolas ed entra Bakayoko. Siamo pronti a vedere schifezze. Vediamo un pochino se in questi 5 minuti che mancano in questo momento 4 minuti. 4 minuti allo scadere più recupero. Giusta la sostituzione di Insigne. Vediamo chi finisce al posto suo, se ci finirà Elmas e va più avanti Fabian. Vediamo un pochino il lancio di Koulibaly verso Osimhen che la controlla di petto ma viene anticipato, lotta Osimhen con Mancini, alla meglio Mancini. Sì, in questo momento è finito Fabian vicino a Osimhen sotto punta, Elmas a sinistra al posto di Insigne e Lozano resta in zona sua con Bakayoko e Demme al centro. La Roma non trova spazi, è costretta a tornare indietro. Il Napoli si chiude bene. Mancini ha un controllo difettoso, quasi ne stava per approfittare Elmas. Ora è Osimhen che accenna un pressing senza esagerare. Senza esagerare. Senza esagerare. Ma certo, ma certamente, ma certamente. Ma certamente non avere dubbi. Attenzione ancora alla Roma, non ci addormentiamo alla fine, il cross di Karsdorp arretrato e bravo Fabian, grande partita di Fabian su tutti i palloni, attentissimo, il lancio fintato da Mario Rui, palla dietro per Demme, la verticalizzazione per Osimhen, anticipato questa volta da Ibañez. Buono intervento di Fabian di Bakayoko che però viene chiamato con un fallo e quindi il primo intervento di Bakayoko è un fallo duro su Villar. Amico mio, tu ti devi calmare un poco perché sono cartellini gialli, va bene anche perdere un po' di tempo, spendere un fallo può andare bene ogni tanto, però cerchiamo di non rovinarci la vita da soli. Yusai fa buona guardia, colpo di tacco, evita il calcio d'angolo, la Roma resta in possesso di palla. Bevi? Demme. Grande Demme, partita oscura di Demme, la famosa partita sporca, quella che non vedi, quella fatta di tanti piccoli movimenti ad accorciare. Gattuso è una furia. Gattuso out, Gattuso immediatamente out. Io credo che potete scriverlo nei commenti, vi potete iscrivere al canale. Mario Rui in possesso di palla per questo fallo laterale quando siamo all'89esimo. Non la prende Elmas, ma la palla viene recuperata da Fabian. Ancora un tentativo di verticalizzazione verso Osimhen, il colpo di testa di Fabian, interviene Bakayoko, non riesce a mantenere il pallone, ingresso insomma horror di Bakayoko. Villar cerca di concludere questa ripartenza, il passaggio di El Shaarawy per Perez, fa buona guardia Mario Rui, fatemi scrivere Mario Rui, e che partitone pure lui. Mario Rui, e che partitone pure lui. Fallo su Osimhen. Testa di frittata, come l'ha chiamato uno youtuber più famoso di me, ed è un'idea geniale e le idee geniali si accettano. Cape frittate, è una definizione bellissima, perché poi la frittata è fantastico, quindi un saluto agli youtuber più famosi di me e più bravi di me. Grande Mario Rui, mamma mia che intervento. Ancora lui, proprio lui, passaggio profondo per Osimhen che lotta e costringe Ibañez a metterla in fallo laterale, guadagna metri il Napoli, 5 minuti di recupero. Napoli in possesso di palla ora con questo fallo laterale, inquadrato Edo. Per vedere, ma insomma è sempre il vicepresidente. Pallone controllato ora da Osimhen, viene strattonato Osimhen, resta in possesso di palla, quasi ne esce vincitore e guarda Osimhen, no, devi essere ammonito, basta, no, sei proprio un ciuccio, sei un ciuccio Osimhen, non c'era niente di che,
Non c'era niente di che. Sei tu che sei andato direttamente al contrasto. Ora Cristante che se la prende con Mario Rui e non capisco il perché. Ma Osimè, ti devi calmare. Groviglio di gambe. Ma che ti butti a fare addosso a cercare lo scontro e ti devi fare ammonire? Basta! Ho capito perché. Perché Mancini, è un fallo di reazione di Mancini che a gamba cerca di colpirlo così. Lo capisco, amico mio, lo capisco. Mancini qua doveva essere. Questi sono i falli di frustrazione, no? Il famoso fallo di reazione dove si viene anche espulsi. Non l'ha visto nessuno. L'ha sentito Osimhen. Capisco la reazione. Però, amico mio, c'è il VAR. Non te la prendere con l'avversario. Alzati, vai vicino all'arbitro e dici vai a vedere che mi ha scalciato di proposito, perché Mancini qua ha scalciato di proposito con frustrazione, e non ti rendere tu in pericolo di ammonizione e cose varie perché hai la reazione scomposta. Qualcuno glielo insegni, la gente parli, la gente parli con Osimhen, qualcuno glielo dica come funziona in Italia, che non vieni rispettato. Attenzione, Spinazzola controllato da Yusai, la Roma ancora in possesso di palla, non ci addormentiamo. Intervento di Bakayoko, stavolta è buono. Mario Rui esce bene, cerca di servire Osimhen in profondità, ancora controllato da Mancini. Osimhen stavolta spinge, no, e Bagnez, fallo per la Roma. Avete capito il discorso su Osimhen? Questo è molto importante, perché il ragazzo ha grosse potenzialità, però è la testa che fa il campione. E se tu non sei un campione di testa, se non capisci i momenti della gara, rischi. Guarda Lozano, se ne chiude, ha toccato mezzo pallone e se ne chiude, vai Lozano, sta tagliando tutto il campo, pallone, adesso è per, attenzione Fabian che ha cercato ancora, Lozano in profondità, viene anticipato, Lozano mezzo pallone toccato e se n'è andato. Ora la Roma prova a concludere questo contropiede che il Napoli non è stato bravo a concretizzare. Siamo al 93esimo, ragazzi, non ci addormentiamo che sennò diventiamo virali per i motivi sbagliati. Non ci addormentiamo, diventiamo virali per i motivi sbagliati. Osimhen, buono l'intervento in ripiegamento, in chiusura, pallone in fallo laterale, così ti voglio. 93esimo e 30 secondi, manca 1 minuto e mezzo. Il Napoli fa buona guardia, ora c'è un accenno di pressing da parte di Fabian, Lozano è costretto a tornare sulla sua fascia per contrastare Spinazzola che però serve un suo compagno, c'è un buono scambio, attenzione, fa buona guardia Demme 2 volte, Demme straordinario, strappa il pallone a Shaarawy 2 volte. Subisce anche fallo, ma il Napoli continua perché in possesso di palla regola il lemma del vantaggio. Pallone ora per Fabian Ruiz che serve Lozano, contrasto, pallone che finisce in fallo laterale, mancano 50 secondi, la panchina del Napoli è in piedi e io sto per esplodere. Insigne chiama qualcuno a salire. Anche Maksimovic incide i compagni, manca poco, dai, ci sono sorrisi, mancano 30 secondi, non facciamo i cretini, Yusai, bene, così, pallone in avanti per Osimhen, così si perde tempo, bravo Fabian, ancora bravo Fabian, partitone di Fabian, Bakayoko per Demme, ora Koulibaly allarga dall'altra parte a cercare ancora lo scatto di Elmas che viene un pochino spinto, quasi fa fallo Elmas, ma siamo praticamente allo scadere. Che vogliamo fare? Abbiamo capito, ma ora è la partita. Abbiamo capito che abbiamo vinto. Devo togliere questa cosa. Stop ai timer, è finita. Devo aggiornare un attimo il banner. Immediatamente, è finita. Anzi, lo tolgo proprio perché lo sapete. Che bisogno c'è del banner? Abbiamo vinto!
Gattuso out immediatamente, proprio, immediatamente, ma proprio senza proprio dubbio. Fatemi togliere questo timer, dove si toglie questo timer? Mettete immediatamente un like, siete nuovi, c'è gente nuova che non ho mai visto, avanti, iscrivetevi al canale, subito, perché qua voi magari non lo sapete perché non mi avete visto prima, perché siete nuovi, iscrivetevi subito al canale, avanti. Iscrivetevi subito al canale. Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Dobbiamo arrivare a 500 like. Ma che sono 500 like? Dobbiamo arrivare a 1000 like. Non me ne frega proprio. Ma che sono sti 500 like? Ma caccia fa con 500 like oggi? Che devo fare con 500 like quando il Napoli vince col Milan e vince con la Roma? Che devo fare con 500 like? Che ci posso fare con 500 like? Ma Juric immediatamente. Ma italiano. Chiamiamo subito italiano. Ma perché? Pippo Inzaghi no? Pippo Inzaghi no? Dai, non scherziamo proprio. Ruiz non può giocare a 2, Ruiz non può giocare con Zielinski, o gioca uno o gioca l'altro. Dai, ricordiamo queste cose qua. E io credo che dobbiamo subito far vedere il primo spottino. Non posso vedere il primo. Falco non si sbaglia mai. La fase ribollita. La fase ribollita. Non lo potete capire, ma poi lo capirete. Pasquale Cervero senza niente, con un super speaker. E per motivi tattici e per motivi tecnici ha barato lui pallone. Mamma mia, e qua secondo me anche le allerte qua di YouTube le facciamo impazzire completamente, assolutamente, lo sapevo io, 2 partite fuori casa, 0 punti e 3 gol subiti, mamma mia, andiamo in difficoltà, ma quando mai? Non andiamo mai in difficoltà, ma proprio mai, benvenuti ai nuovi ragazzi, Simone Mevo, sei nuovo, non ricordo questo nome, Forza Napoli, iscriviti al canale. Tore Falanga, voglio Serse Cosmi, l'altra Calabria. C'è Calabria e Calabria. Disonestà assoluta, c'è Calabria. C'è Calabria e Calabria per offendere a Gattuso. Belle e buone si esaltava Cosmi. C'è Calabria. Ma io non lo so, si chiede di stracciare il tesserino, il patentino, e loro non stracciano il tesserino, ma è una roba proprio incredibile, è una roba proprio schifosa. Thomas Di Giovanni, la banda musicale vince, la banda, ve lo ricordate di Bruce Brothers quando lui viene illuminato dalla luce di Bobot? La banda, siamo in missione per conto di Dio, amico mio, siamo in missione per conto di Dio, e non ci dicano niente, poi magari non ci andiamo in Champions perché è difficile, perché stanno troppe squadre, il Milan ha fatto troppi punti, la Juventus ha fatto troppi punti, quando girano fammi vedere che questo è tattico. Fammi vedere Michele D'Ambrosio, quando girano Zielu e Fabian insieme non ce n'è per nessuno. Rui e Yusai partitone, come gioca bene la Roma. Forza Napoli, grazie Michele, grazie per il tuo supporto e grazie per il messaggio, ci sta, bravissimo. Contro tutti a Masufri. Allegri a Sky Calcio Club, vediamo che dice, fatemelo sapere voi, insistono, ma che volimo fa? Devo rispondere? Rispondo, ditemi. No, sono delle comunicazioni di servizio, ditemi. No, non si può sapere. No, fatemi sapere di cosa si tratta. Magari c'è la finanza. Ok, ci sono i falchetti di mare. Marittiello, diamo un saluto a Marittiello perché ovviamente ci controllano. Ragazzi, è Concetta, non ci potete credere, ma è proprio lei, è Concetta che chiama, e dobbiamo ritornare a questa situazione qua perché altrimenti non ce la facciamo più. Sì. Concetta dice, no aspetta, ripeti bene questa cosa qua, Concetta, vai. Mi raccomando, mettete like, che stasera facciamo impazzire YouTube, e iscrivetevi al canale Caffè Napoli, ok? Sì, grazie Concetta, grazie.
E risalutami anche Rita Pavone. Va bene, Rita Pavone, e dobbiamo introdurla. Dobbiamo assolutamente introdurla perché era lì. Non la vedete, ma è Rita Pavone. Eccola qua. Era lì tutto il tempo. Voi non lo sapete, ma era lei. Il pavone, il pavoncino, che non sono altro perché ho sempre ragione io. Ho sempre ragione io. Ma non perché ho ragione io, ma perché guardo le partite. Ross, mi stavo perdendo la donazione di Ross. Ross, per quelli che le assenze non contano, bravo Ross, Levitan Artemiu Blu. No, e stasera ci vogliono 2 donazioni perché siamo in missione per conto di Dio. La nostra è una missione, noi siamo missionari, una missione di civiltà, di igiene, una missione di pulizia. Bravissimo Alberto. Perché hai fatto pure la fusione tra i 2 film, no? Tra i Blues Brothers e Totò. Io impazzisco. Angela Torre, che bellezza. Che cosa assoluta. Ragazzi, lo spottino, perché Gattuso out, tutto a posto. Lasciate i like, se non li avete ancora lasciati li lascerete adesso. Lo spottino di stasera, numero 1, perché forse ce ne saranno 2. Via. Un allenatore costantemente attaccato. Appena mi addormo sto in guerra tutti i notti. Cioè come piglio suono e mi dichiarano guerra. Se avessi avuto dignità si sarebbe dimesso. Io me ne frego della dignità. Hanno invocato Massimiliano Allegri. Massimiliano me ne scuso cioè, lo so, è proprio un uomo che è scuso male. Ne hanno contestato l'intensità degli allenamenti. Però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico uno ne fa 4 così, che però con l'intensità che possono essere pure 5. Qualcuno gli ha dato del pescivendolo. Chi? Sulla Bassini, un po' che la faccio Ma era arrivato il momento della rivalsa. Massimo Troisi es Gennaro Gattuso in Ricomincio da zero. No, da Mertens. Da zero. Da zero. Ricominci da zero. Spottino offerto da Giuseppe Argento. Sì, ci sta anche questa, Nando. Pensavo fosse amore, invece era bobotta. Ragazzi, la verità è questa, è che tu a questa squadra non ci puoi togliere uno come Mertens e pensare che tutto va tranquillo e liscio. Se gli togli Mertens, tu dici almeno c'hai Osimhen, e no, non avevi nemmeno Osimhen. Gli togli Osimhen e dici almeno ti arrangi con Petagna, e non avevi nemmeno Petagna. Allora l'editoriale di chi sei tu stasera, e ve lo dico prima, ve lo dico subito, aspetta, fammi ringraziare un attimo. Grazie, brava Rossana che sottolinea gli spottini di Giuseppe Argento. Ma Francesco Caputo dice: se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, da juventino, e quindi fidatevi. Rendiamoci conto della straordinarietà di questa frase e di questa donazione, straordinaria. Grazie Francesco, grazie mille. Ma io vi devo dire, l'editoriale, sapete come finisce l'editoriale? Bravo Gattuso, buona partita, poi ci siamo abbassati un pochino per la Roma nel secondo tempo, ma questo conferma che questa squadra era da scudetto, e quindi se non stiamo lottando per lo scudetto è tutta colpa di Gattuso. Via, questo è l'editoriale che dirà Chiarello stasera. Non ho dubbi, non ho alcun dubbio che questo si dirà in quella trasmissione stasera, poi voi me lo confermerete, non mi interessa niente, questa è la linea editoriale. Se il Napoli vince, avevo ragione io che ho detto che questa squadra era da scudetto. Se il Napoli perde, Gattuso non è buono, e allora così non c'è onestà, non c'è onestà intellettuale. Mi dispiace, ma non si può vedere il calcio così, devi vedere le cose come stanno, devi mettere sul piatto un pochino tutto, perché se metti sul piatto un pochino tutto devi togliere tutti gli attaccanti a tutte le squadre, e voglio vedere come vengono, come fanno, e comunque siamo riusciti a mantenere il carro per l'ascesa in qualche modo. Questa squadra deve giocare con il 4-3-3, è nel DNA. Ma non sta scritto su fatto del DNA? Dove sta scritto che il Napoli deve avere il DNA del 4-3-3? 4-2-3-1 con partenza dal basso a 3, con il centrocampista che si abbassa. Neymar a da sta su 4-3-3 è un brutto Napoli?
Abbiamo visto un brutto Napoli senza idee. L'allenatore non ha idee. Scusatemi, non ha idee. L'allenatore non ha idee. O l'allenatore non aveva i giocatori da mettere in campo? Gli alibi, cerchiamo gli alibi. Ma non si può giocare senza giocatori in campo. Non si può giocare. Lasciamo perdere e andiamo avanti. Il ragioniere Casori e metteva sempre. Io devo sottolineare che io ho sempre criticato. Stasera Ruiz e Usai hanno fatto una partita clamorosa. Unica nota buia Osi, fase difensiva altalena e ingenuità. Deve imparare che i difensori fanno così. Esatto, Francesco. Questo abbiamo sottolineato durante la lezione live. È ingenuo, si piglia le questioni, si innervosisce e non va bene. Bepi, non ti preoccupare con lo spam, falli ripetere perché io li devo prendere, siamo tantissimi, non ti preoccupare. Immediatamente Gattuso out, hai resuscitato Usai immediatamente, mamma mia. Gattuso in, Vale is on fire. Risico. Stasera pasta e patane con scotch e formaggio. Tra l'altro le ho preparate, probabilmente chiederò a Valerio Solito di preparare pasta e patane veramente con 6-7 titolari fuori. No, lasciamo perdere. Non ti preoccupare, Sweeper, ripeti, invece di dire scusate, ripetemi il messaggio. Osimhen è troppo fragile mentalmente. È vero, Gaetano, è vero, dobbiamo farli crescere mentalmente a questi giovani. Strepitosi, Vale, strepitosi, bravo Pino. Grande Pino. Vale, adesso facciamo parlare a tutti adesso, assolutamente. Vale, non mi sono potuto vedere un riassunto a volo. Allora c'era un cavalluccio rosso, amico mio. Napoli di grande dominio e spettacolo nel primo tempo, 2-0, partita messa in cassaforte. Nel secondo tempo ci abbassiamo un pochino, la Roma cerca di impostare qualcosa, ma a parte un'occasione di Pellegrini clamorosa, poca roba, il Napoli si chiude bene e diventa pericoloso in contropiede. A chi metti, Usai o Di Lorenzo? Bella domanda questa. Io preferisco sempre Di Lorenzo, però Usai sta giocando bene, seconda partita ottima di Usai, una a sinistra e una a destra, e Di Lorenzo se si vuole riposare un altro po', va bene, possiamo rimettere gli Usai a sinistra, si possono alternare, 3 ne abbiamo, si devono alternare in questo momento. Si devono alternare. Hai visto come gioca loro? Prendiamoci Fonseca. Ma poi a me Fonseca non dispiace, capisci? A me io non devo fare per forza il paragone. A me Fonseca come allenatore non dispiace. Il problema è che abbiamo fatto una merda il nostro e abbiamo guardato in casa degli altri, sempre perché gli altri sono meglio di noi. Non è detto. Questa squadra del DNA. Mo me lo segno, bro. Bravo. L'ho appena detto, ho sempre sostenuto. Figura. Vinciamo lo scudetto, sputeranno come funghi. Cristante non deve aver reso felice i tifosi della Roma. Io sono per Usai, è più ordinato e pulito e meno di spinta, ma garantisce fisico e ordine, nonché meno cazzate difensive. Adesso si deve solo riprendere Lozano e rimettere minuti nelle gambe, poi ricacciamo in gol alle critiche vergognose di certa gentaglia. Nulla da dire, grande Napoli. Vali, avevo detto prima della live che vinceva 0-2, doppietta Mertens, Napoli sono, giocaci le bollette, giocale tu le bollette, amico mio, ragazzi, facciamo schifo. Gattuso è un grande allenatore, capisco che cosa stai dicendo. Piano con le parole. Abbiamo tirato, ci avete rotto, io vi voglio spaccare, non ho capito. Alessio, vai piano comunque con le parole. Higuain, sì, questo ci può stare Pino Talk, va bene così. Vale, ma che Ciro abbiamo visto oggi, Pablox? Quello è spettacolo. Il fatto è che l'abbiamo visto anche col Milan e nessuno lo ha notato, che Ciro Mertens fa la differenza, fa tutta la differenza del mondo. Grande Bakayoko, seduto in panchina da grande forza a centrocampo. Speriamo resti seduto lì. Usai è il capitano dell'Albania. Amici albanesi che sono qui, che vengono quando il Napoli vince alla grande. Usai, grande partita, amico, grande partita anche oggi. Questa partita valeva 6 punti, non 3. Vero, Steve G, verissimo. Un saluto dalla Slovacchia, Alessio Scogliamiglio. Voglio dirlo, quest'anno ci andiamo in Champions, Angelo, sempre piano, perché se vedi la classifica è ancora complicata, però ci dobbiamo credere. Gattuso, perdonali tu. Vediamo se recupero altri messaggi. Ragazzi, stiamo andando belli veloci. Si ricomincia a pedalare quando abbiamo recuperato quei 2 o 3, guarda caso.
capisciamo quello che è. Alessio Vaiani, nel senso che ci avete strabattuto, non è possibile che non vinciamo. Ah, ok, ho capito Alessio, ho capito benissimo. I big match, il problema del big match. Scusate, ma che è successo? Mio nipote, era l'onomastico di mio nipote, voleva un cavalluccio rosso. Il Napoli vince ancora, ma dobbiamo restare umili, pedalare a terza bassa. Bravo Sergio. Usai pallone d'oro ora, in questo momento. Mica sono a Roma, in tutta la Romagna. Assolutamente. Egidio Tutino, ciao Valerio, non credi che nell'ultima mezz'ora siamo stati troppo frettolosi nel cercare la giocata di azione? Sì, sono d'accordo su questo, si può addormentare la partita. Quando c'è Osimhen si cerca subito la verticalizzazione, lo capisco come idea, però il Napoli poteva anche controllarla di più, sono d'accordo su questo. Solo che forse non siamo in grado di addormentare la partita senza prenderci rischi, questo credo sia il problema. Winnie Harris, ciao Vale, ce la possiamo fare. Roberto Salatiello, stasera ho visto uscire palla al piede e fraseggia in attacco belli come non se ne vedevano in era Sarri. Mario Rui con il suo Inside Victor merita il ruolo di Totò che chiede informazioni a Milano, alla grande. Vale, io ti giuro farei una bella colletta per tenermi Gattuso, so che potrebbe sembrare un metodo per cavalcare l'onda, ma solo per come è stato trattato meriterebbe pure dei bonus. Amico, io sono d'accordo, ma ti ripeto come la penso. Gattuso se ne va lui e sbatte la porta. No matter what, cioè che vada in Champions o meno, Gattuso se ne va lui e sbatterà la porta e dirà: mi avete trattato una chiavica, non mi meritate. E ce lo dobbiamo imparare per l'anno prossimo, quando arriverà un qualsiasi altro allenatore che praticamente creerà dei problemi. Cioè, a un certo punto gli allenatori hanno dei problemi, lo sapete che a un certo punto tutti gli allenatori hanno dei problemi, li elenchiamo. Conte ha avuto dei problemi, in Champions è uscito, è arrivato ultimo, nemmeno l'Europa League. Pioli ha avuto dei problemi, ha avuto un buon inizio, dopodiché è uscito, sta cominciando a steccarne una, vincerne un'altra, steccarne una e vincere un'altra. Pioli out. Chillato, come si chiama? Gasperini ha avuto il problema all'inizio, ve lo ricordate? Poi è andato in crescendo e adesso sta in crescendo. Gasperini. I problemi di Pirlo, avanti e indietro, i problemi di Fonseca, perde con tutto. Lo vedete che tutti gli allenatori hanno dei problemi? Se però magari li tratti un pochino meglio e invece di dopo subito qualche problema, invece di analizzare la cosa subito deve stracciare il patentino di allenatore, si faccia presto. Sanadai deve portarci in Champions e se ne deve andare sputandoci in faccia. È tutto rullo, amico mio, è rullo proprio. È tutto rullo. Avevi ragione, amico mio, quando dicevi che dovevamo giocare di ribattuta con i centrocampisti. Napoli stupendo, K2 è tornato, grazie Luigi, grazie mille Luigi. E avrà ragione Gattuso. Bellwatch, abbiamo sempre criticato Fabio, ma ricordiamoci che non ha mai giocato a due, ha bisogno di tempo per imparare. Anche questo ci sta, amico mio. Oggi Fabio ha fatto un partitone. Marco Montella, l'affiatamento e la serenità sono meglio di un campione, e vedete pure Yusai e Rui così. Proponi la conferma del gruppo, senti Del Genio che ne pensa. Amico mio, lo sentirò a Del Genio, lo proporrò, però io insisto, anche se andiamo in Champions, e può essere che questo è un gruppo comunque che ha bisogno di un refresh generale. Bisogna capire chi resta, se resta l'allenatore, e non credo, chi arriva di nuovo, e bisogna ragionare sul gruppo anche se si va in Champions. Lo dico chiaramente, perché ci sono dei giocatori che sono probabilmente stanchi. Adesso ci stanno credendo tutti, benissimo, c'è unione di intenti. Quando c'è unione di intenti si raggiungono gli obiettivi, si raggiungono ottimi risultati, però non è detto che non doppio, perché sennò facciamo l'errore di poco prima. Vale, ma Demme che chiude tutte le linee di passaggio a rizzo, mamma mia, tantissimo. Gabriele Giacomazzi, quando c'è la settimana per riposare è un altro Napoli. Si comincia anche il fazzoletto del film funziona bene perché sei più lucido. Visto che stavo smaltendo la sbornia di una grigliata, ho perso il primo tempo. Come abbiamo giocato? Alessandro, ti sei perso il tempo dove abbiamo giocato meglio. E comunque ragazzi, io lo so, non dovrei uno spottino al giorno, però sinceramente se qualcuno non ha lasciato i like prima, adesso rimanete così, a bocca aperta. Buonasera Forza Napoli, sempre 2 limoni alla Roma, vamos ragazzi. Max Napoli Azzurro Maina.
Pare che non sia più Gattuso out, non lo so. Non ci dimentichiamo che Gattuso ha vinto più di Sarri in un anno con una situazione catastrofica. Quando Gattuso arrivò al Napoli, il Napoli era 12esimo. Mito San Gennaro, come stanno uscendo adesso finalmente quelli che si sono resi conto di questa cosa. 6 punti pesantissimi, il grande Andrea Palazzo. Mo Gattuso out non si porta più. Che capo che te non si mette, è un attaccabrighe, dobbiamo metterlo seduto e te Mertens deve andare là a parlargli e dire sì, tu sei fortissimo, tu sei potenzialmente un top, però se ti pigli questione così ti prendi solo ammonizione, ogni tanto ti prenderai qualche espulsione e andiamo in difficoltà tutti quanti. Rilassati, calmati, la squadra è con te, noi crediamo in te, i tifosi cominciassero a credere in lui, mandiamogli messaggi che ci crediamo, perché se no sta nervoso, se non segna si nervosisce sempre di più e diventa veramente complicato. Personalmente non me la sono mai preso con Gattuso, attribuendo sempre le colpe alle assenti eccellenti troppo luminose quando non hai difesa, centrocampo e attacco titolare. È proprio così. Valerio, buonasera, questo è il Napoli, potrei fermarmi qua. Senza indisponibili che stagione poteva essere? Ruiz straordinario, ha intercettato non so quanti palloni, ma infatti amico Victor deve abbuscare, pure sono d'accordo. A me mi ha sorpreso l'attenzione di Ruiz in fase difensiva. La fase difensiva 700 like, dai, forse qualcuno si è dimenticato, qualcuno si è dimenticato, ma sai Giuseppe quando lo metteranno? In questo momento, perché secondo me qua sfioriamo il capolavoro. Quando abbiamo visto Bakayoko entrare nei minuti finali. Quando volevamo la verità su Gulam. Perché non mi hai detto la verità? Non era il momento di dirtela. E chi ha deciso che non era il momento? Lo sai chi? Sembis, quando abbiamo affrontato un inspiegabile silenzio stampa. Giovane allenatore, come fa a rilasciare interviste se non può parlare? Quando siamo stati dall'architetto del VAR perché non ci davano rigori. Il pacchetto VAR è stato già completamente comprato, amico mio. E credo che quest'anno abbiamo già dato veramente troppo. Ma ora è il momento di fare una scelta. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai convinto che l'agente Sarri faccia parte dei buoni e che tornerà il bel gioco. Pillola rossa, resti alla guida con Gattuso e vedrai come portare avanti il progetto. E tu che scelta fai? Spotino offerto da Giuseppe Argento. E tu che scelta farai? Pillola rossa, lo so, ma adesso è pillola rossa, poi dopo perdiamo una partita, ma magari poi perdiamo con la Juventus e di nuovo out, schifezza, era la partita più importante, quella non contava niente, quindi non ne usciamo più, andiamo di pillola rossa. Grande Napoli, Valerio, se lo vedi salutami Tonino Ebbo, come no? Saluti da Melinda e Gigi, che ne pensi della partita di Usai? Grande Gigi, te lo saluto volentieri. Usai ha fatto il partitone, secondo partitone consecutivo, secondo partitone, medaglia d'oro meritata, capolavoro secondo me. Se non arrivano i like dopo questo, Argento è meglio di Morpheus. Sono venuto solo per mettervi il like, grazie Francesco Nastro, questo è vera appartenenza, apprezzo tantissimo. Peppone, meno male che tra Milan noi dovevamo fare solo 5 punti e già stiamo a 6, amico mio, già stiamo a 6 e già dovremmo aver firmato per 6 anche se perdessimo Caio Endes, solo che purtroppo non firmiamo niente, non vediamo niente, andiamo avanti partita dopo partita. Grazie Pietro, questa è una bella sottolineatura perché è sempre bis.
Allora, oggi Koulibaly super sbilanciatissimo. Sì, ha fatto una delle sue, le sue classiche rotture della linea. Alle volte va bene, alle volte no. Si vede che giochiamo una volta a settimana. Si vede? Koulibaly diffidato, salta il Crotone A. Quindi Matteo, praticamente se Maksimovic è infortunato siamo di nuovo in grossa difficoltà. Se è infortunato Pesante e se resta infortunato Rachmani è rimasto Manolas e probabilmente dobbiamo adattare Di Lorenzo centrale e confermare Yusai e Mario Rui. Se questa è la situazione. Però meglio che salta il Crotone che no che salta che l'Europa. Capiamoci. Chiariello out. Stasera giocavo frate buone Yusai. Gattuso ha fatto un lavoro straordinario su Fabian, gli ha trovato la zona di campo perfetta per lui. Io credo che Gattuso abbia sofferto troppo il momento buio, però secondo me un allenatore di esperienza, eccetera. Ad Aurelio sono schiattato. Col Crotone come la vedi? Ti seguo da poco ma sei 3 milioni di dubbi napoletani. Grazie Manuel, grazie e benvenuto tra noi. Ragazzi, col Crotone siamo in filotto ovviamente, quindi vuol dire che il trappolone è dietro l'angolo, no? Con la squadra ultima in classifica, non sarebbe la prima volta. Però non voglio cominciare a piangere e voglio dire che come vada, dobbiamo stare attentissimi alle siringhe e portarci a casa i 3 punti. Andiamo a 9. Sfido chiunque a prendere botte da Orbi tutte le volte che entri in campo e non reagire. A un certo punto anche la Roma dava solo calcioni. Io sto con Osimhen. Claudio, ho capito, lui l'ha preso e l'abbiamo sottolineato che lui comunque ha preso queste reazioni, tentativi di scalciate di Mancini, eccetera. Il problema è lì, l'esperienza, no? Ma anche i giocatori esperti reagiscono così, solo che Osimhen ce lo sta dimostrando un po' troppo spesso, a volte è troppo esagerato nelle sue cose. Essendo un giocatore nuovo alla Serie A, anche gli arbitri poi lo puntano e dicono questo è un attacco a brighe, questo fa sempre un problema. Gli arbitri studiano i giocatori, quindi la prossima volta se c'è una cosa dubbia dicono vabbè Osimhen che si sappiano risultatisti. Vabbè, lui è sempre stato risultativo, almeno Iannitelli è coerente. Se il Napoli vince, complimenti a Gattuso, almeno lui è coerente. Signora le rotture della linea. Valerio, ma secondo te questa grande ripresa di alcuni giocatori del Napoli può essere dipesa dalla preparazione atletica? Un po' è quello, un po' è anche il fatto che se ti ritornano tutti i titolari tu puoi fare anche delle sostituzioni strategiche, no? Puoi lavorare meglio durante la settimana. Ragazzi, il riposo è importante quanto l'allenamento. Gattuso ha dato 2 giorni di riposo, Gattuso out, avevi la settimana tipo e hai dato 2 giorni di riposo, allora sei proprio tu che ce lo puoi, sei un incompetente, eccetera. Il riposo è importante quanto l'allenamento, ragazzi, e chi ha giocato a calcio, chi è stato un atleta lo sa che è così, che il riposo è importante anche mentalmente. Io agli uno che non fanno altro che giocare a pallone e tornano a casa, non si possono neanche divertire, è importante. Magari torna Rachmani, vediamo, non ho seguito come sta. Zetad, no, non ci pensate ai giovani, non è il tempo per i giovani, a primavera, ultimi in classifica, insomma, no, però comunque media classifica in Serie B, non è tempo per i giovani. Il carro si sta riaprendo, salite, adesso si sta stretti sul carro, se volete salite, io non è che vi spingo giù, però si sta stretti, noi stavamo per i primi. Stasera grandi tutti, bello Mertens. Vogliamo parlare un po' di Zielinski sontuoso e tecnica sopraffina? Assolutamente sì. Ovvio, Zielinski attualmente chi sta facendo la differenza insieme a Insigne, poi però di contorno tutti hanno fatto una grande partita, assolutamente sì, ragazzi. E quello si può dire che quella è una cosa che ha individuato Gattuso, il Zielinski sottopunto, e Zielinski può giocare solo mezzala. No, non è detto. Ciao Vale, fantastici gli spottini trailer, per la voce fuori campo ci sarebbe bene un pitch shift, qualche tono sotto, e l'ho fatto, non so se hai sentito, ho già fatto non proprio toni sotto ma comunque un pochino più bassa del solito.
Yusai non sia mai Mario Rui, proprio lui. Mentalità gattusiana, basta gioire, ora abbiamo le piccole che lottano per la salvezza e altri scontri importanti, vendetta con Lazio e Inter, solita Juve. Esatto, Giovanni, Thomas, no di Giovanni. 7,50, dai, arriviamo a 800 ragazzi, che ci sta pure Saverio Solito che sta cercando a Gio Polecchi e dobbiamo capire che fine ha fatto. Vogliamo saperlo un attimo? Via. Amici belli, non si trova, non lo trovo, abbiamo cercato dappertutto. Io adesso facciamo una spedizione in macchina. Che vi posso dire? È una situazione leggermente. Chi l'ha visto? Ma chi l'ha visto durante il lockdown? Comunque non funziona, nessuno sta pensando. Tocca tutto a me, è tutto situazione mia. Vediamo un pochino di andare a questa cosa qua. E qui Gesù, amici belli, fermi tutti, ho sentito il rumore, fermi tutti i rumori. Fatemi capire che sta succedendo. Amici. Però non vedo il corpo, quindi può essere ancora un po' di speranza. La speranza è l'ultima a morire. Me le ha portati adesso. Però non c'era il corpo, quindi probabilmente dice Rita Pavone. Diamo gli occhiali a Rita Pavone, giusto per nel frattempo magari insomma porta bene e ritorna, perché non è detto qua. Non care, no, piano. Non è facile, ecco qua. No, ma non c'era il corpo, quindi ho trovato solo gli occhi. Può essere che è stato un pam così. Non vi preoccupate, Provare a rilevare gli usai sarebbe cosa buona e giusta. No, dici, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare, veramente, non c'è, sono fiducioso. Abbiamo trovato gli occhiali, troveremo anche lui. E secondo me, facendo manovra retromarcia, ma ho il sospetto che lo troveremo da qualche parte. Non lo so, magari aveva anche lui bisogno di una piccola vacanza. Non lo so, veramente non lo so. KK un muro. Chiama Tiberio Gassoso. Pure Tiberio mi piace. Tiberio Gassoso potrebbe essere il terzo Valerio Fluido, Saverio Solito, Tiberio Gassoso. Non è male, lo terremo presente. Buonanotte Emanuele Simeoli. Oggi a Torino hanno festeggiato il gol che Ronaldo ha fatto in altre squadre. Che bel momento. Per favore ricordiamoci di Demme, mentalmente e tatticamente mostruoso. Mi pare che avevano detto che Demme tatticamente è scarso. Avevano detto che Demme non è buono tatticamente perché lascia troppo la posizione. Demme è scarso. Va bene. Contentissimo per la vittoria. Grande Yusai, Rui e Ziel. Una domanda per te, Vale, ma è una mia impressione Victor alcune volte passeggia anche quando ci attaccano? No, passeggia no. Quando la Roma muove la palla, il primo pressing non deve essere nemmeno troppo di foga, se non lo fa tutta la squadra di foga. Quando siamo belli chiusi indietro, Osimhen deve fare quel passeggino, diciamo, insieme ad Elmas e insieme a Zielinski per chiudere la linea di passaggio, in modo tale che la Roma non può partire in velocità bella verticale. È giusto il pressing così, non deve essere troppo tranciante, altrimenti ti supera e hai superato il primo pressing. Demme out. Voglio rivedere Osimhen e Mertens insieme. Secondo me lo vedrai ad un certo punto. Mertens votato come uomo arrizzante Sky, senza dubbio. Una camera mobiliata e batte. Un allenatore di esperienza avrebbe saputo trovare fuori qualche risultato migliore anche giocando male. Che ne pensi? Amico mio, serviva un miracolo assoluto. Anche allenatori di esperienza ogni tanto. Mourinho, allenatore di esperienza, momenti le cose usciti dall'Europa League, sono ottavi in Premier e non si, allenatore di esperienza più di Mourinho, e anche lui ha avuto tanti infortuni. E stiamo parlando del Tottenham, cioè il top del top, con uno stadio che non finisce mai, con lo scouting, con la primavera che funziona bene, con tutti i preparatori, pure i preparatori del Tottenham fanno schifo. Non credo. I miracoli non si possono fare, o meglio a volte si possono fare, ma sono miracoli.
Fonseca out. Forza Milan, Michael. Chiariello, l'intimo non vi rode, ma la mamma. Qui siamo 600.000 allenatori, questo è vero, amico mio. Valerio, ma anche Saverio, se vuole rispondere, viva Sarri, che è il giuoco nostro Gattuso che non ha idee. Il giuoco. Se Lozano, Demme e Mario Rui e Zelinski vengono ammoniti con il Crotone e saltano la Juve perché sono diffidati. Questo è un tema, I diffidati sicuramente. Io per esempio in questo caso non farei giocare Lozano, o meglio lo farei giocare all'inizio dicendogli non ti farà ammonire per amore della Madonna, dopodiché lo leverei per Politano nel secondo tempo. Demme farei giocare Bakayoko col Crotone. Mario Rui e Zelinski dipende se recupera Ramani e Maksimovic, e anche Elmas. Io qua mi chiamo un bicarbonapoli e mi chiamo un turnover bello pesante. Lo capisco, è grave. Attenzione, qua ci vuole il TVB. Qua ci vuole il TVB per l'omofobo Nicolas Daniel Speranza, omofobo. Quindi si banna perché non lo voglio vedere più, ma tutte le persone TVB perché voleva diventare famoso. Lo facciamo diventare famoso come omofobo. E anche questa è fatta, ragazzi. Ha bisogno di affetto. È una persona che non ha la ragazza. È una persona, credo, Nicolas Daniel è un ragazzo che insomma ha difficoltà ad avere rapporti con l'altro sesso, e quindi quando poi non sfoghi e c'hai praticamente il cervello pieno di film che praticamente non riesci a sfogare, improvvisamente cioè, l'omofobia. E quello succede quando ti esce la sfaccino dalle orecchie. L'omofobia qua andiamo quasi peggio del razzismo, perché se tu credi che dire così è un insulto così, andiamo nell'omofobia e ti riempiamo di affetto perché ne hai proprio bisogno, amico mio. E bevo, sì, bevo anche, assolutamente. E qua andiamo in grossa difficoltà, ma sapete perché? Perché quando la comunità cresce ovviamente arrivano gli omofobi, i razzisti, i troll, quelli che vogliono diventare famosi. Però sei diventato famoso a storia negativa, diceva l'amico mio Falang, Ben Civeng, a storia negativa, abbiamo fatta storia negativa, dice. Non fa niente, sei diventato famoso, che ti posso dire? Che cosa ti posso dire? Me lo ricordo, Mariano. Me lo ricordo assolutamente. Me lo ricordo. Angela, non ti preoccupare, lo troverò. Abbiamo trovato gli occhiali, troveremo anche Joe. Secondo me Joe è non lo so, un sospetto, ma credo che lo ritroveremo. Clemente, sì. Benissimo. Abbiamo fatto, l'abbiamo fatto diventare famoso, togliamo da mezzo. Politano non convocato in nazionale, Bernardeschi sì, che schifo. Raffaele, ti posso dire una cosa? Meglio così, non ce li facciamo stancare. Mi dispiace per il ragazzo perché lo meritava, perché sta giocando bene, sta facendo una grande stagione, e i giocatori che giocano bene vengono mortificati quando non vengono poi chiamati in nazionale, quando se lo meritano. Ora, due sono le cose: o hai chiamato Bernardeschi perché tu Mancini pensi di farlo giocare anche tu terzino sinistro, c'hai Emerson, c'hai Spinazzola, vuoi far giocare Bernardeschi terzino sinistro, o altrimenti è uno schifo. E questo schifo te lo possono confermare anche i tifosi della Juventus, che già ne abbiamo parlato. Convocare Bernardeschi e non convocare Politano in nazionale, se ti serve un giocatore con quelle caratteristiche, mancino che rientra e è uno schifo assoluto. Va bene a noi, sono grazie Mancini che ce lo lasci, però comunque lo deprimi, comunque gli hai fatto un torto e lo hai mortificato. Non si può fare, non si può pensare che Lozano, Luca Leardi. Grazie amico mio, non ti devo nemmeno dire benvenuto perché tu sei storico. Grazie amico mio.
Però c'è da dire che la Roma ha giocato una chiave. Vabbè, ma sempre loro che hanno giocato una chiave, che non hanno giocato buono noi. Andrea, dai, è sempre loro che giocano una chiave. Che battimmo l'Atalanta ed erano stanchi e non sono scesi in campo. E battimmo Crotone è scarso. A Fiorentino non è buono. E che là sono tante le vittorie. Possiamo goderci una vittoria. Una vittoria che dice le abbiamo uccisi nel primo tempo. Ma erano stanchi per le cose di Coppa. Ma gli abbiamo fatti i complimenti per la Coppa. Significa che andare in Coppa ti toglie energie. Giosuè Rosolia, questo Fabian a 40 lo vendereste? Questo Fabian a 40 no. Io anche il Fabian di prima ne volevo 50-60, se perché in prospettiva comunque amato eccetera eccetera. Questo Fabian me lo terrei. Però ovviamente sono 2 partite buone, tante partite malamente che ha fatto, quindi piano piano confermati fino alla fine in questo stato di forma e con questa convinzione mentale anche nella fase difensiva. La fase difensiva, se fa anche la fase difensiva, bene. L'hanno sfunnata Fratam, Mr. Jack. Da romanista, oggi Fonseca ha sbagliato formazione e tattica. Marco, facci sapere tu come l'avresti fatta. Fonseca alla fine sempre 3-4-2-1 gioca, poi puoi decidere se non ti piace Cristante in difesa, puoi decidere se magari Pellegrini a centrocampo con Diawara magari lo volevi un po' più avanti, questo si può discutere. Adesso purtroppo ci sono nazionali, speriamo bene Covid, speriamo bene infortuni, perché pure Osimhen parte, Mertens parte, speriamo bene. Fermarci adesso comunque è un delitto, è un delitto proprio perché adesso che avevamo ripreso un pochino di forma, però almeno, capito, andiamo alla pausa con una buona vittoria, con una grande vittoria. Salutaci Asso, Stefano ci mette sempre la faccia, quindi io te lo saluto, ma non c'è quella cosa che mo faccio tweet, Asso allora, perché non mi viene proprio, non sono proprio io fatto così, né quando vinciamo col Milan, non l'ho fatto con Zoccolino, non lo faccio con la Juventus quando aveva vinciuto, la Juventus non l'ha fatto con me quando hanno vinciuto la Supercoppa, e quindi tra youtubers che c'è simpatia, ovviamente. TVB, Angela, pure io, vabbè, questo poteva essere un TVB residuo. Stasera tutti bravi, abbiamo giocato da grande squadra. Certo che lasciare fuori Vigliare ci vuole stomaco, buon per noi, questo ci può stare. Sala e pepe l'hanno fatta. Alessio Landolfi, cosa è cambiato secondo te in questo Napoli che adesso sembra convincere? Voglio Mertens fa la differenza? Mertens con i movimenti senza palla fa la differenza. Una fase difensiva, una storia negativa. Mario Rui, il portoghese più forte del mondo. Piano sempre con Mario Rui, perché poi grande partita, poi roppano fanata così. Piano. Grandissima partita di Politano e Fabian, grande Napoli. Come ti spieghi l'uscita dal basso senza problemi anche stasera? Fabio, me la spiego così. Hai una settimana in più, non dico per preparare la difesa la uscita dal basso, perché non è che è una cosa che devi preparare, è facile, devi farlo con i passaggi così, ma serve la lucidità per farlo, perché se vai in affanno e ti pressano alti, vai in affanno eccetera eccetera. Ora sono 2 le cose: prima di tutto sei più riposato perché hai la settimana tipo, riposato anche mentale, ricordatevi, fragili mentalmente, il riposo mentale, entri in campo più tranquillo, meno affanno eccetera eccetera. 2. La Roma nel primo tempo, l'errore che ha fatto al di là della formazione è di non pressarci alto, ce l'hanno fatta fare bene l'uscita dal basso e quindi siamo stati avvantaggiati. Nel secondo tempo hanno fatto un pressing un pochino più alto e un pochino in difficoltà siamo andati, ma anche con il pressing più alto, con la tranquillità, con la settimana tipo e con degli effettivi che si muovono, perché la fase difensiva, l'uscita dal basso, se non ti muovi, se sei in affanno e se non dai un'opzione al tuo compagno, non la fai bene, perché si annebbia tutto e a un certo punto, capito? Quindi Mertens. La verità è che quando Gattuso ha 3-4 giorni per preparare la partita ed è a pieno organico, spesso le partite le vinciamo bene e anche senza prendere gol. Ma tu ti rendi conto che Molli non può parlare? Come giovane allenatore, come fa a parlare se non può parlare? Non può parlare. Silenzio stampa. Grande vittoria, mi aspettavo un secondo tempo del genere, siamo stati intelligenti, non ho da ridire su nessuno, manco su Maksimovic, sono 3 di fila, 2 big match vinti, manca solo il terzo, vai Napoli, prima il Crotone, Se ti va di sostenere il canale, già.
E i Gattuso Out dove sono? Fabri, dove sono? Fammi vedere dove sono. Dove sono? Non ci sono più. Stanno in silenzio, stanno aspettando che perdiamo col Crotone per tornare a dire ehi, non abbiamo fatto niente. Oppure dicono, allora questa è una squadra da scudetto, schifo, Gattuso, schifo. Gattuso out. Inter Napoli, Juve Lazio, Roma e Milan in classifica di fine anno. Troppo. No. Mertens fa la differenza, ma non penso che la differenza la fa Demme come terzo a rimpostare. Baca out, sì ragazzi, ma Demme, Demme aiutaci tu, voglio dire, dove sta? Non ce l'ho, c'ho il nero assoluto, no, gli Incredibles, c'ho Bobotta, no, c'ho l'urlo non ce l'ho, però Demme, io con Demme arrizzo, Demme è un giocatore fondamentale, Demme fa la fase di interdizione, fa pure le verticalizzazioni, ma siamo arrivati a 900 like, qua ci siete dimenticati? Vi siete dimenticati like? Ma Gio Pellecchia, Andrea, non hai visti gli spottini? Abbiamo trovato solo gli occhiali, maledizione. Ragazzi, lo sapete che Fragili Mentalmente è la canzone che ho scritto per il Napoli, però ci sono stati degli amici musicisti che ci hanno messo del loro? Io vado a fare pipì, voi ballate. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, Meretti e filo tu, di Lorenzo, mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, ma lui è sempre lui. Collabo, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, ma non non direi, K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic, hai mai capito contratto, non lo contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non capire da capa e neuroli di Champions League, cosa sì. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu. Fabiano. Su Fabian, Mamme Sant'Anna in realtà no, ma se volete vederla tutta con i musicisti aggiuntivi che ci mettono del loro, la trovate su Instagram, sempre al nome che conoscete, Valerio Fluido su Instagram alla grande. Dai, allora, vediamo un pochino. Demme è quello che fu Alla un tempo addietro, quando esce il boxing. L'unboxing, devo fare un nuovo unboxing, devo fare il secondo unboxing di marzo prima tutto, domani probabilmente lo farò, forse tu intendi la giveaway? Non lo so, il unboxing non ho capito, aiutami a capire, ma domani ci sarà di nuovo, ci sarà un nuovo unboxing con dei nuovi prodotti che mi sono arrivati, che vi devo far vedere, ci saranno delle sorprese incredibili domani mattina ragazzi, perché facciamo l'approfondimento tattico, vediamo dove il Napoli ha vinto questa partita, dove la Roma l'ha persa, eccetera eccetera. Sono fragili mentalmente. 800 badabatum. Fabian, come lo vedi, grande partita di Fabian, l'ho detto per tutta la partita. Chi non se l'è vista può tornare indietro e vedersi le mie reazioni, c'era il timer, quindi potete capire come sono le reazioni. Questa è una delle... No, veramente? No, mica siamo arrivati. No, è impossibile, troppo presto, non mi trovo 7.500, troppo presto, non è possibile, troppo presto, mancano ancora, siamo a 7.300, però cioè, sai, a 7.500 io vi regalo una maglietta. Però se qualcuno non è iscritto, ovviamente non si può fare. Quarto posto, Juve fuori dalla Champions e tirasi a zero, ma anche no, amico mio. E che cazzo, capito? Quarto posto, no. Io mi raso a zero, mi faccio i capelli corti a 100.000 iscritti, per esempio, oppure quando vinciamo lo scudetto, oppure se vinciamo un'Europa League, allora mi faccio tutti i capelli corti azzurri, eccetera, eccetera. Ma quarto posto e Juve fuori dalla Champions non basta, perché il look no, che poi divento come Kiss, no, è poco,
È poco. Bobotta si deve operare, ma no, poverino. E allora questa live è dedicata a Bobotta, che si senta un pochino meglio. Bobottam City, dove sta? Sta qua, ecco qua, mettiamolo lì. Sentiti meglio, amico mio, tu sei comunque la nostra mascotte, non scherziamo proprio. Capelli azzurri sì, Vale dai, iscrivetevi al canale pazzi scatenati che non siete altro, ragazzi. Anche Osimhen deve stare attento, deve capire che non sta in Francia, quelli lo marcano stretto, però grande giocatore, ha fatto sportellate con tutti, assolutamente. Oggi abbiamo visto ovviamente lo spottino, perché Mertens è stato, insomma, giocatore partita, però qualcuno di voi non sa che dopo Lozano l'esercito dei disfattisti aveva colpito di nuovo. Ma qualcosa non andò secondo i loro piani. Il nostro biglietto d'uscita del spalle di tifo. Victor stava tornando. Più forte di prima. Molto più forte. Modalità attaccante veloce. Attivate. Iron Man. Osimhen Resurrection. Bottino offerto da Giuseppe Argento. l'approfondimento tattico potesse anche essere semplicemente l'hanno fatto però non siamo così, lo sai Mario che non siamo così. Osimhen gran guerriero, ma non si può fare ammonire sul 2-0, capisco tutto, la paura di infortunarsi, la voglia di spaccare, ma si deve calmare. Esattamente, Salvatore, è quello che abbiamo detto durante la live. Oltretutto è ingenuità, perché ci sta la reazione, perché comunque Mancini ha scalciato e uno va in freva e lo capisco, però si deve calmare, glielo devono insegnare, gli devono parlare, il ragazzo è giovane e quindi si farà, è giovane ma si fa. Vale, ci fai un predict sulla classifica finale delle prime 10, questo Napoli lo vedi al quarto posto? Amico mio, io a inizio stagione, ti dico quello che feci a inizio stagione, dissi Juventus, Inter, Napoli e Milan. Purtroppo io quando conto questo non parte. Juventus, Inter, Napoli e Milan. La feci come formazione, dissi 4-2-3-1, no? E quindi lì la Juventus davanti da detentrice, l'Inter sotto punta, Napoli e Milan lì che si giocavano il terzo quarto posto. Purtroppo il Milan ha fatto una grande stagione e il Napoli ha perso punti per strada, anche la Juve ha perso punti per strada, l'Inter si è preso quella posto là. Poi dopodiché tra Atalanta e Fiorentina mi aspettavo, capito, delle sorprese. L'Atalanta si è confermata, la Fiorentina è stata la sorpresa in negativo. Dopodiché pensavo insomma Roma e Lazio a metà, sempre a giocarsela. In questo momento l'Inter lo può perdere solo lui lo scudetto. Secondo il Milan non sta mollando, la Juve continua a essere in lotta secondo me per quel terzo posto con l'Atalanta. In questo momento l'Atalanta meriterebbe anche il terzo posto. E per il quarto posto ovviamente è facile pensare che possa essere uno tra Atalanta e Juve, con la Roma e il Napoli pronti ad approfittare. Attenzione a Meri, Napoli caput mundi e Chiariello out, grande Meri con Insigne che ti saluta, bella partita anche del capitano, fatemelo dire. Comunque grazie Meri, grazie per il tuo supporto. Elbokov obiettivo da prendere, ragazzi. Quanti like stiamo? Perché secondo me, non dico 1000 perché 1000 è successo col Milan, il Milan non te lo aspettavi, il Milan, no? Però con la Roma 2 partite consecutive, noi se facevamo 5 punti stavamo ben pagati. Riusciamo ad arrivare a 1000? Non lo so, però arriviamo almeno a 900, arriviamo a 900. Ma però mi raccomando, se si fanno 4 punti nessuno salga sul carro. La costruzione dal basso non è sbagliata da fare, ma si deve capire quando farla e quando no. Esattamente, Gabriele, esattamente.
TVB dislikeatori sempre, cosa ne pensi di questo abbassamento totale nella squadra nel finale e concessione di azioni continue agli avversari, incapacità di strutturare una buona fase difensiva? Altro? No, non è, guarda, la fase difensiva è stata fatta bene, perché tu hai concesso alla Roma giusto quel tiro di Pellegrini, e se vado a vedere cioè un colpo di testa di Pellegrini, il tiro di Pellegrini così, il colpo di testa parato facile, quell'azione di Karsdorp un po' casuale, ma poi la fase difensiva l'hai fatta anche bene. E sono due le cose, un po' ti abbassi tu, un pochino ti abbassi tu perché sul 2-0 è organico abbassarsi un pochino, e un po' la Roma che fa la partita che deve fare per recuperare, quindi si prendono dei rischi. Quando una squadra si prende dei rischi, butta più giocatori nell'area avversaria, creano più densità e ovviamente sono più pericolosi. Al contempo si rendono fragili difensivamente e quindi il Napoli decide di poter puntare sul contropiede con i velocisti che ha, con Osimhen, con Lozano. Ci sta tutto come ragionamento. Poi ti può andare bene, poi ti può andare male, ma non si può dire non c'è idee, non si può dire non c'è l'idea. Non credi che Osimhen sia penalizzato a entrare a partita in corso con la squadra che si difende molto senza poter dimostrare completamente le sue potenzialità? Sì e no, nel senso che con la squadra che si difende molto lui è costretto a fare quasi la lotta contro 3 avversari, questo sì. In questo momento noi lo sfruttiamo anche perché siamo andati in vantaggio e quindi lo sfruttiamo come opzione anche per far risalire la squadra. In questo momento si devono alternare lui e Mertens, va bene, ovviamente sì, potrebbe far meglio anche se parte dall'inizio, però può essere anche doppiamente devastante quando gli avversari sono già un po' stanchi. Vai Napoli, vittoria meritata, potenzialmente siamo a -3 dal secondo posto, non pensarla così amico mio, ti prego, vai Napoli, noi ci siamo, ma parliamo di Zielu, miglior centrocampista della Serie A, senza dubbio, sarà il centrocampista che fa impazzire tutti e chissà se non sarà lui l'uomo mercato, spero proprio di no. Sono 2 volte che non ci conveniva rinviare la Juve, bravo, bravissimo, e Carlo Polverino è la seconda è andata. Bocca mia taci. Grazie Carlo per la donazione e per il supporto. 821 like vuol dire che possiamo arrivare a 8,50. Vuol dire che possiamo arrivare ad 8,50. Te lo dico io amico mio senza sentirlo, vuol dire che Gattuso sì bene, vuol dire che questa squadra, come avevo detto io, è da scudetto e Gattuso non ci ha capito nulla. Questo è l'editoriale. Vorresti fare lo scambio Fabian Ruiz con Pippardeschi? No, in questo momento no, penso che in tempi non sospetti dissi anche di sì, perché pensavo che un Bernardeschi poteva rinascere a Napoli e Fabian non ci stava convincendo. In questo momento Francesco me lo tengo, anche se poi va a finire come Timo Bernardeschi a terzino sinistro e non mi sembra il caso. Carmela si tace, ma noi non siamo mai contenti. Forza azzurri e sosteniamo Valerio. Grazie Massimo, grazie Carlo Poverino, tutti grazie dei moderatori bellissimi, no bellini, bellissimi. Grazie Roma per i 3 punti che ci hai dato ancora. Grazie Roma. Com'era l'imitazione di Venditti? Era buona? Grazie Roma. Ma quali sono i prossimi scontri diretti oltre la Juve? E dobbiamo affrontare la Lazio, l'Inter. Sì, la Lazio e l'Inter fondamentalmente, perché abbiamo l'Atalanta già fatto, la Roma già fatto, doppia, Lazio e Inter. Oltre la Juve, Lazio e Inter. Tenetevi la Pippardeschi, dice, ovviamente, e vediamo che succede. Bernardeschi non serve, Starace fa un bel caffè. Sta pure bellina. Godo, Luigi Pannone, Bernacchi, anzi non si capisce come mai in nazionale si deve andare lui e non Politano, ovviamente sono d'accordo con te amico mio, vediamo un pochino. Sì, si può andare un pochino avanti, si può andare avanti. Viene proprio bene, mi è venuto bene. Grazie Roma. E allora lo possiamo studiare. Io poi non è che sono un imitatore, cerco di studiarmi un pochino pizzo, ci fai. Però posso studiarmelo un pochino e vediamo di farvi ridere, ragazzi, deve essere intrattenimento. Vale, sono 2 o 3 partite che KK fa molto più uscite in pressing sugli avversari anticipando. Non dico che non l'abbia mai fatto, ma ultimamente lo sta facendo diventare tattica. Lo avrà chiesto Ringhio? Guarda, te lo ricordi?
lo diceva quando ancora poteva parlare Gattuso, diceva rompere la linea, ogni tanto dobbiamo rompere la linea. Quando prendemmo i gol con l'Atalanta, dove Zapata si mise tra difesa e centrocampo e prese palle e nessuno che andò a rompere la linea. Rompere la linea è una richiesta dell'allenatore e lo devi fare con i tempi giusti, e quando Koulibaly rompe la linea deve scattare la preventiva, la fase preventiva, la preventiva dove si deve stringere un po' Maksimovic, deve prendere magari Mario Rui il posto di Koulibaly quando lui rompe, e Insigne deve scendere al posto di Mario Rui. Lo possiamo far vedere domani con la lavagnetta sicuramente questo è uno buono spunto tecnico-tattico, Nessuno parla di Politano, anche lui ottima partita, ma assolutamente Angela. Recupero dei 10 punti sull'Inter, vincere col Benevento, vincere il recupero col Napoli, riprendere i 2 punti con la Lazio per i tamponi, i punti tolti per stipendi non pagati. Aspetta, diventa vincere col Benevento, vincere il recupero con il Napoli, con il Napoli, riprendere i 2 punti per i tamponi, macello. È un macello, non ho capito. Giulia, riscrivimela perché vado in difficoltà. Finalmente Gattuso ha fatto come dice. Vabbè, ciao Giuseppe, no, mica a te, cioè, Giuseppe, grazie per il messaggio, ma quello che ti avevo detto alla fine dell'editoriale della volta scorsa, lui ha fatto un editoriale bellissimo e lo conclude con: evidentemente Gattuso ha sentito. Dai, ma la dobbiamo smettere. The Sweepers a Rostà, me lo so perso, recuperiamolo, vediamo un pochino. I messaggi scorrono velocissimi, vediamo un po' se riesco a recuperarlo. È complicato. The Sweeper, scrivilo di nuovo, amico mio, perché non riesco a vederlo. Recuperiamo 8:50. Dai ragazzi, un ultimo sforzo. Vale, se mi rifai Venditti ti segnalo a Carlo Conte. Grazie Roma, e che deve un pochino vibrare su Roma. È qua che vibra Venditti. Grazie Roma, che ci fai 3 punti ancora. E là è sulle vocali che poi deve vibrare. Ma se me la posso studiare, la fase preventiva, dai, Chiarello TVB, un po' botta. La Roma è l'unica squadra in Europa, parliamo, anche questo è vero. Anche questo è vero. 80-50-24 esce martedì. Ragazzi, giocateveli, chi ci crede, giocate. Gattuso 6 punti, Fonseca 0 punti, più 4 sulla Roma, 6-0 quest'anno e 2-1 l'anno scorso. Fonseca meglio di Gattuso? Lo chiedo io a te, Vittorio. Onestamente la possibilità di vedere Fonseca su un'altra panchina mi spaventa. Ennesima scelta che non ho capito è stato il cambio con Bulla Pellegrini. Tu che ne pensi? Penso che lui abbia considerato questa partita già persa e stava pensando al futuro, cioè far riposare Pellegrini, magari evitare infortuni, perché poi sta pensando anche alle partenze per la nazionale, eccetera eccetera. Credo che questo sia. The Sweepers, hai sentito la Legea, probabile nuovo sponsor tecnico al posto della K? Scusa se spamo, però mi interessa la tua risposta, perché come se andiamo indietro nel tempo, tipo 2000. È vero, non è la prima volta che abbiamo avuto la Legea. Avevo promesso di parlarne. Io ho un'idea ben precisa, ragazzi. Voi sapete, De Laurentiis, ma veda, se la Legea mi dà più soldi dell'Adidas, secondo voi è ovvio, no? È ovvio. De Laurentiis ha sempre scelto lo sponsor tecnico che dava più soldi, senza pensare al prestigio del marchio, senza pensare alla distribuzione, eccetera eccetera, perché comunque la K, la maglietta è bella, figuriamoci, comunque ricordiamoci, costano poco le magliette del Napoli rispetto a tutte le big europee, sono prezzi competitivi e questo lo dobbiamo dire. Però la distribuzione, però devi seguire Amazon, però nel negozio qua di calcio io la devo trovare a New York. Se non la trovo con la K, credo che sia difficile che la trovi con la Legea. Allora tu non sali mai di livello. Allo stesso tempo io dico, chiedo alla Legea di fare uno sforzo incredibile, di farla arrivare con la distribuzione qua. Non so come funziona perché non sono un esperto di distribuzione di marchi sportivi, però mi fa anche piacere che sia uno sponsor napoletano, uno sponsor, la sede a Pompei, è comunque un marchio storico che sta nell'abbigliamento sportivo da tanti anni. Non mi interessa tanto che sia la Legea e non la Nike, mi interessa che la Legea faccia una bella maglietta, pare pure che dia libertà di design al Napoli, quindi a questo punto ce la vediamo col Napoli, se non ci piace il design, la scritta LED, eccetera eccetera, poi si devono mettere d'accordo.
Va bene dare anche una possibilità a un marchio di Pompei, mi piace, è appartenenza, però attenzione ai tifosi all'estero, perché se non trovano poi le cose noi siamo costretti a trovarle in un altro modo. Attenzione, non lo voglio dire. La leggera dà più soldi, ma l'Adidas ha prestigio. Chiede in giro ai tifosi se prenderebbero più volentieri una maglia leggera Adidas e dopo ne riparliamo. L'Adidas è un trampolino a livello di marketing. L'Adidas oggi, per esempio, il Cagliari Adidas, bellissima maglietta. Penso che molti tifosi del Cagliari se la siano comprati a prescindere da come andrà il Cagliari. Capisci? Il Napoli non ha gusto. È vero che è tornato Lozano, Bavallo a Politano, eppure ci sta, Marco, questa considerazione, perché Politano sta giocando benissimo. Adesso per esempio abbiamo la possibilità della staffetta, come c'è la staffetta con Mertens e Osimhen, si può fare staffetta con Politano, ragazzi, ma come d'altra parte si faceva a inizio stagione. Andatevi a vedere i tabellini di inizio stagione quando il Napoli vinceva tutte le partite, entrava pure Bobotta. Entrava pure Bobotta nelle rotazioni. Perché? Perché quando tutti i giocatori sono disponibili il Napoli centellinava le energie e nessuno si doveva infortunare. Adesso è tornato Lozano, benissimo, non le deve giocare tutte finché non si infortuni, si può alternare con Politano, si può andare ogni tanto a sinistra al posto di Insigne, Mertens e Osimhen non si devono ammazzare, Bakayoko è meglio che non entra mai. Dai, marketplace, è così. Vale, quella dell'anno scorso usarono Amazon a livello internazionale? Sì, però poi quest'anno io vado su Amazon.com e non trovo la giornata, quella là aggiornata. Ci ho messo una vita, sono dovuto andare su Amazon.it, mettere comunque l'indirizzo americano per farmela mandare, è un macello. Questa partita si è giocata come comanda Dio, si è presentato con tutti i sentimenti, si è presentato, grande Tony con Edoardo. Bobotta con la maglia della Leggera credo sia illegale in tutti i continenti. Vale, siamo al paradosso. Iannicelli ha fatto i complimenti a Gattuso, ha detto stasera è stato grande, sono stato frainteso con quello che ho detto. No, non puoi essere frainteso, amico mio. Non puoi essere frainteso perché le trasmissioni vengono registrate. Non può essere frainteso. Hai detto testuali parole, si faccia presto. Si esoneri Gattuso, si faccia presto, hai detto. Non ti permettere proprio. Le tue parole sono si faccia presto. Ha fatto questa, come si dice, questa metafora con il giudizio del tribunale. Gattuso, il banco degli imputati, l'avvocato, eccetera, eccetera. Adesso Gattuso è colpevole. Si faccia presto. Hai detto, si faccia presto, venga esonerato subito perché c'è ancora tempo. Si faccia presto, hai detto. Non si può fraintendere, si faccia presto. Oggi da me sono scesi i crostoni, diciamo, Davide, lo capisco amico mio, mi dispiace, da tifoso sportivo mi dispiace ovviamente di vedere, perché secondo me fa ancora più male perché essendo un ulteriore scontro diretto, oltretutto voi volevate prendervi una rivincita rispetto all'andata, no? 4-0 pesante, oggi comunque in casa lo 0-2 è pesante, lo capisco sotto questo punto di vista mi dispiace. Si faccia bravo. No, così. Giocare senza tutti i problemi che si vede una differenza un po'. Conce, tu sei la reginetta della pasta e patate, ma un caffè non fa per te. Chiarielli e Ranicelli stracciassero i loro patentini. Spero che il Ciucchi torni più forte di prima, assolutamente Gabriele. Distribuisce prodotti in oltre 50 paesi. Enfasi. Viene data allo sviluppo dei negozi in franchise denominati Legea Point, sintesi del sito Legea. Legea Point io che a New York non me lo ricordo, quindi non credo che andrà bene. Speriamo bene. Non vincevamo sia all'andata che al ritorno con la Roma da quando c'era Mazzarri. L'imputato Gattuso è ancora colpevole. Bravo Vittorio, vedi che voi mi aiutate. Questa è la bellezza della community Bellini. La bellezza della community Bellini è che qualche cosa io me la posso dimenticare, ma voi no. La bellezza è questa. Mettetevi un like da soli per voi stessi, perché siete straordinari e non lasciate niente di intentato. Ricordate tutto. Gianni Greco, dopo Venditti, Nubello, Forza Napoli di Rino D'Angelo. Forza no.
Adesso anche il terzo posto è possibile, piano, la classifica è ancora complicata, c'è un macello lì davanti, il Napoli non è tipa da Filotti, però piano piano. 900 sei arrivato? Vedi Giulia, brava Giulia. E brava Giulia. Non posso fare Vasco non posso fare, lo fa il mio amico Antox, lui era il Vasco Rossi della situazione, io ero il bassista del tributo a Vasco e quindi non mi permetto assolutamente, perché poi faresti sempre quelle cose vuoi da be? No, fare Vasco serve una certa. Ciao Vale, poiché non siamo risultatisti e vediamo le aree di miglioramento anche quando si vince, posso chiederti un parere su Helmut, solo avendo visto una grossa involuzione di questo giocatore. Non ha il tempo, amico mio, non ha il tempo di esprimersi, non ha il tempo, e quando ha giocato da titolare ha fatto benissimo contro il Parma, non ha il tempo di esprimersi, entra per prendere il posto di Zielinski in questo momento e fare solo fase difensiva, veramente non ha il tempo di esprimersi. Elmas è giovanissimo, ovviamente ha avuto quella mezza, poteva essere più decisivo, ma serve un momento di eccezionale ispirazione, non ha il tempo. È inutile adesso concentrarsi su di lui, ci sta dando una grossa mano perché deve far rifiatare Zielinski, lo può fare bene, magari può fare meglio da mezzala, ma sono due giocatori molto simili, Biba Banze, Yusai sia mai, grande Yusai, seconda partita consecutiva straordinaria, veramente di grande applicazione. Secondo me Mancini si è pentito di aver chiamato Pippardeschi e Napolitano, non lo so, qualcuno glielo chiedesse, dagli sempre forza Napoli, sempre nel cuore grande Napoli, è arrivato sì, sono arrivate, lo capisco. Vale, ma sarà un caso che Babbotta assente sia col Milan e stasera fa 2 vittorie, ma cassa a pesto, poverino, no Fabio, no, poverino, oddio, tutto può essere. Demmi, aiutaci tu. Il Napoli non può prescindere dalle match a centrocampo, senza dubbio proprio. Vale, Allegri, il club sta dicendo che la comunicazione è importantissima, meno male che qualcuno ne parla. Bene che si dica, e che si dica ad alta voce, perché questo è un mio cavallo di battaglia assoluto. Io quando guardo le come si dice, le 2 cose di Amazon, no? Guardiola non è che è partita, l'hanno vista già, a me interessa vedere loro come si interfacciano con lo spogliatoio, la comunicazione tra allenatore e giocatori, con una squadra la comunicazione è tutta importantissima, assolutamente. Ma Concetta al posto di Gattuso, che ne pensi? Concetta potrebbe far bene, però non le puoi tappare la bocca a Concetta, non puoi fare il silenzio stampa, altrimenti si licenzia da sola. Si è licenziata da me. Con John Paul Jones sull'avambraccio ti stimo ancora di più. Dove sta? Bravissimo Pasquale, grande occhio. Starace Osimhen un decaffeinato, grazie. Bravo Giorgio. Hai visto Gattuso che prende a calcio in culo Politano? Non l'ho visto, me lo so perso. Tanti dettagli li recupererò stanotte, ragazzi, per l'approfondimento che Bicarbo Napoli troverete domani mattina alle 9 o alle 10 del mattino, dipende. Quindi vi invito, se non siete iscritti al canale, a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella, oppure se vi iscrivete al canale Telegram vi mando io la notifica senza dubbio, così non vi perdete l'approfondimento, che ci tengo moltissimo. Buonasera Emanuele Nasti. Ciao Valerio, che Napoli, grandissima prestazione di Mertens e anche Zielinski. Fabian si è fatto una flebo di caffè scatenatissimo, è vero Alessandro. Fabian, grande partita. Gattuso per me merita esonero, ma assolutamente no, Rosanna, non lo meritava prima e non lo merita adesso. Gattuso se ne andrà lui sbattendo la porta. È stato trattato malissimo dall'ambiente e non bene dalla società, che non ha saputo difenderlo e prendere una posizione bella seria. Ha lasciato uscire tutte queste voci, è stata chiamata Sarri, è stata chiamata Inzaghi, è stata chiamata Allegri, sono stati fatti complimenti ad Italiano, e ADL ripensa a Gasperini e Juric e Benitez e il ritorno di Reia, e che cazzo. Ecco che c'è un limite a tutto, e fatelo finire di lavorare e poi l'anno prossimo lo cacciate, ma un attimo, c'è un limite a tutto.
c'è un limite a tutto. Lo stesso Fonseca out a Roma, ma non credo che a Roma si sia fatto il nome di tutti questi allenatori, e loro stanno pensando, perché Fonseca è a scadenza come Gattuso, quindi anche loro stanno pensando che l'anno prossimo prenderanno qualcun altro. Fin quando il Napoli sarà in silenzio stampa, per i giornalisti saranno le altre squadre a perdere contro di noi piuttosto che noi a vincere contro di loro, ed è giusto così. Daniele, hai ragione. Hai ragione da vendere. Se poi non ci difendiamo, hanno ragione, possono dire quello che vogliono. Possono dire quelli che vogliono. Snilox, che pippe che semo, complimenti. Grazie amico per i complimenti e per la sportività. Grazie per essere passato. Ma con gli Arieli e gli Annicelli è meglio non dargli input, esattamente, ride se la ride, no discriminazione, razzismo, eccetera, eccetera. C'è Calabria, Gattuso, Maronna mia, Gianluca. Quella è la cosa più grave che abbia mai sentito in vita mia. È la cosa più grave che abbia mai sentito in vita mia da parte di un professionista che si definisce tale. È la cosa più grave. Maria Elena, buonasera. Che bello dire grande Napoli. Assolutamente sì. Se avessi capito... capita. Sto vedendo Chiarino, non so dove mettere la faccia stasera. La comunicazione della premiata salumeria della Rendis è ignobile, ma la comunicazione di Gattuso è pure peggio. Secondo me Silenzio Stampa ci sta aiutando. Questo può essere un modo anche di vederla. A me piaceva perché sinceramente ti diceva anche più di quello che gli chiedevano, e sinceramente io ho imparato delle cose da Gattuso, non solo a livello tattico ma proprio a livello di comunicazione, non perché la sua comunicazione sia buona, ma perché ho capito meglio delle dinamiche che ci sono in società. The head of communication, eccetera eccetera. Le sta sparando in rete a tutta forza, lo sentirò più tardi. Come pesano quei 2 punti di Sassuolo? Senza dubbio, Luca, senza dubbio. Di Lorenzo, Bakayoko, Manolas, la frittata è fatta. Ora sta la sosta e mi preparo anche per tifare la nazionale, per vedere un po' come si comportano i nostri. Senza dubbio Pablox. Che ore sono da te? In questo momento sono le 7 di sera e potreste lasciare un like per le 7 di sera. Anche colpa di qualche giornale, non voglio fare il nome, come stasera gli servirà una bella camomilla. Bellissima partita Forza Napoli, Giuseppe Villani. Ennesima prestazione sublime di Insigne da capitano vero. Delu 12esimo, vero, ottima partita di Insigne ancora. 900 like ragazzi, secondo me 30 ce li avete in tasca, vedete bene perché voi siete, ci sono alcuni nuovi, io lo so che ci sono alcuni nuovi, e se non l'avete visto probabilmente vi dovete rendere conto che tipo faccio su fatto che, ma poi deve partire, non è che parte su. Un allenatore costantemente attaccato. Appena mi addormo sto in guerra tutti noi. Come piglio suono mi dichiarano guerra. Se avessi avuto dignità si sarebbe dimesso. Io me ne frego della dignità. Hanno invocato Massimiliano Allegri. Massimiliano venne scostumato. Cioè, lo so, è proprio un uomo che è scostumato. Ne hanno contestato l'intensità degli allenamenti. Però bisogna misurare l'intensità. Cioè, amico uno ne fa 4 così, che però con l'intensità che possono essere pure 5. Qualcuno gli ha dato del pescivendolo. Chi? Sulla Bassinis, un po' che la faccia Ma era arrivato il momento della rivalsa. Massimo Troisi, es Gennaro Gattuso in ricomincio da zero, no, da Mertens. Da zero, da zero, ricominci da zero. Spottino offerto da Giuseppe Argento. Perché poi si parla, no, di Massimiliano Allegri, si è parlato di tutto. Ma devo bere, se no diventiamo virali in diretta che mi affogo. Non mi posso affogare. E voi capirete se io ogni tanto devo rimandare gli spottini perché qualcuno si collega dopo la partita e ci sta tutta. Mettete il like postumo, ci può stare.
Andiamo verso i 1000, i 1000, ma quelli là proprio a cavallo, i 1000 a cavallo, a cavallo. Lut Barton, e per motivi tattici e per motivi tecnici l'ha marato Rivallur. Sì, sotto i palloni. Mamma mia che spettacolo, Vale, come vedi Fabiano sotto punta per fare rifiatare i rischi, ci può stare, amico mio, ci può stare, ha fatto il finale sotto punta, ci può stare un po' più avanti, se sta in questa forma può stare ovunque Fabiano, ricordiamo Ancelotti lo metteva anche sulla fascia, veramente ci può stare. Io ti vedo dal Messico e ti dico una cosa, io dalla prima volta ho detto che il Napoli vince tutte e 3 le partite, ho il sesto senso. Ignazio, dacci qualche numero amico mio. Speriamo che la tua previsione si avveri, poi chiamiamo Gennaro Dauri e ti facciamo incoronare il nuovo mago del Messico. Valerio mi fa morire, grazie Alessandro. Gli spottini di d'argento sono d'oro, oppure questo è un commento memorabellino dato proprio in diretta. A proposito, il commento memorabellino, ci siamo dimenticati. Boom! Commento memorabellino, Pasqua di Bisceglie 100. Il mio sogno è ritrovarmi in uno sporchissimo pub con Saverio e Stefano. E questo era un commento memorabellino sul video di prepartita di approfondimento che abbiamo fatto insieme ad Asso, ed è bello questo commento perché ti fa capire quella voglia, insomma, di stare al bar, no? Di stare in un pub a parlare di calcio, a parlare di tutto, della vita, delle cose, in un periodo dove, insomma, il Covid ci ha privato di questi affetti veri, no? Vedo, possiamo toccare qua Rita Pavone, e purtroppo questo è il periodo che io cerco di non farvi sentire, voi aiutate me anche a non sentire la mancanza del contatto umano in virtuale, purtroppo questo possiamo fare, ma appena sarà possibile ragazzi io torno in Italia, appena sarà possibile facciamo un raduno pazzesco a Piazza Bellini, per dirvi, no? Un esempio così che mi viene in mente, a Piazza Bellini ci incontriamo tutti bellini. E così 900.000 ovviamente. Scetati che sei forte, crediamo in te. Vedi che il Nightbot, questa poi anche per capire, no? Per capire, io quando ho creato questi cosi, punto esclamativo DM, punto esclamativo Fabian, eccetera eccetera, crediamo in te, io l'ho scritto a inizio stagione quando Fabian cominciava a non rodare bene, a non andare bene. Scetati che sei forte, crediamo in te. E sono 2 partite che Fabian ci sta dimostrando che è forte e che noi crediamo in lui e non siamo a prescindere che no Fabian è Ocez, no, non è dei, se giochi bene Fabian, ben venga Fabian, alla grande, alla grandissima. Boom, 90, la paura fa 90. Il primo, ma anche il secondo, amico mio. Cioè, tu dici il secondo, nel senso che il primo è sul calcio di punizione, tu dici quello che arriva al calcio di punizione anche è una grande azione, ma pure il secondo è stato uno spettacolo. Buonasera, stiamo tornando. Vediamo un pochino se riusciamo a completare questo miracolo, ragazzi. Secondo me, se viene Spalletti al Napoli, Politano se ne va, perché Spalletti non lo sopporta quando giocava all'Inter. Secondo te? Io non voglio pensare a Spalletti in questo momento, e poi ci poniamo il problema, non credo che resterà Gattuso, ma non voglio ancora pensare a Spalletti, poi ci creiamo il problema. Ho dei problemi se continuo a pensare alla partita di Reggio. No, non hai dei problemi, amico mio, la devi pensare, sono 2 punti in più che oggi facevano tutta la differenza del mondo, e quei 2 punti erano meritatissimi, una follia. Buon martedì, è 0-2, i pazzi vanno assecondati, io ti assecondo. Grande Samuele, dice la verità, io ti assecondo, no, nel senso assecondo. Ma era Dario Argento, non era il figlio Giuseppe Argento, e quindi Giuseppe sorella Asia Argento quando ce la presenti? Spalletti ti porta in Serie B, facciamo una petizione di scuse a Gattuso, ci può stare, io posso fare un video breve, Gattuso non ha social ma le cose gli arrivano, quindi io posso fare un video brevissimo e lo facciamo diventare virale, ragazzi, però deve completare, adesso è facile, no, cavalcare, faccio il video, chiedete scusa a Gattuso, eccetera eccetera, diventa virale, io voglio aspettare, perché comunque è difficile arrivare in Champions, io lo so, che se il Napoli comunque non arriva in Champions, comunque daremo atto e adito alla gente a dire comunque Gattuso ha fallito. Lo so che finirà così. Adesso ce la godiamo. Adesso Gattuso merita le scuse generali di tutti, perché
ma purtroppo la strada persa, i punti persi anche per i regali concessi, e ci fanno vivere una classifica che è ancora complicata. Per me può arrivare chiunque, ma assolutamente spero Allegri se ne stia con la sua Ambra o altrove. Quella pure è un'altra coppia che non mi spiego, appartengo e poi ci tengo, se prometti poi mantengo, appartengo, se ci tieni tu prometti e poi mantieni, prometto, prometti, l'amore è un amore eterno, sarà all'inverno, ve lo vedevate, non nella Rai. Comunque Gattuso che tira i calci a Politano me la devo andare a rivedere. Grande tutti, ma Dem e Koulibaly mi hanno fatto arrizzare di brutto. Oggi è difficile, Mertens ovviamente uomo partita, ma veramente tutti, perché se facciamo una scorsa dei giocatori, Ospina è stato bello sicuro, bene negli interventi che ha dovuto fare, bene tutti e due i terzini, sia Yusai che Mario Rui, ottime prestazioni. Mi è piaciuto anche Maksimovic nel finale, ha chiuso bene, Koulibaly ha giocato bene, Dem e Fabio hanno tutte e due bene, Politano ha giocato buono, Insigne ha giocato buono, Mertens è straordinario, Zelinski è straordinario. Oggi vogliamo per forza dire che la Roma ha giocato una chiave, o abbiamo giocato benissimo tutti gli 11 e poi è entrato Simone ed è entrato pure bene, a parte la capa e merda che tiene, e Elmas non poteva fare quello che poteva fare, Lozano pure mi è piaciuto, ma Cama fa chiù Bakayoko forse forse su Bakayoko forse con Crotone un po' di turnover, che ne penso proprio di sì, anche e soprattutto per non farci ammonire gli diffidati in vista della partita con la Juventus. Pure a Porto Fabian, no, vediamo, però hai capito, se gioca bene vedevano nella Rai il mio oculista ringrazia l'unica cosa bella del lunedì è la notifica di Caffè Napoli mentre sto in video lezione, stacco tutto e mi concentro sul video. Non si fa, amico mio, non si fa, però grazie, però non si fa, puoi vederlo anche dopo, però grazie, però non si fa. Ma era chiaro che le difficoltà erano legate agli infortuni. Dal Belgio Gattuso in e il secondo giallo di Mancini, ciao a te Sarracino. Purtroppo l'Atalanta non fa mai passi falsi, e questo punto chi pensi sia più fragile, Milan o Juve? La petizione quando sarà inviata? Marco, non lo so, la petizione quella là per De Nicola e per la figura manageriale credo sia arrivata a 500 firme, una cosa del genere. Se è arrivata a 500 io la mando, faccio in modo di fargliela arrivare. Sì, l'Atalanta non fa passi falsi, in questo momento sembra più fragile la Juve, ma semplicemente ha un po' di ritardo sul Milan. Oggi il Milan ha ribaltato la situazione con la Fiorentina e hanno vinto, e quindi partita dove la Fiorentina ha giocato anche bene nel primo tempo, poi dopo si sono squagliati. Ora vediamo di non fare esatto, perché si montano la testa. Giustissimo Valeria, giustissimo. Bakayoko è l'unica cosa su cui parlare, ma sinceramente senza Mkhitaryan la Roma perde tantissimo, dobbiamo essere oggettivi, sì, però comunque erano senza Mkhitaryan anche in Europa League, hanno fatto quello che dovevano fare. Formazione contro il Crotone, farei un bel po' di turnover, non lo so se addirittura ritorna Meret, questo sarà un bel tema per la partita. Questa sarà una settimana insomma dove si potranno fare molte live di approfondimento, ospiti e cose varie, interviste, quindi state belli tuned. Perché la Schritt fa Caffè Napoli esce fuori dalla parola? OBS out. Per me Fabian è stato il migliore, eccetto tra il 40esimo e il 60esimo, quando si perdeva gli uomini da marcare. Sì, tutto bene, sì, è stato un momento di... Cacciate i quasi rullo like. Dai. Bravo, questo è vero. Se possono recriminare su una cosa è che la mancanza di Veretù fa tanta differenza. Teniamoci Gattuso, appena avuto il tempo di lavorare con la squadra il Napoli ha cambiato faccia. Esatto Pasquale, purtroppo è troppo tardi. Secondo me è troppo tardi, Gattuso se ne andrà sbattendo la porta. Mantenere la tensione alta, qualche cambio ma non troppi. L'Atalanta deve ancora incontrare Juve e Roma, qualche punto se lo possono rubare a vicenda. Buono Fabio, bravo. Non troppi sì, secondo me sarà una questione di diffidati. È dura per la Champions, purtroppo dobbiamo correre e sperare. L'Atalanta non molla niente nonostante le fatiche di Champions, e la Juve fuori dalla Champions non ci posso credere.
Non sottovalutare il Crotone assolutamente. Benevento insegna, giusto, sinceramente non voglio rischiare di fare turnover perché Baca mi fa cagare addosso, lo so. Elmas deve andare a giocare, se no fa la fine di Rock. Sì, però la mia priorità è mettere la migliore formazione possibile in campo, ragazzi. Poi Elmas è giovane, non deve avere fretta. Svegliamo Bakayoko e stiamo a posto. Mary. Chi è che disse che il Napoli avrebbe vinto con Milan e Roma? Non lo so, tu? Forse tu. Tra andata e ritorno passivo di 6-0 con la Roma, e me che dopo Napoli Benevento disse che il Napoli era superiore a Milan e Roma, mi prendevano per pazzo. Filotto importantissimo, ma Yusai topato. Baca migliore in campo, non saprei, amico mezzogiornista. Vale, io sto brindando con un bel liquore Stregaic. Chi vedresti più sotto alla fine tra Juve e Milan? Continua a dire Milan. Non lo so, amico mio, non lo so. In questo momento la Juve sta in difficoltà, però io non credo che mollino proprio completamente. Le difficoltà si alternano. In questo momento il Milan è in vantaggio di punti, ma la Juve comunque ha i giocatori per risolvere le partite anche senza giocare. Poi se chiedi la mia, non so se l'amico juventino sta ancora qua. Ecco, per esempio, lo dico a te, Juventus Football Club, mi rivolgo direttamente alla società. Ora io lo so che Sarri era a bilancio 17 milioni di euro a bilancio Sarri, quindi non potevate permettervi un altro allenatore, ma Pirlo che decide con disponibili, sto parlando di una partita precedente, nemmeno questa col Benevento, Pirlo decide con Alexandro, Bernardeschi e Danilo di mettere Bernardeschi terzino sinistro, Alexandro centrale di difesa e Danilo a centrocampo. Quella partita la Juve la vinse, ma Danilo giocò malissimo ed è un obbrobrio tattico. Tu c'hai Danilo e Alexandro, puoi fare la difesa tranquilla a 4 con Alexandro terzino e puoi adattare al massimo uno solo, Bernardeschi, che a centrocampo è meglio che a terzino. Quella ha messo Bernardeschi terzino e ha insistito con questa cosa con Danilo a centrocampo. Partitaccia, la Juve quella partita la vinse. Pirlo probabilmente si è sentito il maestro che non è e nessuno gliel'ha detto, perché i giornalisti sono disonesti e nessuno gli ha detto ma che è questa cosa di Danilo a centrocampo che comunque non ne prende una anche se hai vinto. Nessuno glielo dice. Il maestro Pirlo è nata Pirlolandia, moduli possesso palla e moduli diversi, idee pazzesche, quindi Juventus Football Club, hai le tue responsabilità, perché Pirlo è giovane, si farà come tutti gli allenatori giovani, deve sbagliare, deve fare esperienza, ma è la Juventus Football Club che ha delle responsabilità importanti sotto questo punto di vista. Si narra di Baca ancora sdraiato sulla panchina, sta aspettando il buongiorno di Starace. Secondo me Baca, Gattuso si è ingazzato che Bakayoko non teneva la maglietta, poi vedremo. Ti immagini se avevamo meno infortuni e restavamo con la formazione di inizio anno? Francesco, io me lo posso immaginare, ma vado troppo in freva. Questo è l'anno del Covid, purtroppo. Tra infortuni e Covid non si è capito niente. Contro il Crotone è un unico cambio obbligato. Demme che è diffidato. Mario Ruiz e c'è. Però pure Lozano è diffidato. È pure un altro. Io sai punta, non esageriamo. Mandare in massa da Avsi mi scrive meglio che tifi Benevento potrebbe essere un'idea, ma restate qua che è meglio, stiamo tra di noi. La cosa più incoraggiante è la compattezza e lo spirito di squadra che sta dimostrando il gruppo nelle ultime partite, ci credono loro per primi e questo è fondamentale. Bravo Pasquale, questo è fondamentale. Anche i giocatori in scadenza, Yusai in scadenza non può giocare, Maksimovic non può giocare, possono giocare se lo vogliono fare, se fanno gruppo possono giocare. Bakayoko, basta Canuyoko. Molto volentieri, vedi, mo voi andate tutti quanti e non arriviamo a 1000 like. A quanti like stiamo? Grazie Juventus Football Club per la sportività. Tu se sei nuovo su questo canale vedrai che al di là di qualche sfottò legittimo da tifoserie corrette quali siamo,
Noi qua abbiamo tantissimi tifosi delle altre squadre che vengono, si divertono, perché io metto gli spottini, metto le cose così interessanti e ci divertiamo a prescindere di tutto. Poi se uno ha la sportività, se uno riesce a dialogare bene di calcio, ci divertiamo tutti quanti, pazzeo, ma pure io. Zielinski e Deme col Crotone non devono giocare, allora anche Zielinski che era diffidato. Ok, Luigi Auricchio, ciao. Apprezzo tantissimo la sportività di Stefano Asso di Roma. Giusto, io mi sto chiagnendo pure a Gulam, certo, KK anche stasera errori di presunzione, sì, e superficialità possibili, non riesce a migliorare sotto questo punto di vista. Amico mio, potrebbe essere un suo difetto. Se non avesse difetti, veramente Koulibaly sarebbe il primo al mondo. Probabilmente questo è il suo difetto, ogni tanto staccare la sinapsi e così. Magari in una grande squadra non lo farebbe, magari dei leader a fianco più tosti. Adesso è diventato lui il leader della difesa, lui magari deve essere guidato, ecco, questa potrebbe essere la differenza. Che sto facendo? Niente di che. E la gente che continua a dire che il problema di Gattuso è quello di non avere idee, non è ammissibile, Francesco, non è ammissibile. Non è ammissibile, perché Mertens che se ne va e lascia lo spazio per l'inserimento di Zielinski è un'idea di Gattuso, che la costruzione a 3 con Fabian che si abbassa e i terzini che salgono più alti di Politano e Insigne è un'idea di Gattuso. Non si può dire questa cosa, non si può dire che il Napoli deve giocare per forza 4-3-3, non si può dire. Dovete stare zitti, siete disonesti e mettete nelle chiocche dei tifosi certe cose sbagliate e false e dovete chiedere scusa, perché siete di un giornalismo vecchio, non preparato tecnicamente. Non siete preparati, non sapete cosa dire e dite le cose a caso. Mannaccia tutto cose. Dicevano che si fa morire di proposito per non giocare le partite. Ci può stare, guarda che è un discorso che le grandi squadre fanno alle volte. Noi non siamo mai stati così furbi sotto questo punto di vista. Magari se lo ha fatto veramente questa volta, bene. Dico bene. Che fine ha fatto Petagnone? Credo che l'infortunio fosse più serio del previsto, perché ancora non è disponibile. Bella domanda. A 1000 like si scodina il codino. Lo faccio. Dove sta? Lo prometto. Quando è ogni promessa è debito, amico mio. Ogni promessa è debito. Lorenzo Ferro, ti saluto, ma vorrei che tu ti iscrivessi al canale. Chi è quello? Dybala? Dybala è una grossa defezione della Juve. Senza Dybala la squadra non gira poi così bene. Dybala, ti saluto, iscriviti al canale, lascia il like. Vai tranquillo che qua cambiamo il mondo, le tifoserie che si uniscono. È stato bello vedere nel finale tutta la panchina in piedi, bellissimo Marco, bellissimo. Siete impreparati calcisticamente, è così, e non ci può manca assai, perché non è calcio sturiato, ma basta guardare le partite con un po' di attenzione. Comunque Lela Dani ha detto una grande cosa: Zielinski ha 4 occhi, 2 davanti e 2 dietro, riesce a vedere tutto. Sì Pasquale, sì. E c'ha quella cosa del controllo orientato che impazzisco completamente, Ma ne vogliamo parlare? 2 trasferte importanti, 0 gol subiti, la fase difensiva magari ci fosse stata prima. Dove sta il basso? Vado a pigliare il basso, aspettate un attimo, vedetevi un attimo questo, che qualcuno non l'aveva visto, e prendo il basso, via. Quando abbiamo visto Bakayoko entrare nei minuti finali, quando volevamo la verità su Gulam, perché non mi hai detto la verità? Non era il momento di dirtela. E chi ha deciso che non era il momento? Lo sai chi? Sembis, quando abbiamo affrontato un inspiegabile silenzio stampa. Giovane allenatore, come fa a rilasciare interviste se non può parlare? Quando siamo stati dall'architetto del VAR perché non ci davano rigori. Il pacchetto VAR è stato già completamente comprato, amico mio.
e credo che quest'anno abbiamo già dato veramente troppo. Ma ora è il momento di fare una scelta. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai convinto che l'agente Sarri faccia parte dei buoni e che tornerà il bel gioco. Pillola rossa, resti alla guida con Gattuso e vedrai come portare avanti il progetto. E tu che scelta farai? Spotino offerto da Giuseppe Argento. Ma non suono, bisogna arrivare a 1000. Se arriviamo a 1000 suono, altrimenti no. Like per la pillola rossa. 65 si possono fare, perché adesso arriva qualcuno in più. L'oracolo fluido non capisce calcio, chi le tiene libere e calcio sotto lietto in coppa l'armata rinda colonnetta. Grazie Xander, faccio il possibile, ci divertiamo, fondamentalmente ci divertiamo. Dove sono tutti i Gattuso out ora? Per me, se continua così, me lo tengo stretto anche per l'anno prossimo. Sì Marco, il problema è che se ne va lui, lo ripeterò fino alla fine. Benvenuto amico mio, grazie e grandi. Ah, pure Salvatore P, guarda, il Napoli vinco la bolletta, grande Salvatore. No, non sta. Per te ovviamente, se si è sentito, credo di sì. Viva la bolletta e viva tutto bene. A quando le citazioni degli squadri, guarda Micio, non sono, cioè sono preparato, nel senso le adoro, le ascoltavo eccetera eccetera. Se mi imboccate, se mi date delle citazioni, io cerco di coglierle. Resistenti mentalmente potrebbe essere una variante, una variazione. Pillola rossa, Valerio Fluido, pillola blu, Saverio solito, e tu quale sceglierai? Grande Carlo, benvenuto e grazie. Alla grande ragazzi. Alfa 081, ciao Vale, che canzone stai componendo? Perché io sono rimasta alle difesa. Un saluto Gianni da Valencia, stasera like te lo devi meritare. Amico mio, la fase difensiva, ma non mi ricordo che era la... Mi pare che era in do, mi ricordo. Però devo ancora comporla. Nel frattempo mi sono fatto inviare la batteria, perché stavolta la voglio fare col batterista vero. Fase difensiva, una cosa del genere, però potrebbe essere così con la quinta bemolle. Dipende, sto ancora studiando la fase difensiva, però devo ancora studiarla bene, devo essere ispiratissimo. Vi meritate, attenzione, pillola rossa, Maciel, vi meritate il secondo posto, anche primo. Attenzione, qua credo che Alessandro sia tifoso dell'Inter, non credo che possiamo meritare il primo posto, sicuramente amico mio, è tutto vostro e potete perderlo solamente voi. Però ti ringrazio per la sportività. Se nascesse il patto scudetto, Gattuso andrebbe via lo stesso? Non lo so, amico, non lo so. E questi patti, il Napoli non è nuovo a questi patti, però io sono sicuro che lui sia rimasto per la squadra, perché non voleva mollare questi ragazzi, altrimenti se ne andava. Lui l'ha detto proprio chiaramente nelle ultime interviste che ha potuto fare, ha detto ma se io avevo l'1% di sensazione che i ragazzi non mi seguivano, secondo voi rimanevo qua? È chiaro. Quindi i ragazzi lo seguono, lui rimane, porta avanti la stagione, dopodiché dipenderà tutto dalla società. Felice nottata, grazie per aver tenuto compagnia, grazie a te amico mio per esserci stato. A Bakayoko non piace la ricotta, non mi piace la ricotta, ma faccio ricottare, tu ti hai pigliato cuore, io mi pigliare nare, tutta sanità, ma meno della fotta, dei soldi e cuore a casa. Sì, Francesco Rogazzo, sì, dico sì in diretta immediatamente, perché soprattutto se la faccio un po' bossa nova, un po' Napoli centrale, no?
Questa è la fase difensiva triste, no? Minore. La fase difensiva. Però sì, Francesco, assolutamente sì. Ti farò sapere tutto, ti contatto in privato. Ovviamente abbiamo la batteria già pronta, devo fare un bel editing, ci organizziamo e diventa il canale musicale come ti voglio bene. Come ti voglio bene. Onestà intellettuale, Pirlo a -10, punta ancora lo scudetto, noi a -12. Hai ragione, Lud, hai ragione, Ludo, hai ragione. Il problema è questo, è che la narrativa, ecco, la fase narrativa di certi media, e purtroppo, ragazzi, la società Juventus è quotata in borsa e loro non possono dire è stato un fallimento. Oggi c'è stato un intervento di Paratici, no? Ha detto ma i cicli, finiscono i cicli, noi siamo qui da 12 anni, abbiamo vinto 9 anni, e non posso, perché sennò cade il titolo in borsa e finiscono a mare con tutti i panni. Quelli già stanno così, Arek Milik, ragazzi, c'è Milik, se ti sciogli i capelli sei tale e quale al bassista dei Maneskin, che poi si dice Moneskin se non mi sbaglio, la bassista dei Moneskin. Io non ce l'ho, non ve lo posso far vedere lo spottino di Angioletto, vabbè, alla prossima c'era una sorpresa anche sui Maneskin, il plagio dei Maneskin. Avete visto che Mertens prima di scendere in campo beveva una Red Bull? Non l'ho notato, amico mio, grazie, perché adoro questi dettagli. -50 ai 1000, dai ragazzi, un ultimo sforzo, così suono, altrimenti non suono, altrimenti non suono. Moneschi, esattamente. Narrativa Juve, quando sei andato via da Asso con domanda sui giornalisti che non hanno avuto coraggio di dire che CR7 meritava espulsione per fare il potere, ha già fatto in freva Beppe Bianconera, mi dispiace che è andato in freva e l'argomento non è uscito, altrimenti io ripetevo quello che avevo detto ovviamente nelle altre live. Lì è evidente che Calvaresi chiede proprio scusa, ti posso dare il cartellino giallo? E Ronaldo dice sì, dammelo. Ma il problema è sempre i giornalisti, amico mio, io lo ripeterò sempre, gli arbitri fino a un certo punto, ma i giornalisti che stanno a freddo devono raccontare le cose come stanno e non devono avere paura di dire le cose come stanno, assolutamente. Mi diverto a vedere questo canale, grazie Alessandro, questo è il mio piacere, anche quando i tifosi degli avversari si divertono, è tanta roba per me, è tantissima roba. Andrea Falcone, ripescheresti un ass dal Crotone per farlo giocare a sinistra vice Insigne? No, assolutamente no, un ass non lo vedo a sinistra, un ass folletto alla Politano, insomma tutto mancino che preferisce giocare sulla destra. Poi io un ass l'ho guardato bene, ragazzi, bene, le partite, l'ho guardato sia col Crotone che col Cagliari, ho guardato tante partite di un ass, proprio perché è ancora nostro e voglio capire, un ass si piglia delle pause pazzesche, poi quando prende palla, ok, c'ha lo spunto, c'ha il dribbling, c'ha il tiro, tutto a posto, ma si prende grosse pause, e quello è il limite di un ass. Se prendi un ass lo devi mettere al posto di Politano o al posto di Lozano, e sinceramente mi tengo Politano e Lozano, e con un ass fai soldi. Devi rispondere, ti devo rispondere, pillola blu, pillola rossa, a me la scelta. Allora, è difficile, sai, Massimo, perché io stimo tanto Chiariello, a prescindere, quest'anno ha proprio perso il senno. Iannicelli è solo risultatista e quindi purtroppo non mi appassiona il suo racconto del calcio, perché se il Napoli vince tutto bene, se il Napoli perde tutto male e non va nel profondo. Chiariello negli anni è sempre andato nel profondo, ha sempre cercato di analizzare, poi qualche cosa la possiamo vedere in maniera diversa, ma negli anni mi è piaciuto il suo tipo di analisi ed ecco perché andavano sempre in contrasto. Quest'anno invece non lo so che cosa gli è successo e deve essere per forza una cosa personale che noi non conosciamo. Gattuso sono andati in freva in qualche cosa dietro le quinte, non è possibile, è partita una crociata assoluta e poi per darsi ragione che ha fatto i debiti con la bocca che la squadra era da scudetto, ovviamente deve portare avanti il fatto che Gattuso deve stracciare il patentino. Purtroppo questo io non lo posso accettare, quindi non riesco, scelgo Chiariello ma non quest'anno. Sta Juve sa magna una scorza e limone è come blu stu cielo cartone o mare masciacque e Mario con un vasil se scedo cardil volesse cantare belle papà
Miss Chiariello è secondo me con una figura di direttore sportivo all'altezza di Nicola nello staff da Gattuso potrebbe rimanere. Interessante Luca. Cazzo che spacchi, più del like non posso, appena mi sistemo ti faccio una donazione, pure io sto a mare con tutti i panni, peccato non aver visto il mio Napoli che stasera per il lavoro. Alfa, non ti preoccupare per la donazione, assolutamente, il like, la presenza, iscriverti al canale Telegram è più che bene per me, significa tanto a prescindere. Napolitano perderà il posto con il ritorno di Lozano. Chiedo a te, amico mio, tu lo faresti uscire? È complicata, in questo momento si devono alternare così Lozano non deve essere subito recuperato in fretta e furia e può recuperare come sta recuperando piano Mertens e Osimhen. Si devono alternare come d'altra parte si alternavano all'inizio, ricordiamocele le cose. Gattuso da quando ha la rosa al completo non ne sbaglia una. Se questa è la squadra al completo, tanta roba. Secondo te va tenuto? Secondo me andava tenuto, andava difeso Christian. Purtroppo secondo me si è creata una spaccatura importante e quindi non sarà una cosa facile. Siete la miglior tifoseria dopo Inter Roma. Grazie Alessandro, la community ti darà il suo supporto. Teniamo quei due di canale lontano dalle pillole blu. Troppo buono, spero che quando tutto riapre ci si possa incontrare per una buffata e magari pure valere in Italia. Martin, ci organizziamo, pigliamo lo stesso aereo, non lo so, tu mi vieni a prendere, fai scalo dal Canada, mi peschi e ce ne andiamo tutte e due insieme. Ce la facciamo? 50 like. Curnutona paga sta via, mo te ne vai. L'ho presa troppo alta. Curnutona capa sta via, mo te ne vai. Chi è? Lozano. Attenzione a Lozano. Lord Barton. Mua. Un bacio a te e al tuo ragazzo. Un bacio alla coppia. Si può dare il bacio alla coppia? Mua. Un bacio a tutti e due. Benvenuta, bentornata, anzi, assolutamente. La vita è un varieté. Come un re. Questo vado un po' in difficoltà con le cose dello squalo perché poi diventa vietata ai minori. Con già facce chiuse, vedi che state prendendo questa cosa dello squalo bella a cuore, mi fa piacere. Anche le scalature sugli esterni, il pressing alto, il cambio di gioco conseguito dalle due spizzate di testa che portano al gol di Mertens sono idee di Gattuso. Bravo Francesco. Lobotka secondo te verrà venduto, svalutato oppure tenuto? Dipende dal prossimo allenatore, se lo vede o meno. Se si gioca per esempio con il 4-3-3, Lobotka potrebbe essere il fulcro centrale. E secondo me ancora non abbiamo visto niente di Lobotka, perché quello che ci ha fatto vedere negli highlights quando stava in Spagna, secondo me non sottovalutiamo questo cicciobello qua, Fermatelo. Ma perché che sto facendo? Niente. Sapevi che il figlio di Chiesa... Sì, lo so. Umatta. Umatta. Ho capito, forse Umatta, giustamente. Questo è uno guarda, Arek, tu sei dell'ambiente, insomma, adesso sei in Francia, ma questo è uno spunto molto importante. E io dicevo sempre una cosa, che quando Chiariello poi si vede la partita a casa con il figlio si distrae, molte cose non le vede, quindi così. Però non hai torto, sai che non hai torto pure per il futuro, eh? Dai, 40 like, dai, se no non suono, se no... Zielinski migliore in campo sempre, pure se non gioca. Michele Gente, ma com'è forte Zielinski, mamma mia. Mariano che ringrazia Falco. Mertens, forse non ce l'ho la cosa di Mertens, non ce l'ho la cosa di Mertens, la devo organizzare. Sì, il ciuffetto, hai ragione. Non fare il furbetto a 1000, ricorda il ciuffetto. No, quello che sta qua. Ogni promessa è debito. Se si arriva, io il ciuffetto lo spunto. La spedizione dei 1000. Ti piace il gelatino? Gusto di panna con crema e cioccolato. Ma Ciro chi è? Lo vedo. Gattuso come Nino Banfi, ma avete preso per un coglione? Ma no, per un eroe. Ma avete preso per un coglione? Ma no, per un eroe. Un bacio azzeccoso, Vale. Ormai parliamo di te come di un amico. Hai visto che ha detto Valerio ieri sulla partita? Siete belli, ragazzi.
siete troppo belli, appena torno a Napoli, se non torno io dovete venire voi qua, magari appena si può vi fate una bella luna di miele, no, nel senso un bel viaggio insieme, pure luna di miele se è il caso, e ci vediamo qua e vi faccio vedere un pochino New York. Partita spettacolare, Vincenzo. Baca, ti amavo, ma scendi in campo che ti... questa è pure... l'ho colta la citazione, però vado in difficoltà, ma l'ho colta, amico mio, l'ho colta. Scusate il ritardo, Lionel, non è un problema, benvenuto. Ci mancavi, non ho visto il secondo tempo, me lo puoi spiegare, Alessandro? Semplicemente il Napoli ha controllato, si è abbassato un pochino, abbiamo giocato di rimessa, la Roma ha cercato di impostare delle azioni, si è presa dei rischi, ha buttato più gente in aria, però il Napoli è stato molto molto accorto, molto attento, e poi con l'ingresso di Osimhen abbiamo potuto anche alzare un pochino il pallone, perché poi l'uscita da basso poteva essere più pericolosa, più rischiosa nel momento in cui la Roma pressava più forte. Meno 35, off topic, quanto è bello Keanu Reeves? Sì, senza dubbio, Mary è uno di quelli belli, e poi pure una persona straordinaria, è una di quelle persone umili, si dice sempre, no, il fatto che lui prende la metropolitana, io non l'ho mai incontrato, ma lui prende la metropolitana a New York, è uno di quelli che non si è montato la testa. Ma Concetta chi è? Ci hai fatto l'amore? Lo vedo. Ma che sto facendo? Niente, non sto facendo niente. Perché dovete fermarmi? Iannicelli che difende ancora Ancelotti criticando Gattuso anche Vedi Fabri, questo è il problema grave. Il problema grave è quando loro si fanno i debiti con la bocca, sono trancianti, e quando sono trancianti poi dopo non possono tornare indietro con le cose che dicono, e quando non possono tornare indietro dicono qualsiasi cosa. Attenzione a Lozano, Luswin, dai, grande Righi, ragazzi, un amico di vecchia data. Grande, benvenuto amico mio, che bellezza. Lui è anche possessore, è stato il primo a comprare il come si dice, come si chiama? La cover per cellulare del Caffè Napoli 1926, però questa era con la Z, non era con la N, era tutto un altro fluidzot. Dove sono, amico mio? Sono a New York, giustamente tu non lo sai perché sei nuovo, benvenuto, buon martedì, iscriviti al canale, ti faccio capire dove sono, guarda dove sono qua, sono a Bobotham City, abito a New York, mi sono trasferito un sacco di tempo fa, ma tornerò, ve lo prometto. Una bella trasmissione in TV io e te, quando l'abbiamo iniziato così, abbiamo una TV con un po' di onestà intellettuale. Fabri, piano piano ce la faremo, ci organizzi, ci ritaglieremo il nostro spazio, amico mio, e ragazzi, se voi vi trovate a passare da Fabrizio Zambrotta, che ha pochissimi iscritti ma ha un canale di approfondimento veramente che merita, passate dall'amico Fabrizio che è giovanissimo e quindi ha anche margini di miglioramento, lui probabilmente potrà fare l'allenatore in futuro, il procuratore, insomma lavorerà nel calcio, lui che è la nuova leva. Fabrizio, ragazzi, merita, non è risultatista, è come noi, fa l'approfondimento e si prende anche delle belle responsabilità. Passate da Fabrizio, passate che se lo merita. Ciao Valerio, purtroppo stasera non sono riuscito a seguire in pieno la tua solita ottima live, comunque volevo suggerirti un TVB per i chiarirli Annicello Boys, senza dubbio, anche loro probabilmente hanno bisogno di affetto. Benvenuto anche in ritardo, non c'è problema, benvenuto anche a Francesco Fucci, like al volo, alla grande. In che quartiere di New York? Sto Brooklyn, Queens, amico mio. Brooklyn, Queens, sto proprio on the edge, sul confine tra Brooklyn e Queens, quindi it's Queens but it feels like Brooklyn o vice versa, insomma, non è che poi uno può andare perché Saverio solito mi picchia. Purtroppo l'opinione giornalistica calcistica napoletana è veramente scarsa, i migliori ce li abbiamo avuti qui, Angelo Forgione e Paolo Del Genio. Ti ringrazio Mario per aver ricordato insomma questa cosa di cui io mi sono onorato, avere gli ospiti che posso scegliere io da intervistare è veramente un onore ed è merito vostro, perché se la community non esplodeva così come sta esplodendo in questo periodo, Paolo Del Genio è sempre stato carino con me a prescindere, che leggeva i miei messaggi in radio e tutto, ma
comunque si deve trovare il tempo per farlo. Quando la community è di 7.000 sono pure contenti, no? Sono quasi 7.500, quindi quasi 7.500. Ovviamente lo fanno anche con più piacere, e tutti i commenti bellissimi che avete fatto ad Angelo Forgione nel video con Angelo Forgione, nell'intervista che sta qui sul canale, lui se li ha letti uno a uno, se li ha letti, mi ha mandato gli screenshot, ha detto che bella community che hai. Veramente lasciatemi un like da solo, perché state spaccando proprio il mondo, state proprio spaccando, e diciamocelo, bravo, siamo troppo forti, diciamocelo, perché abbiamo creato una cosa che veramente, non lo so, è la cosa bella di questa pandemia, l'unica cosa positiva di questa pandemia siete voi. Ma i romani, come dicevano, rinviate Roma-Napoli, lo diranno, Simone, lo diranno, perché diranno che loro erano stanchi, però devono anche rendersi conto che, ma perché dovevamo giocare per forza con l'handicap di 3 trasferte consecutive, una dietro all'altra in una settimana? Siete voi in Europa e voi dovete essere stanchi, altrimenti se il Napoli fosse stato ancora in Europa saremmo stati stanchi anche noi. Questo succede, noi usciamo male col Granada, ci pigliamo gli insulti, gli sfottò, loro si prendono i complimenti, vanno avanti in Europa, si possono giocare una chance importante anche per vincerla l'Europa League, se passassero con l'Ajax, poi col Manchester United, e poi con con l'Arsenal. Questo significa che arrivi più stanco, ma è così. Mi sembra evidente. Vale, ma sulla punizione di Mertens è più merito suo o demerito di Paolo Lopez? Perché sento tifosi della Roma che dicono che è colpa del portiere, anche se penso che non ci sarebbe mai arrivato. No, non ci arrivava. Secondo me non ci arrivava. L'ha tirata fortissimo sul palo del portiere. Se tu non la vedi partire, non ci arrivi, perché tu ti stai aspettando, capito? Fai quel saltino per andare verso la barriera, e quindi se non la vedi partire non ci arrivi mai. Che risate. No. Ma lo prende a Luca Pocchione. Nessuno parla del buon Yusai, che ultimamente sta reputando GPG 10, ne abbiamo parlato per tutta la live. Straordinario Yusai, bene anche Mario Rui e molto bene Fabian, che deve meritarsi quello che si deve meritare, assolutamente. Spunto tattico: Fabian che scende a fare la prima costruzione e poi si inserisce, può essere la soluzione per farlo giocare a Garbato. E poi ditemi che la mia community non è quella che è. Salvatore Del Piano, Valerio dice che ritornerà al Napoli, i suoi fan, ti aspettiamo. Bellissimo. Buonasera Lorenzo. Kevin Muti, Valerio, da quando ti seguo ogni volta mi dai la conferma della tua umiltà, simpatia, trasparente, sei bravo, continua così. Grazie amico mio, grazie mille per le tue belle parole. TVB a tutti ragazzi. Io sai meglio di Arnold. Vale, si vede che c'è unità di intenti e questo è bellissimo, ci fa ben sperare per il quarto posto. Che ne pensi Vale? Ci dobbiamo credere Angela. Noi adesso il tifoso ci sta credendo e insieme alla squadra si sta creando un pochino più di, come si dice, di un'atmosfera positiva, no? Di crederci, e si è visto da quando la Roma ha steccato col Parma, lì secondo me è scattata qualcosa nella mente della squadra, hanno detto se facciamo la cosa col Milan veramente ce la possiamo giocare fino in fondo, veramente è possibile ancora. Quindi vittoria con il Milan, vittoria con la Roma, anche conseguente al passo falso della Juve. Purtroppo siamo ancora indietro, purtroppo dico, e serve un ulteriore miracolo per completare questo recupero in classifica. Purtroppo siamo ancora indietro, purtroppo. Quindi significa che per recuperare non dipende proprio tutto da noi, ma dipende anche dalle squadre che insomma devono fare dei passi falsi. Se vogliamo essere onesti, dipende da noi, perché se vinciamo lo scontro diretto ci mettiamo sopra. Diciamo quello che è, a quel punto poi devono inseguire le altre, quindi in questo momento siamo padroni del nostro destino. Sono cose statisticamente possibili ma calcisticamente difficili, non voglio dire impossibili ma difficili. Meno 17 che poi è il numero di Hamsik, vai. Meno 14 che poi è il numero di Mertens, vai. Qual è il prossimo numero? Dai. Vale, ma se arriviamo quarti in Champions, poi sempre se ci arriviamo, poi abbiamo un girone da paura, vero?
vabbè, dipende, la fascia non sì, vabbè, dobbiamo fare quarti, significa che devi fare i preliminari. I preliminari significa fare la preparazione un po' più presto, insomma, non è facile. Non è facile. Meno 13 che poi sarei io. Vedete, sarei io, era anche il numero di Santa Croce. Ci siamo per il taglio del ciuffo. Ah già, immagino scordare. Sì, tutto quello che è detto è detto. Posso tagliare anche un pochino il ciuffo a Rita Pavone, che ne dite? Pure va bene. Meno 12 che poi sarebbe Ospino. No, Ospino non è 12. Chi è il 12? Navarro. Non ci sono più i preliminari. No, allora aiutatemi, spiegatemi bene. L'Italia ha 4 posti fissi. Ah, benissimo, allora io mea culpa immediatamente. Questa è la bellezza della mia community, che tutti quanti mi dicono le cose, io faccio un retraggo subito la cosa che ho detto. Nessun preliminare, probabilmente la fascia, dipende la fascia, no, quello poi dipende da cosa hai fatto l'anno prima. Non lo so ragazzi, non sono preparato. Meno 10 che poi sarebbe Maradona, vediamo un pochino, abbiamo capito, nessuno preliminare. Meno 11 il Ciuchi, non ci sono più i preliminari. Ragazzi, scrivetevi TVB. Scrivetevi che ho detto una stupidaggine. La posso dire una stupidaggine anche io? Sì. Vale, l'anno scorso in preliminari probabilmente saremo terza fascia. Slegare, non tagliare, ti vogliamo cappellone. Caffè ti voglio bene, anche io Lorenzo con De Luca, bevo la ribollita. O veramente Osimhen da via una camomilla senza dubbio. Sentite qua Falco che dice, Rita Pavone, i bellini in tendenza, siete straordinari. Mamma mia come siete forti, mamma mia, vi immaginavate che in un canale così piccolo si andava in tendenza, si battevano gli altri YouTube? Baci, lei è impreparato, si informi. Si arriva a 1000, si potrebbe arrivare a 1000, un fatto di ranking, sì Nicola, è un fatto di ranking, sotto un aspetto equivoco Yesh Galant, aspetta, non l'ho capito. Ivano, faccio il possibile, amico mio, faccio il possibile. Comunque a me piace Politano del Napoli, ma sì, Politano sta giocando molto molto bene, molto bene. Siamo in tendenza, si informi, sono 64 ore che in like si è proiettato. No, sono appena 4 ore, ragazzi, questo è un mezzo record di lunghezza, ma ci poteva stare. Angela Accardo che fa il paio con Angela Torre, una nuova Angela, ragazzi, ciao, benvenuta amica mia. Meno 4, meno 7 che poi era Callecon ma adesso è Delmas, meno 5 che poi sarebbe Bakayoko, quindi Luada Bakayoko a Miez immediatamente. Forza, meno 6, come meno 6? No, meno 5, allora meno 7, meno 6, meno 4, dobbiamo proprio... Dove sta? Meno 4, meno 3, facciamo capodanno. Forbice vi aspetto. LED Snake. Allora, io penso che le critiche a Gattuso si dovrebbero fare a fine stagione, perché poi se farà bene d'ora in poi tutti quanti che lo criticano ora si devono sciacquare la bocca con il detergente a fine stagione. È così, Marco, che si dovrebbe fare. Si possono fare delle critiche, delle cose, ma non bisogna essere troppo trancianti, perché poi ti trovi in difficoltà. Ragazzi, siamo a meno 5, Bakayoko non ci piace, arriviamo a meno 4 che è Demme. Dai, arriviamo a meno 4 che è Demme, il capitano Totonno. Dai, non è il caso. Manca poco, signora il pallone. Dove sta il pallone? Il pallone mi pare che sta qua. Vedi? Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? È così, meno 2 che poi non è Yusai, 2 mi pare che era Malquit, meno 2 per i terzini sinistri e destri che non abbiamo. Attenzione, no vabbè, veramente ci siamo arrivati?
Ma veramente? Siete troppo forti, siete troppo forti e io credo che possiamo anche fare così. Forza Napoli sempre, ragazzi. Il capello, no, ma quello che è giusto è giusto. Quello che è giusto è giusto. E quello che è detto, quello che è fatto è fatto. Il capello di Saverio Solido non lo prendo da dietro questa volta. Aspetta, facciamo conto che non me li taglio i capelli, ma non ci stanno gli occhiali di Saverio Solido, eh? Non ci stanno gli occhiali di Saverio Solido. Lo prendo da dietro? Lo prendo da dietro? Non lo prendo da dietro perché sennò... Si vede? Si vede? Ah! Mi farete diventare calvo? Mi farete diventare calvo? È tutto vero, ogni promessa è debito. Si vede, si vede, si vede. Si vede, si vede, si vede. Si vede, si vede, si vede. Signori miei, io vi voglio bene. La fase difensiva. La fase difensiva è una storia preventiva, eccetera, eccetera, perché devo assolutamente andare a studiare le varie strofe. Voi lasciatemi tanti commenti memorabellini, qua, là, si è rotto pure l'occhiale, non ha importanza, perché questo è l'occhiale che deve inserirsi così. Non ha alcuna importanza, riusciremo ad aggiustarlo, non ha importanza. Concetta, vieni, devi aggiustare gli occhiali. Io non le so fare queste cose qua. Vi voglio bene, ci vediamo domani mattina per l'approfondimento tattico alle 9 del mattino. Facciamo un altro unboxing, seguitemi su tutti i social perché mi ha imparato pure su questa... quest'altra piattaforma, no, questa è quella di Instagram, ma l'altra piattaforma ha già imparato pure a filare il coppo cellulare. O mostro assolutamente. Vi voglio bene, ragazzi. Forza Napoli sempre. Se siete nuovi, siete completamente nuovi. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema.